Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino,
che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria, e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi, e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace. Ha detto, Chaire Maria, una parola difficile che dice, rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi, dicendo, prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso, in questo momento, mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Ah, una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello!
Sarà una gita speciale e quindi con me ho portato Lu, una mia amica di Shanghai. Grazie agli amici dell'Associazione Friulana Appassionati Carrozze, visiteremo questo paese in carrozza. Siamo in un comune che si chiama Campolongo Tapogliano. La verità è che fino a qualche anno fa erano due paesi ben distinti. Per una complicata serie di eredità, Campolongo fin dal 1420 faceva parte della Serenissima, mentre Tapogliano era sotto il dominio dell'imperatore d'Austria. Quindi qui c'era un confine tra due stati. Per anni, di notte gli abitanti si sono spostati l'un l'altro le croci dei confini e spesso arrivavano alle mani. La questione arrivò alle alte sfere dei due stati, ma solo nella seconda metà del 1700 si definì una chiara linea di frontiera con un trattato che pose fine alle questioni. Per ricordare la vecchia Repubblica Veneta, il leone di San Marco qui a Campolongo lo troviamo un po' ovunque. Sulla facciata del municipio, alla base del campanile della chiesa di San Giorgio, sullo stemma comunale, approvato solo 20 anni fa. Mentre a Tapogliano il tipico campanile a cipolla ci ricorda che questo era territorio dell'imperatore austriaco. Entrambi gli stati si contesero per moltissimi anni la chiesetta di San Leonardo e i suoi terreni. Così gli affittuari di questi campi non sapevano mai se dovevano pagare le tasse a Venezia o a Vienna. Un bel problema. Dovevano rispettare i proclami di quale stato? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario in comunione con i fedeli qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, specialmente per tutti gli ammalati e i sofferenti. Onoriamo e invochiamo la Santissima Madre di Dio col titolo di Madonna che scioglie i nodi. Questa sera meditiamo i misteri della gioia del Santo Rosario. Primo mistero della gioia, l'annuncio a Maria. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua incarnazione in Maria. Donaci per sua intercessione di accoglierti con fede nella nostra vita. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero della gioia, Maria visita la cugina Elisabetta. Ti contempliamo, Gesù, mentre santifichi Giovanni Battista nella visita di Maria ad Elisabetta. Donaci per sua intercessione di portare nel mondo la gioia della salvezza. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero della gioia. Gesù nasce a Betlemme. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua nascita. Donaci, per intercessione di Maria, di accogliere e proteggere la vita nascente. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della gioia. Maria offre Gesù al Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua presentazione al Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di essere un'offerta a Dio gradita. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della gioia. Gesù è ritrovato nel Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo ritrovamento nel Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di ricercare in ogni avvenimento la volontà del Padre. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso lunga, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi E mostraci dopo questo Figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre
che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto. Madre, le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Sì.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Entrando nel mondo il Signore disse: Ecco mio Dio, io vengo per fare la tua volontà. Celebriamo oggi l'annunciazione del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Invochiamo il perdono di Dio per essere più degni di partecipare a questa Santa Eucaristia. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse carne nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi, che professiamo la fede nel nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua natura divina. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore. La tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il 6° mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio.
Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pace e bene a tutti. Venendo nel mondo il Figlio unigenito del Padre, la parola del Padre, la seconda persona della Trinità, dice: un corpo mi hai preparato, per questo io ho detto: eccomi, io vengo per fare, o Padre, la tua volontà. Celebriamo oggi la solennità dell'Annunciazione e dell'incarnazione di Cristo Gesù nel grembo della Vergine Maria. E proprio qui, nella Santa Casa, questa solennità ha un valore tutto speciale, perché su questo altare c'è un avverbio che descrive tutto il valore spirituale di questo santuario. Hic verbum caro factum est. Hic, qui, proprio qui, il Verbo si è fatto carne. Proprio in questa Santa Casa, che in quel tempo era a Nazareth, è avvenuto quanto abbiamo ascoltato oggi nel Vangelo, per cui queste 3 pareti di pietre sono le testimoni di un evento che ha segnato la storia dell'umanità e la salvezza eterna. Qui, infatti, il Padre ha preparato un corpo al Figlio che entrava nel mondo, e la porta d'ingresso per Dio nella storia umana è proprio il cuore di Maria, porta del cielo, ma anche porta di accesso per Dio in questa storia e in questa umanità. Le viene mandato proprio Gabriele, che significa forza di Dio. Dio è forte, come a dire che nulla è impossibile a Dio, come l'angelo Gabriele stesso dirà a Maria. Il Vangelo dell'Annunciazione, potremmo dire, è la radice di tutti gli altri Vangeli, per così dire, è il DNA di tutti i Vangeli. È l'evento salvifico che racchiude in forma germinale, in sintesi, tutto il mistero di Cristo che si svilupperà fino alla croce e alla risurrezione. Oggi, infatti, inizia la redenzione dell'umanità. I 3 momenti che scandiscono la pagina di questo Vangelo sono quelli che segneranno la relazione tra Dio e l'uomo per sempre, per mezzo di Gesù. Prima di tutto l'annuncio. Dio bussa alla porta del nostro cuore, ci chiede di essere responsabili della storia che Egli vuol fare con noi. Egli è discreto, desidera che apriamo il cuore alla fiducia in Lui attraverso l'annuncio, pari all'atto del bussare alla porta, chiedendo un permesso prima di entrare nella stanza della nostra vita, dicendo prima di tutto chi è che bussa? È Dio. L'ascolto, il dialogo. La Vergine di Nazareth ci insegna a meditare, a dialogare con la parola e ad ascoltare. Maria è una donna piena di grazia, quindi in lei i doni di Dio sono molto attivi. La Vergine sa intelligere, cioè leggere dentro gli eventi della storia, con grande coinvolgimento personale. Infatti si domandava che senso avesse un saluto come quello che le rivolge l'Arcangelo Gabriele, e poi chiede all'angelo come avverrà questo, cioè come si fa questa volontà di Dio, come io devo compierla. Maria è una donna che sa ascoltare, è attiva nel disegno di Dio, è responsabile in questo disegno. E mentre dialoga con l'angelo, dialoga con la parola di Dio stessa, che si fa presente per mezzo dell'angelo, in questo dialogo nel suo cuore nascono sempre di più i desideri di compiere quello che l'angelo le sta dicendo. Sono proprio i desideri che formano l'amore, che dicono l'amore di un cuore che si apre a Dio. Infatti Maria darà, e questo è il terzo momento, il suo assenso. Eccomi, sono la serva del Signore, desidero che quello che tu hai detto avvenga nel mio cuore. Avviene proprio così. Dio prima ci fa una proposta di grazia, poi c'è un dialogo, una meditazione, un ascolto, un tempo di sedimentazione di quella parola, e poi
dopo il dialogo, con il dialogo, lo Spirito Santo in noi accende il desiderio di Dio. Quando il desiderio di Dio e il desiderio dell'uomo si fondono, allora la parola di Dio si fa carne dentro di noi. Papa Francesco, in questo giorno, proprio il 25 marzo del 2019, firmò su questo altare il documento da lui stesso composto per i giovani di questo tempo, Christus Vivit. Il 22 marzo scorso ha detto al termine della sua udienza: sabato, cioè oggi, si celebrerà la solennità dell'Annunciazione del Signore e il pensiero va al 25 marzo dello scorso anno, quando in unione con tutti i vescovi del mondo si sono consacrate la Chiesa e l'umanità, in particolare la Russia e l'Ucraina, al cuore immacolato di Maria. Non stanchiamoci di affidare la causa della pace alla Regina della Pace. Desidero, dice Papa Francesco, invitare ciascun credente e comunità, specialmente i gruppi di preghiera, a rinnovare ogni 25 marzo l'atto di consacrazione alla Madonna, perché lei che è madre possa custodirci tutti nell'unità e nella pace. Amen. Pregheremo il credo e ricorderemo il mistero dell'incarnazione inginocchiandoci. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli con bontà, Dio Onnipotente, l'offerta della tua Chiesa, perché riconoscendo le sue origini nell'incarnazione del tuo Figlio unigenito, esulti di gioia in questa celebrazione dei suoi misteri, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo
a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. All'annuncio dell'angelo, la Vergine accolse nella fede la tua parola e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo concepì e portò in grembo con ineffabile amore il primogenito dell'umanità nuova, che doveva compiere le promesse di Israele e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. Per questo mistero le schiere degli angeli adorano la tua gloria e per l'eternità si allietano al tuo cospetto. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore è Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, i Martiri, i Santi Francesco e Chiara d'Assisi, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Annuncio, ascolto e assenso, i 3 momenti dell'evangelizzazione. Chiediamo che la parola di Dio si faccia carne come in Maria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, lo chiamerà Emanuele, Dio con noi. Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, perché riconoscendo nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, per la potenza della sua risurrezione, possiamo giungere alla gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita nel nome del Signore Gesù. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera.
che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e a custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Cari amici, benvenuti sul mio canale. Dove vi porto oggi? Ho pensato di portarvi in uno dei borghi caratteristici del Friuli, che ha fatto parte anche della lista dei borghi più belli d'Italia. Parlo di Valvasone, che è in provincia di Pordenone, è un centro che conta oggi poco più di 2200 abitanti. Si trova lungo il fiume Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. È un borgo medievale costruito attorno a un castello, le cui prime testimonianze risalgono al 1206, anche se le sue origini si dice che risalgono all'età romana. Il suo nome deriva dal casato Valvason Cucagna, che ha gestito il castello a partire dalla seconda metà del 1200. È stato danneggiato, ristrutturato più volte e oggi appare come un bel palazzo rinascimentale. Nel corso dei secoli ha ospitato varie persone note e importanti, come ad esempio Papa Gregorio XII nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e anche Napoleone Bonaparte nel 1797. Per le riprese volevo portare anche il mio drone Mavic Mini, ma andando su YouTube ho visto che il collega Adolfo Melilli ne aveva già fatte di belle, per cui ho pensato che non ne valeva la pena e quindi ho deciso di utilizzare queste riprese e fare pubblicità al mio collega. Mi dimenticavo. Per la musica ho deciso di dare spazio a due youtuber che a me piacciono tantissimo, gli Overdrive Duo. Andiamo! My
Durante le recenti fasi di restauro di alcune case sono venuti alla luce antichi e preziosi affreschi. Nell'edificio del mulino, oltre a un trittico e un leone marzano, si è rinvenuta la data di costruzione del vecchio mulino e della ruota Irma. Questo manufatto antico, dal mio punto di vista, sono una caratteristica di questo borgo molto interessante. Bentrovati in aggiornamento con il TG di 3D, diamo come sempre prima uno sguardo al satellite, ci fa vedere l'evoluzione e il movimento delle perturbazioni e intanto troviamo questa linea frontale che interessa la Spagna, la Francia, gli stati centrali del vecchio continente ma anche le regioni settentrionali con qualche pioggia nelle prossime ore su Liguria e Arco Alpino. Al centro-sud invece permangono condizioni anticicloniche, di fatto in questo venerdì non notiamo nuvole proprio al centro-sud, anzi una bella giornata. Cambiano le cose nel weekend.
Nel corso di sabato bel tempo un po' dappertutto tra sole e nubi sparse, mentre domenica giungerà questo fronte freddo dal nord Europa, varicherà l'area alpina dal pomeriggio con l'arrivo di piogge temporali al centro-nord. La mappa successiva ci conferma infatti domenica inizialmente bel tempo, dal pomeriggio rapidi temporali a nord-ovest, soprattutto Levante Ligure e Lombardia, poi entro la serata il nord-est, le regioni centrali, Marche e Medio Tirreno. Per il sud qui la perturbazione giungerà nel corso di lunedì, con annesso calo delle temperature, perché poi i venti su tutta Italia ruoteranno in avvio di settimana da nord-nord-ovest. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web. Accuse dalle Nazioni Unite commesse esecuzioni sommarie di prigionieri sia da parte delle forze ucraine che da quelle russe. Francia, oltre 400 arresti durante le manifestazioni contro la riforma delle pensioni. Alcuni fermi sono arbitrari, denunciano parenti e amici degli arrestati. Esercitazioni militari di Seul e Stati Uniti dopo il drone testato dalla Corea del Nord, un dispositivo in grado di provocare uno tsunami. Accuse pesanti, quelle che arrivano dalle Nazioni Unite. Secondo il Palazzo di Vetro, sia le forze ucraine che quelle russe avrebbero commesso decine di esecuzioni sommarie di prigionieri di guerra, una situazione estremamente drammatica. We are deeply concerned about the summary execution of up to 25 Russian prisoners of war and persons hors de combat by Ukrainian armed forces, which we have documented. We are also deeply concerned by the summary execution of 15 Ukrainian prisoners of war shortly after being captured by Russian armed forces. The Wagner Group, military and security contractors, perpetrated 11 of these executions. Da tempo Kiev e Mosca si lanciano accuse a vicenda su abusi e maltrattamenti. All'inizio di marzo un video che mostrava la presunta esecuzione di un prigioniero ucraino da parte dei russi aveva sollevato forti polemiche e sconvolto l'Ucraina. La nona giornata di mobilitazione in Francia contro la riforma delle pensioni ha portato a più di 400 arresti, alcuni arbitrari e ingiustificati, almeno secondo gli amici e i parenti, che hanno manifestato davanti al commissariato del 17° distretto di Parigi. En fait, il n'était pas à Opéra, donc il n'était même pas avec les Black Blocs, il était dans le cortège avec ses camarades lycéens. Et il y a eu cette charge hyper violente. Questo padre spiega che suo figlio è accusato di essersi unito agli altri per commettere un crimine, mentre a suo dire manifestava pacificamente. Over 400 people have been detained across France on Thursday following demonstrations that have turned violent, and many remain in custody today. What you see behind me is friends and family members of people who are detained here in Paris's 17th district. Many have come here in the early hours of Friday to demand their loved ones' release, and saying that what's happening here in this country is very worrying, that the government is using the police against its own people. It's going to be interesting to see what happens in the coming days, but tensions are very high, with government officials multiplying statements today conveying their disappointment at this turn of events. Clearly the government was expecting protests to die down following the adoption of that controversial reform of the pension system, but that is not what's been happening. Protesters yesterday, more than 3 million people in the streets of France, according to unions, saying that they're going to continue their fight until the government drops this reform, and have called for another major day of action on Tuesday. But we're also expecting more of these informal gatherings to continue over the next few days, over the next few evenings, and therefore more tension and more arrests. Annelies Boers is in Paris for Euronews. Un passo molto concreto verso una vera difesa europea. Con queste parole il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha definito il piano europeo da 2 miliardi approvato giovedì per l'invio all'Ucraina nei prossimi 12 mesi di 1 milione di munizioni per aiutare il paese a difendersi dalle truppe russe. Dal canto suo, la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha sottolineato il dramma delle deportazioni dei bambini ucraini.
There's one topic that is especially important to me, that is the case of abducted Ukrainian children. It is a horrible reminder of the darkest times of our history, what's happening there, to deport children. This is a war crime. In queste immagini i bambini ucraini si ricongiungono con i loro familiari a Kiev, dove sono stati portati da un pullman proveniente dal territorio controllato dalla Russia. È opera di Save Ukraine, una ONG che combatte quelle che definisce deportazioni illegali di bambini verso il territorio controllato dalla Russia. Queste immagini arrivano dalla Corea del Sud, mostrano esercitazioni militari congiunte con gli Stati Uniti poche ore dopo che il regime di Pyongyang ha annunciato di aver testato per la prima volta un drone sottomarino con capacità nucleare in grado di generare giganteschi tsunami radioattivi. Durante le esercitazioni militari, aerei da combattimento di Seul insieme a un velivolo statunitense hanno lanciato missili terra-aria. L'obiettivo era verificare la capacità di effettuare attacchi di precisione per neutralizzare, se necessario, la minaccia nucleare della Corea del Nord. Le tensioni militari sono infatti al culmine. Il ritmo dei test sulle armi nordcoreane e delle esercitazioni militari congiunte Stati Uniti-Corea del Sud è accelerato nell'ultimo anno. Il drone in questione intanto si chiama Hail, una parola coreana che significa maremoto tsunami. Nel frattempo il quotidiano ufficiale del Comitato Centrale del Partito del Lavoro di Corea ha pubblicato una foto del leader supremo Kim Jong-un che sorride accanto a un grande oggetto a forma di siluro in una struttura interna non specificata. Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin claims that Ukraine has 200,000 reserves concentrating to attack along the entire eastern front line. Now, the Institute for the Study of War says Prigozhin's exaggerated statements about the imminent threat to Russian forces are likely an attempt to secure more supplies and reinforcements from the Russian Ministry of Defense to save his forces in Bakhmut. Prigozhin denied the Kremlin's claims that Russia is fighting NATO in Ukraine and questioned whether there are actually Nazis in Ukraine, as the Kremlin constantly claims. Prigozhin stated that Russia is fighting exclusively with Ukrainians and some what he called Russophobic mercenaries who voluntarily support Ukraine, but not NATO itself. Ukrainian Ground Forces commander Alexander Syrsky stated that Wagner Group elements remain the main Russian force operating in the Bakhmut direction and that they have not yet lost their offensive capabilities. Syrsky noted that while Wagner forces still have a numerical advantage on the front line, Ukrainian forces continue to exhaust the mercenaries here. In the Avdiivka direction, Russian forces continue to form new brigades from legacy standing the so-called Donetsk People's Republic breakaway Russia-controlled region units and mobilized personnel. Russian forces continue to attack Ukrainian positions around Avdiivka. The Institute for the Study of War is quoting a Russian source that is claiming that it is too early to speculate about Russian efforts to create a cauldron around Avdiivka and about operational successes in the area. Ukraine's top ground forces commander said that his forces would soon begin a counter-offensive after withstanding Russia's brutal winter campaign. Venerdì la Francia si è unita alla schiera di governi che vieta ai dipendenti pubblici di utilizzare TikTok. La misura, che ha avuto effetto immediato, riguarda tutti i 2,5 milioni di lavoratori del settore. A tutti è proibito installare e utilizzare applicazioni ricreative come TikTok o Netflix sui loro telefoni di lavoro. Prima della Francia, altri paesi come il Regno Unito, il Canada o gli Stati Uniti hanno adottato misure simili per i loro dipendenti pubblici. Lo stesso ha fatto la Commissione europea, il timore che la Cina utilizzi l'applicazione ai fini di spionaggio. Questo è un lanciarazzi RM-70 Premisl all'interno del padiglione di produzione a Polička, in Repubblica Ceca. È in grado di lanciare 40 missili in 90 secondi e di ricaricarsi rapidamente. Non rientra tra gli aiuti statali all'Ucraina. Vi hanno infatti contribuito singole persone nell'ambito di una raccolta pubblica. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, i cittadini hanno cominciato a versare denaro sul conto dell'ambasciata.
jsme založili celý ten projekt, kterému jsme dali jméno Dárek pro Putina a začali jsme dělat jako řízenou crowdfundingovou kampaň, v rámci který jsme začali prostě vybírat na jednotlivý konkrétní zbraně. Così sono stati acquistati un carro armato, droni, munizioni ed è stato finanziato l'addestramento di specialisti e di soccorritori. Problém je v tom, že ta příčina toho utrpení lidského je vojenská agrese a ta se nedá zastavit slovy, ta se musí zastavit. In un anno più di 120.000 donatori hanno inviato 442 milioni di corone di aiuti all'Ucraina, ossia più di 18 milioni di euro. Že ty lidé o tom slyší, že vidí, že ostatní dávají, že ta situace na té Ukrajině skutečně vyžaduje to, že nemůžete jít proti prostě těm hordám ruských vojáků s holýma rukama, tak ta podpora médií je ohromně důležitá. La campagna va avanti con successo. Il prossimo obiettivo è finanziare la cura dei soldati ucraini gravemente feriti. Jiří Skácel, Euronews, Polička, Česká republika. Tutto rimandato, slitta l'arrivo di Carlo III in Francia, per la prima volta atteso in visita di Stato come monarca del Regno Unito, dopo i 34 viaggi ufficiali nel paese in qualità di principe ereditario. Chiara l'impossibilità di seguire il protocollo da parte del contestato presidente Macron, che avrebbe dovuto accoglierlo e invece deve fare i conti con le proteste legate alla riforma delle pensioni. Proteste che si fanno più dure, decise e imprevedibili ora dopo ora, con un bilancio ancora provvisorio di 457 arresti, 441 poliziotti feriti, 900 incendi in strada a Parigi, con nuovi scioperi annunciati. La mobilitazione prosegue. È stato uno dei primi scienziati a lanciare l'allarme sul surriscaldamento globale. È morto all'età di 91 anni il climatologo francese Claude Lorius, nel 2015 insignito del titolo di grande ufficiale dell'Ordine Nazionale al Merito. Il decesso martedì, anche se non è stato reso pubblico immediatamente. Le sue ricerche sui ghiacci polari gli hanno permesso di misurare le variazioni del clima nel tempo e il suo lavoro ha dimostrato un legame tra la concentrazione atmosferica di gas serra e il cambiamento climatico.
Carissimi amici, pace e bene a tutti. Abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna. Prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo che poi è diventato sacerdote, e adesso sono praticamente due giovani spose, una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela, alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, però sei parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame E reale. allora, sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi. Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi della Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, ma prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15, 15:30. Di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no, il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la storia, una persona, eccetera. sì, che spiega. E poi arrivano... poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì, dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario. Durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere, per grazia. Si interrompe perché mi pare verso Loro il terzo, vanno in estasi, verso il terzo mistero, ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata. Ma è vero questo fatto, come dicevo, no, che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi Per esempio, non sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di dire, perché uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente davanti a San Pietro e la cuore di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro, oltre al messaggio, la Madonna, oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare che in fondo deve essere interpretata. Anche io, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano, di San Pietro che scoppia, mi sono preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi continua la visione e la vedente vede come
tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, E anche altri che pregano anche con questo è insistenza. brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro, direi, ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma Credo infatti che- i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono Esatto. degli inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, Certo. perché non è che camminiamo tutti quanti bene. Poi. Certo, Ecco. Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata. Per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno. E proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo, sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, e nel giro di un anno, e per essere precisi, il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Se ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i Ma è miei, l'associazione. anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 Anche euro. ho partecipato, ma tante persone Sì. hanno partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto. In realtà la prima cosa, l'associazione, dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95, con Perché il vescovo, è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Sì, con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili alle Hanno assistito alle apparizioni. apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché a Zaro... No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Questo, durante l'apparizione no. Almeno durante l'apparizione Quindi non hanno solo parlato con i veggenti. Che poi veggenti. possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo.
e erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno, anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. sì, anche da due autorevoli docenti in mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Sì. Quindi noi adesso aspettiamo, Quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi Bene. quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito Sì, bene. sì, sì. La Madonna stessa. E portava molta Il luogo fretta dell'apparizione. perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un Viva tumore al Gesù, cervello. viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, Sì. vero? Sì. Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la Allora- corona in testa, non Allora, so. la mamma regina del Bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio Sì. piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal Dalla suolo, terra. ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara, di olivastra. carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili Due a quello che perle. dicono sì, le veggenti, Che non bello, sono, che bello. è di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora a quella la della Madonna mamma. appare sempre vestita in una Anche maniera diversa. in Io mi altri ricordo che modi. quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, questo non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive, 30 anni fa, e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, Ecco. come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, No. il Dio è spirito, la Madonna è andata in cielo con il suo corpo, ma è puro spiritualizzato. spirito, esattamente. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Sì. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Assolutamente Non è che no. ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi della Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è annuncia. vestita di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, È così. lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico a Zaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta nell'esprimere anche a parole a noi uomini, esprime anche alle nostre sensibilità, ai Esatto, nostri cuori, esatto. al nostro animo, che noi stessi, poi grazie all'azione dello Spirito Santo, dobbiamo cogliere Esatto. un messaggio che si identifica nella Ottimo. tipologia, Difatti- proprio la tipicità del vestito, Difatti, del modo in cui si il presenta. 26 ottobre 2015 la Madonna apparve con una corona regale sul capo. Perché? Perché stava per dire nel messaggio poi: io sono la madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Quindi quella corona, quel modo di vestire Sì. splendido voleva
significare con i gesti, con i colori, quello che lei era, la regina del cielo e della terra. Così come è anche importante il fatto delle rose, perché la Madonna appare con le rose? La regina Perché ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. La rosa E appunto, ci io rimette su alla, questo ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. ti volevo un po' chiedere. La Madonna ha chiesto di recitare il Rosario della Pace e il Rosario della Risurrezione. Sì, che differenza oltre c'è? al Che sono? rosario canonico, la Vergine Santa a Zaro ha chiesto di recitare ogni mercoledì il Rosario della Pace, e mentre nell'occasione della ricorrenza dell'Immacolata, del Santo Natale e della Santa Pasqua, il Rosario della Risurrezione, che è strettamente legato alla croce mistica. Ecco, di questo vorrei che mi parlasse un po' Maria. Cos'è questa croce mistica? La croce mistica È una croce reale che sta lì, di legno. Una croce reale che noi portiamo in processione in queste occasioni di cui ha parlato Anna Patrizia, ed è legata a diverse apparizioni che Don Ciro Vespoli ha avuto. La vedeva spesso durante alcune apparizioni e in un'apparizione specifica gli è chiesto di andare a Fatima perché lì l'avrebbe trovata, senza ulteriori spiegazioni. Don Ciro si reca a Fatima con la famiglia e cercava di capire dove potesse trovarla. In realtà aveva pensato anche di trovarla in negozi di souvenir come un oggetto. Si reca alla cappellina della Madonna di Fatima, ha la visione e riceve il messaggio. Subito dopo la mamma lo chiama per indicargli una fiaccolata. La fiaccolata si avvicinava al luogo, alla cappellina, e c'era una persona che guidava la fiaccolata con questa croce che lui aveva visto in visione, e resta molto colpito di questa cosa. Per avere ulteriori spiegazioni chiede al sacerdote del gruppo, la sera stessa in albergo, dove avesse potuto prendere quella croce. E il sacerdote spiega che l'aveva trovata in un ripostiglio, l'aveva ripulita e l'aveva usata per quella fiaccolata. E adesso sta nel bosco, è vero? Adesso l'ha riprodotta, no, quella l'ha riprodotta? L'ha riprodotta perché l'ha ripresa il sacerdote, ma noi l'abbiamo riprodotta. Sta nel bosco, e la Madonna dice che chi prega davanti a quella croce ha delle particolari grazie, mi pare. Sì, è particolare ed è legato, e soprattutto durante le apparizioni in vari momenti viene dettato a Don Ciro il Rosario della Resurrezione, quindi sono strettamente legati. Anche nelle stesse litanie c'è la litania Santa Croce Mistica. Meraviglioso. Cari amici, abbiamo ascoltato Anna Patrizia Alfieri e Maria Lauro su queste cose prodigiose, straordinarie, belle, di ciò che avvengono nel bosco di Zaro, nell'isola di Ischia, e abbiamo parlato dei messaggi della Madonna e delle apparizioni. Io vorrei pregare la regia di mandare in onda il filmato che abbiamo visto già nella precedente trasmissione, lo vogliamo vedere anche adesso. Intanto saluto Anna Patrizia e Maria Lauro, perché subito dopo il filmato, cari amici, avremo due altre persone. Sono quelle di cui vi ha parlato un ospite della precedente trasmissione. Si parlava di un uomo che era andato in coma, era quasi morto, e che invece attraverso le preghiere riprese vita, e lì conoscerete questo signore, la sua signora, eccetera, subito dopo il filmato. Intanto prego la regia di mandarlo in onda.
ricordo quest'anno, durante il mistero glorioso, la nascita di Gesù. Ave Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera, preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste, una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Ecco, cari amici, abbiamo voluto farvi rivedere questo breve filmato realizzato a Zaro, nell'isola di Ischia, il 26 ottobre 2015. Abbiamo assistito, per chi ci crede sempre, all'estasi delle due veggenti, che poi ci hanno fatto anche sentire uno dei due messaggi dati dalla Madonna. Come vi promisi, non abbiamo mai accennato, cari amici, che anche a Zaro, come a Medjugorje, ci sono 10 segreti dati dalla Madonna, che essendo segreti ovviamente non li conosciamo. Basta sapere che ci sono anche questi 10 segreti che la Madonna dà come prova, che in modo che quando si avverano si possa dire allora veramente, ecco, la Madonna ci è apparsa, veramente la Madonna ha detto delle cose vere. Vi promisi che avrei fatto venire in studio, ecco, i due coniugi, Maria e Giuseppe Castaldo, ai quali do il benvenuto. Grazie. Perché nella precedente trasmissione si parlò di un signore che stava in coma, ed eccolo qua, il signor Giuseppe Castaldo, e si parlò di una signora che aveva il glaucoma, ma invece di pregare per la sua guarigione, pregò per la guarigione del signor Giuseppe, e poi la Madonna fece il miracolo tutte e due, perché guarirono tutte e due. Vogliamo sentire un po' la storia della signora Maria, che è la sposa di Giuseppe. Dobbiamo sempre dire grazie a Liliana, che ci ha dato l'opportunità di conoscere la Madonna di Zaro attraverso quello che dico io, un vero e proprio miracolo. Tu allora conoscevi Zaro, l'apparizione? No, me l'ha fatto conoscere Liliana. E ti ha dato un'immaginetta? Mi diede un'immaginetta e la portai in ospedale, passandola sul torace a mio marito, perché i medici mi avevano detto: signora, 3 sono le opzioni, o le ridiamo un vegetale su una sedia a rotelle, o suo marito finisce i suoi giorni qui in rianimazione, o ci vuole un miracolo. Un miracolo. In quel momento mi sentii persa, abbandonata da tutti, e diedi spazio al mistero. Sinceramente mi aggrappai a quell'immaginetta, entrai in rianimazione, gliela passai sul torace, perché i medici dicevano: stiamo provando a stubarlo, ma non respira autonomamente. Signora, facilmente suo marito non ce la fa. Ha i suoi 72 anni, i suoi acciacchi legati all'età, per cui si metta tranquilla. Ma chiaramente mi aggrappai a questa immaginetta, pregavo disperatamente e la lasciai sotto al materasso in rianimazione. Questo il giorno 27. Il 26 settembre Liliana era stata nel boschetto a pregare. Il giorno dopo andai a colloquio con i sanitari e mi ricevette una dottoressa con un sorriso radioso e disse ai miei figli: ragazzi, papà ce l'ha fatta, sta avendo cenni di ripresa. Infatti entrammo e lui biascicava qualche parola, diceva qualcosa. Ma voi attribuite questa cosa alla Madonna semplicemente perché avete messo l'immaginetta della Madonna? No, c'è da dire questo anche, in onor del vero. Un grande applauso va anche alla sanità, perché bisogna dire che c'è la buona sanità, esiste, ci dobbiamo credere. Però, padre, quando... Ma lui ha avvertito qualcosa? Tu di questo fatto dell'immaginetta non ricordi niente? Lui non sa niente, né del ricovero, né dell'intervento, né del coma. Quando si è risvegliato poi mi ha detto cose che mi ha lasciato stupita. Ecco perché ci credo. Questo vorrei sentire. Che cosa? Lo può dire lui? Ho visto un bosco pieno di luce. Mi è sembrato proprio come stare in un limbo. Sospeso, e vedere questo bosco con luce forte, bella, che non ho mai visto. E da allora ha cominciato a prendere coscienza? Sì, dopo ho incominciato a prendere coscienza, perché la mia signora mi teneva la mano, mi stringeva per sentirmi, come per dire sei vivo, mi stringeva e mi parlava per farmi essere cosciente. E siete mai andate poi nel bosco di Ischia e corrispondeva un po' a quello visto? Liliana mi ha portato, lui per motivi di salute non è mai venuto? No. Però Liliana mi portò a pregare e feci la mia testimonianza, perché io ci credo, io l'ho vissuto sulla mia pelle,
Io l'ho respirata questa... E quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 3 anni fa, settembre del bene. 2012. Adesso Non ha riportato esiti, niente, sta benissimo. Forse si può dire pure meglio di prima. Voi siete cattolici, tutte e due, Sì. praticanti? Sì, praticanti, Siamo stati anche, sono stato anche nelle comunità, sono fatto anche capo comunità nella chiesa di Sant'Anna in Afragola. Ma continuando una vita precedente così religiosa oppure prima non sempre, era? Sempre. Già mio padre Adesso era di presidente più. dell'Associazione Cattolica dei Sacri adesso un Cuori. po' in più. Poi io sono stato nell'Associazione della chiesa di Sant'Anna, poi sono partito in polizia e ho fatto 40 anni fra fuori e dentro. Quindi lei è un ex poliziotto? Un ex maresciallo della polizia. Bene, cari amici, ringraziamo i coniugi Castaldo che Grazie ci hanno a lei. portato questa bellissima testimonianza. Ripeto, noi a queste cose siamo liberi di crederci o no finché non si pronunzia la Chiesa, no? Siamo liberi di crederci o no, però è sempre meglio, quando non abbiamo niente in contrario, è sempre meglio credere, quando abbiamo niente in contrario. Perché se la Madonna appare, molti dicono che sono inutili le apparizioni della Madonna. Allora io mi domando, le apparizioni di Lourdes, di Fatima, che sono approvate dalla Chiesa, quindi sono vere, sono cose inutili? Assolutamente no. Se la Madonna è apparsa a Fatima, a Lourdes, vuol dire che è utile, almeno utile, non so se sia necessario, ma utile all'umanità, il fatto che appare. E poi a me mi commuove in un modo particolare il fatto che la Madonna ogni volta che appare, mi ricordo quando chiedeva alle veggenti di Fatima, di Lourdes, puoi venire, puoi farmi il favore di venire qui, c'è la Madonna, la regina, che chiede il favore. Grandioso. E poi alla fine che ringrazia, grazie che siete venuti. Cioè la Madonna è contenta che noi andiamo. Non ci scarichiamo facilmente dicendo, va buono, ci crederà, Maronna, non c'è bisogno che io vada. La Madonna è contenta se noi andiamo. E ripeto, se appare vuol dire che è almeno utile all'umanità. Cari amici, grazie. Io ci credo moltissimo perché, come mi diceva la mia signora, che io avevo 41 di febbre, avevo una broncopolmonite. E una broncopolmonite, il primario disse, come si fa in un giorno a non apprezzare più niente? Quindi per me è stato un miracolo. Cose che solo Dio e la Madonna sanno fare. Cari amici, grazie agli ospiti, grazie a voi per averci seguiti fino a questo momento. A risentirci nella prossima trasmissione. Un bacione. A risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Pace e bene. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000 in questi giorni che ormai poche ore ci separano dalla Pasqua, dalla resurrezione di Cristo, Cristo che vince il diavolo. Oggi in questa particolare puntata vogliamo portarvi a braccetto presso quel mondo dell'occulto che sentiremo si compone
di tantissimi fatti e soprattutto di episodi inquietanti. Lo sentiremo dal diretto interessato che ovviamente poi vi presenteremo. A farvi compagnia in questa puntata ci sarà con noi il collega Paolo Rodari, il vaticanista del Foglio, che ringrazio e a cui do il benvenuto. Grazie a voi. Paolo Rodari, il diavolo fa paura? Fa paura a chi non lo conosce. Diciamo, chi ne riconosce l'esistenza e chi attraverso la preghiera e il digiuno ci sta lontano non può far paura. Tu parli di digiuno, siamo alla fine della Quaresima, perché è importante il digiuno? Ma questo lo dicono, diciamo, coloro che hanno a che fare col diavolo, quindi principalmente gli esorcisti. Occorre un allenamento per stare lontano dal diavolo, e l'allenamento principe, oltre che la preghiera, è anche il digiuno, cioè una certa astinenza, quindi una certa capacità di controllarsi rispetto ai vizi e rispetto ai peccati. Perché il diavolo fa paura? Perché il diavolo esiste, ma soprattutto cosa fa? Cosa fa? Tenta l'uomo, cerca di portare l'uomo non solo al peccato ma anche all'autodistruzione, all'autoannullamento. Il diavolo vuole dividere l'uomo, vuole dividere tutto e vuole distruggere ogni cosa. Questo è il suo compito nel mondo. E noi proprio per questo, proprio per farvi raccontare da chi combatte tutti i giorni da 26 anni, compresi i giorni di Pasqua e di Natale, abbiamo chiesto a Padre Amort di illustrarci passo passo quello che succede nel mondo dell'occulto. Sentiamolo insieme. Il diavolo fa paura perché la gente non lo conosce, non ci crede, e allora, come tutte le cose che non si conoscono, non si credono, ma si dubitano che ci sono. Uno lo vede raffigurato in tante raffigurazioni spaventose, fa paura. Il diavolo, se uno lo guarda in faccia, lo conosce a fondo, sa che noi cristiani, col sigillo della Trinità, siamo immensamente più forti di lui, e allora non fa nessuna paura. Il bello è che coloro che non credono al diavolo molte volte ce lo hanno dentro. Satana lavora di nascosto. Il lavoro principale di Satana è tentare l'uomo al peccato per portarselo all'inferno. E allora Gesù lo combatte soprattutto con tutta la sua predicazione. È tutta contro Satana. Non so, il satanismo insegna, tutte le scuole sataniche, fai tutto quello che vuoi. Gesù insegna, vuoi salvarti, vuoi andare in paradiso, osserva i 10 comandamenti, altro che fai quello che vuoi. Il satanismo insegna, e la gente lo osserva anche se non sa che è satanismo. Non c'è nessun Dio sopra di te, sei tu il Dio di te stesso. Non c'è nessuna autorità su di te. E Gesù insegna, massimo comandamento, amare e servire Dio con tutta la mente, il cuore e le forze. Altro che fai quello che vuoi. Paolo, abbiamo ascoltato un po' quello che è il decalogo del buon satanista. Sostanzialmente a me sembra che alla fine sia una sorta di buoni consigli che ogni padre fa ai suoi figli, cioè attenzione, cerca di essere il primo, cerca di essere non solo il migliore, ma soprattutto, anche se in modo disonesto, cerca di farti gli affari tuoi. Secondo te questo è satanismo? Non so se questo è satanismo, però a me colpisce molto, scrivendo questo libro con Padre Amort, lui ha sempre sostenuto che non ci sono vie di mezzo, si sta con Cristo, si sta con Satana. E questo significa che coloro che non seguono le leggi naturali scritte, che hanno scritto all'interno del proprio cuore, e che quindi anche non seguono Cristo, in qualche modo stanno da un'altra parte. Quindi primeggiare l'invidia, la superbia, insomma i peccati e i vizi contro i quali la Chiesa chiede e insegna a star lontano, portano in qualche modo da un'altra parte. Ora io sono un giornalista, non so dire fino in fondo se portano veramente a Satana. Amort dice di sì, sostiene di sì. Quindi chi non è con me è contro di me, cioè chi è che non è con il cristianesimo è necessariamente, visto che non ci sono le vie di mezzo, è con Satana. E vediamo come Padre Amort ci dice funzioni il satanismo.
ci sono delle forme in cui si accede al satanismo direttamente. Direi nella stragrande maggioranza dei casi si accede al satanismo senza credere nel demonio, senza pensarci e senza accorgersi che si assecondano i suoi suggerimenti, perché il demonio ha un trucco, Io gliel'ho detto al demonio e lui mi ha dato ragione. Dico, tu sei monotono, fai sempre lo stesso sistema, come hai fatto con Adamo ed Eva. Perché non mangiate di sto frutto? Perché Dio ci ha detto che se ne mangeremo moriremo. No, non è vero. Dio è un bugiardo, Dio non esiste. Se ne mangerete sarete simili a Dio, perché conoscerete il bene e il male. Dico, vedi, il tuo sistema è di far apparire alla gente il peccato come una conquista. Addirittura le leggi hanno divulgato l'assassinio dell'aborto, che è un vero omicidio, facendolo passare come un segno del progresso civile. Un segno del progresso, ammazzare. Ma dite un po', la maggior parte della gente segue il demonio così, senza rendersene conto. Però ci sono anche quelli che lo seguono direttamente. Tutti abbiamo sentito parlare di sette sataniche, tutti abbiamo sentito parlare di messe nere. Ci sono persone che si consacrano a Satana, che diventano sacerdoti di Satana. Io ho bruciato nelle consacrazioni a Satana. Sono tutte uguali, scritte col sangue. Satana, tu sei mio Dio, mi consacro a te, voglio essere tuo nella vita e nell'eternità, dammi successo, dammi soldi, dammi piaceri, tutto qui. Questa è la consacrazione a Satana. E bruciano il certificato di battesimo, per cui alle volte io dico, sacerdoti, quando vi chiedono il certificato di battesimo state attenti e chiedete a che scopo, per quale motivo, perché ci sono di quelli che lo richiedono per bruciarlo. Ecco, rinnegare il battesimo ricevuto. Questi si danno a Satana direttamente. Ecco, la cosa che mi sembra inquietante, caro Paolo, è che da un mondo dell'occulto fatto di ombre e luci vengono fuori episodi come questo di cui ha parlato Padre Amorth, cioè le persone per consacrarsi a Satana decidono di bruciare, lo ripeto per i nostri telespettatori, di bruciare i certificati battesimali. Secondo te, da giornalista, quindi da uomo della cronaca, che vuol dire per chi brucia un certificato di battesimo? Cioè, che male può fare un certificato del battesimo ad una persona? Probabilmente è un modo per liberarsi di una cosa a cui non vogliono appartenere. E nelle messe nere sempre si usano simboli, non solo simboli, ma anche oggetti, segni cari sacri per la Chiesa. Li si prendono e si capovolgono, si bruciano, si distruggono, cioè è un'azione simbolica che però segna un patto, segna un sigillo col diavolo. Probabilmente queste persone sono state battezzate da piccole, vogliono rinnegare questa appartenenza che non sentono più loro e quindi simbolicamente, ma anche come segno di un patto che si stringe, bruciano questo pezzo di carta. Bruciano il certificato di battesimo e stilano. Questa è la grande novità che noi ovviamente cercheremo di portarvi in studio. Cioè, ci sono persone che per consacrarsi a Satana, quindi per abbracciare il satanismo, decidono di fare un patto di sangue, cioè un vero e proprio scritto con cui la persona, nome e cognome, decide di dare tutto se stesso, anima compresa, quindi di vendere l'anima al diavolo. Ma andiamo con calma, perché ne abbiamo ancora altre da sentire, soprattutto entriamo adesso in quello che è il mondo dei malefici, e insegna sempre Padre Amorth. Magia, fattura, legatura, maledizione, due forme tremende di origine africana, la macumba, il voodoo, tutte forme di maleficio. Maleficio è termine generico per dire faccio del male per mezzo del demonio. Vado da un satanista e dico quanto vuoi perché tu
condanni quella persona, ti faccio un caso concreto, condanni quella persona a non sposarsi mai e a non trovare mai lavoro. Paga, o quella persona mai si trova a sposare e mai trova lavoro. Ce n'è una, ad esempio, il giovanotto, che quando ha cominciato a venire da me aveva 18-19 anni, adesso ne avrà più di 40. Lo esorcizzo, aveva anche dei disturbi fisici, perché il demonio dà anche quelli, specie alla testa e allo stomaco. Sono diminuiti, è migliorato, ma adesso che ha 40 anni è ancora senza, ed è anche un bel ragazzo, senza moglie e senza lavoro. E anche la magia bianca è sempre ricorso a Satana. Quas'è la magia bianca? Uno, mettiamo, ha un cancro, ci picchia, va da un mago, va da uno stregone, da uno legato a Satana. Ho questo cancro, me lo puoi guarire? Sì. Quanto vuoi? Cifre, bene, paga, ha subito l'impressione di stare meglio. Per un certo periodo sta meglio, dice, oh perbacco, quel mago mi ha guarito. Poi ci ricasca peggio di prima. Oh. E allora torna dai medici e niente da fare. Alla fine dice, beh, quel mago però mi aveva guarito. Torna dal mago. Dice, adesso ci vuole una cifra maggiore perché è stato colpito in maniera più grave. Si fa il cliente. Si fa il cliente, sempre con cifre maggiori, ed è lui che prima lo fa star bene. Il demonio può togliere il male, lo può togliere per un po', poi ritorna peggio di prima. Ecco la magia bianca, per cui è sempre operazione di Satana, sempre operazione di Satana, e non ottiene niente. Vi stiamo trascinando in questo mondo che sembra proprio di un altro mondo. Malefici, magia bianca, amuleti, fatture. Paolo, cosa sta succedendo? Sempre più persone si rivolgono a maghi, insomma, cercano la risoluzione dei propri problemi in persone che gli promettono un paradiso sostanzialmente. E Amorth, molto semplicemente, padre Amorth mi ha sempre detto che una grande differenza è tra gli esorcisti e i maghi, è che gli esorcisti che aiutano anche ad uscire da certe situazioni non si fanno pagare e i maghi si fanno pagare. Di diffidare sempre dei maghi quando si fanno pagare, perché esistono anche persone che hanno qualche dono positivo, che non sono sacerdoti, non sono esorcisti. Parliamo dei veggenti, carismatici. Sì, esatto, persone che in qualche modo possono aiutare, e Amorth dice se non si fanno pagare probabilmente forse sono persone che valgono. Quindi la differenza, per riassumere e far capire meglio al nostro pubblico, è che quando trovate comunque annunci, perché poi questa è la storia, l'attualità, quando si trovano annunci di presunti maghi, stregoni, fattucchieri, attenzione, si gioca con il diavolo. Comunque non è soltanto come molti pensano la gente ignorante o di bassa estrazione che si rivolge ai maghi. Io ho letto recentemente che anche squadre di calcio di Serie A si rivolgono ai maghi per avere soluzioni ai propri problemi. Maghi, ciarlatani, fattucchieri, ma anche qualcosa di molto più inquietante, ovvero parliamo di presunte, non lo sappiamo, diamo sempre il beneficio del dubbio, lobby economiche che riescono a governare il mondo? Forse sì, forse no. Sentiamo però cosa ne pensa padre Amorth. La massoneria, che non era nata però così, perché è fondata da un sacerdote anglicano, non cattolico, però insomma era stata fondata a scopi umanitari e poi è diventata sempre di più. Guardi una frase di San Paolo e lei capisce la massoneria: la sete di denaro è la radice di tutti i mali. È diventato sempre di più un potere.
un legame per far carriera tra di loro, eccetera, eccetera. E siamo sinceri, è la massoneria oggi che comanda il mondo. Il mondo politico è comandato a livello internazionale, è comandato dalla massoneria. L'ambiente dei giudici romani come è corrotto. Ho avuto tanti esempi evidentissimi di corruzione dei giudici, evidentissimi. Massoneria. Tanti esempi di persone che non riescono a trovare posto di lavoro perché i massoni saranno con loro e li bloccano. O gente che aspira a posti di vertici e che merita posti di vertici vengono bloccati dalla massoneria. Bloccati, comandano loro. Paolo, comandano loro. Questa lobby che ogni tanto viene presa, rimessa, rispostata, il cui nome viene cambiato, esiste, non esiste, cosa fanno, chi sono? Io non sono esperto di massoneria, non la conosco, quindi non posso, diciamo, esprimermi nel modo giusto. Certo che mi ha colpito quello che dice Amor, cioè lui sostiene che Satana, il diavolo, tenta principalmente le persone che hanno potere e soprattutto il prodotto che vende è un prodotto di successo, cioè vende sempre i soldi, il potere, la carriera. Quindi senz'altro usa anche in modo, questo lo sostiene Padre Amort, usa soprattutto delle persone che sono ai vertici appunto ai vertici politici, ma anche ai vertici della Chiesa spesso, non sempre, ma è lì che si va principalmente ad annidare. Ora non so se la massoneria, tutta la massoneria sia connivente col demonio, questo io davvero non conosco e non posso dire, però senz'altro il potere è uno strumento che lui usa. Del resto anche nel Vangelo si vede benissimo che le tentazioni di Satana, che Satana fa a Gesù, è anzitutto la tentazione di essere del potere. Le tentazioni del deserto, le stesse tentazioni che poi riceve durante la sua passione. Paolo, tu insieme a Padre Amort hai scritto il libro, un bestseller ormai, visto gli ultimi dati e come viene posizionato in classifica, L'ultimo esorcista. Com'è nata l'idea? L'idea è nata io avevo il desiderio di raccontare un qualcosa di narrativo, inerente a quello che scrivo, che è il Vaticano. E avevo intervistato più volte Padre Amort per il Foglio e prima anche per il Riformista, dove lavoravo prima, e lui mi sembrava una persona esplosiva, che avesse qualcosa di esplosivo e di forte da dire. Quindi l'idea è nata con un incontro che ho avuto con lui, gli ho chiesto se voleva raccontare tutta la sua vita, perché poi il libro è questo, e lui ha subito accettato, perché lui è un sacerdote paolino e ha come propria missione anche l'idea della comunicazione. Sì. E tu come hai vissuto? Cioè, tu credevi al diavolo? Io non conoscevo, sì, diciamo più o meno sì, ma non sapevo bene neanche di che cosa si trattasse. Veramente sono arrivato a questo argomento in modo molto anche così proprio da ignorante. E lui mi ha introdotto piano piano in questo mondo nel quale, dopo questi mesi che ho passato con lui a scrivere il libro, come dire, devo riconoscere che qualcosa c'è, insomma. Qualcosa c'è. Io direi aggiungerei anche altro. Non solo qualcosa c'è, ma qualcosa è reale. Ed è talmente reale, credetemi, che esistono situazioni, che adesso ascolteremo da Padre Amort, che hanno dell'incredibile. Cioè, vi anticipo soltanto il titolo, addirittura la possessione diabolica può avvenire non solo nelle persone, non solo negli animali, ma soprattutto e anche nelle case. Padre Amort. Quando c'è l'infestazione delle case è così difficile liberarle. Case dove incominciano i rumori, dove incominciano, dunque c'è qui un ingegnere di Roma che deve cambiare, doveva, adesso non più, gli ho fatto tante benedizioni e anche messe in casa, doveva cambiare non meno di 50 lampade al mese, scoppiavano.
scoppiamo le luci, poi si aprono e si chiudono le porte senza che nessuno le tocchi, anche le porte esterne si aprono, uno di notte sente che la sua porta esterna si è aperta, può entrare chiunque. Poi accensione di radio, di televisore, di telefono, e non c'è nessuno, squilla di notte, naturalmente, sempre in ore da disturbare, e sempre in ore da disturbare. È così difficile liberare le case che varie volte ho dovuto dire: vi conviene cambiare, per quanto possa costare di sacrifici, di soldi, vi conviene cambiare, perché non si riesce a liberare e può dipendere da tanti fattori. Gliene dico anche uno che si è riusciti a scoprire. Una casa era stata costruita su un terreno dove in passato c'era un cimitero. Come è finita la costruzione di questa casa? Andate ad abitare i vari appartamenti, tutti disturbati. Ma in questo caso si è trovata la via di liberare la casa, facendo celebrare tante messe per i defunti. Un po' per volta la casa si è liberata. Però scoprire la causa per cui una casa viene assalita dal demonio non è sempre facile. Ho capito che per liberare le case, almeno per me, occorre che io trovi un carismatico, sensitivo, e se io vado col carismatico, faccio l'esorcismo alla casa e il carismatico trova l'oggetto o gli oggetti da buttare via, la casa viene liberata. Se no, l'esorcismo è inutile. Per esempio, una volta è andato con un sensitivo in cucina, c'era come qui, tutte mattonelle. Ha girato la casa, sto sensitivo, dopo che lui aveva fatto l'esorcismo, ha battuto il pugno contro una mattonella, gli ha detto: questa è da togliere. Martello, l'hanno tolta subito. C'era della carne putrefatta, buttata via. Quella carne putrefatta, distrutta, bruciata, basta, è stata pace in quella casa. Case infestate dal demonio, carne putrefatta dentro le mattonelle, spiriti che fanno accendere o spegnere le luci, telefoni che squillano. Paolo, sembra un film. Sembra un film. Cos'è invece? È la realtà. Nel libro Padre Amor racconta di questa casa infestata, nel senso che si spegnevano le luci, scoppiavano le lampadine, sbattevano le porte e questa coppia di persone che vi lavorava non riusciva più a abitarvi perché non riusciva più a dormire. Amort ha chiamato un sensitivo, suo amico di fiducia, che ha guidato Amort dentro la casa fino a scoprire in fondo a una stanza, dietro non una mattonella ma un intercapedine, un fazzoletto legato con un nodo, era una sorta di maleficio, non so bene che cosa, fatto da un mago, da un satanista che ha abitato quella casa precedentemente. Quindi sostanzialmente le case, da quello che mi sembra di aver capito in questo mondo così inquietante, la causa che può dare disturbi dentro gli appartamenti possono essere di due tipi: o costruita sopra un cimitero, per cui immagino che il disturbo sia dato dal fatto che è stato costruito su un territorio sacro, o dal fatto che ci abbia vissuto un mago. Sì, il cimitero è anche perché probabilmente molte di quelle persone, uno poi ci può credere o no, non sono ancora in paradiso. E quindi dove sono? In purgatorio. E quindi pregare per sono loro... anime sante? Sì, che poi entreranno in paradiso. Quindi probabilmente, questo lo dice Amort, non lo dico io, probabilmente pregare per loro significa aiutarle a spostarsi di lì anche, insomma. E perché secondo te quelle presunte anime purganti o quel presunto
santone o mago che ha abitato quella casa vuole riprendersela? Non è che vuole riprendersela, probabilmente il mago ha fatto questa cosa per far del male, cioè semplicemente per lasciare un segno. Perché vuole riprendersela non lo so, io so che nelle possessioni diaboliche, sataniche, Satana si nasconde perché non ha altro luogo in cui andare, vuole rimanere nella persona o nell'animale o nel luogo in cui è. Tant'è che anche il Vangelo, le legioni che Gesù ha scacciato chiedono non mandarci via perché non sappiamo dove andare. Questo è tutto un grande mistero, ovviamente, è una cosa che non so spiegare però io. Quello che su cui vorrei riflettere insieme a te è che, dette così, sembriamo dei matti. Certo. Quando invece, a quel che risulta, almeno a Vade Retro, e presumo che anche tu la stessa impressione, sono cose che accadono. Questo è il vero dramma. Sono cose che accadono, la cosa strana, pazzesca è che accadono. Anche io stesso prima di scrivere il libro pensavo, ma sì, insomma, tutta una cosa strana, però in effetti accadono. E mi ha colpito anche quando Padre Amorth parla di magia bianca. Magia bianca, per me, era la magia che aiutava e può aiutare le persone. Padre Amorth, l'abbiamo sentito, dice no, attenzione, anche quel tipo di magia, anche se a fin di bene, è magia diabolica, quindi non fa distinzione tra magia bianca e magia nera. Sei d'accordo? Sì, perché spesso introduce e porta poi a cose più gravi. Tra l'altro la magia bianca spesso dà dei benefici provvisori che durano per qualche tempo e poi il male che si voleva estirpare si ripresenta in modo più violento. E spesso comunque si accede al satanismo attraverso queste cose anche, oppure anche semplicemente attraverso la partecipazione a una seduta spiritica che uno magari lo fa per gioco. Quindi anche le sedute spiritiche possono essere la porta d'accesso? Un veicolo. L'uomo scherza, ma Satana no. Bella questa frase, chi l'ha detta? Io adesso. Andiamo avanti, cari telespettatori, perché ancora entriamo in questo mondo per tanti versi anche affascinante. Però siamo riusciti a raccogliere per voi una testimonianza sempre di Padre Amorth che però anticipa delle cose incredibili, ovvero voi sapete che quando viene praticato il rito dell'esorcismo, ricordiamo che l'esorcismo è un rito, ovviamente deve essere autorizzato dal sacerdote che a sua volta è autorizzato dal vescovo diocesano, il diavolo che possiede quella persona è costretto, quando l'esorcista glielo impone, soprattutto in nome di Cristo, a rivelare delle verità. E Padre Amorth in questo, sentiamo, non vi annuncio nulla, sentiamo. Quando invoco Padre Pio, quando invoco Giovanni Paolo II, il demonio diventa furioso. E gli ha anche chiesto il motivo per Giovanni Paolo II. Ma perché ce l'hai tanta con lui? Ha dato due motivi. Perché ha rotto i miei piani. Penso che sia il comunismo. La fine del comunismo. Perché mi ha strappato tanti giovani. E sappiamo quanto lui era accogliente con i giovani, quando si rivolgeva ai giovani, le giornate della gioventù. Ecco, per cui ce l'ha con Giovanni Paolo II, altro che. E ce l'ha con Padre Pio, tanto che alle volte io non ho mai visto niente di straordinario, ma alle volte mi sono sentito dire dopo l'esorcismo dalla persona esorcizzata: guarda che durante l'esorcismo c'era presente Padre Pio, ma ha fatto anche l'apologia della Madonna, costretto. Quali sono le virtù della Madonna che più ti fanno rabbia? Perché è la più umile di tutte le creature e io sono il più superbo. Perché è la più pura di tutte le creature e io sono sordo. Perché è la più ubbidiente a Dio di tutte le creature e io sono il ribelle. E un giorno io gli ho chiesto: dimmi la quarta qualità per cui hai tanta paura della Madonna che ti spaventi di più quando nomino la Madonna che quando nomino Gesù Cristo. Una volta mi aveva detto: ho più paura quando nomini la Madonna perché sono più umiliato a essere vinto da una semplice creatura anziché da lui. Ma quarta qualità, dimmela. Io non avevo niente in testa, non posso averla suggestionata. Perché mi vince sempre
perché non è mai stata sfiorata da nessuna colpa di peccato. Padre Pio è il numero uno, il nemico numero uno del diavolo. A seguire Giovanni Paolo II. C'è qualcun altro che tu sappia? Amort ha parlato di Benedetto XVI e dice che Amort sostiene che durante un esorcismo lui ha chiesto a Satana, gli ha chiesto dei pontefici e gli ha detto che Wojtyla lo faceva impazzire, ma che questo ancora di più. Questo Papa? Sì, perché tutto il suo pontificato è un potente esorcismo e intendeva il suo modo di porsi così riservato, la sua postura così calma, tranquilla, il suo mettere sempre Dio innanzi ai propri gesti, il suo richiamare continuamente ogni cosa a Dio, il suo essere così poco teatrale, è per lui un potente esorcismo, questo sostiene. Anche se in ogni esorcismo i santi hanno, diciamo, potere differente. Non a tutti i posseduti fa effetto l'invocazione di Padre Pio, con altri fa molto più effetto, non so, Padre Leopoldo Mandic per esempio. E questo lo dice sempre Amort, cioè lui sostiene che poi con ogni posseduto è diverso, perché ogni diavolo che possiede teme in modo diverso santi diversi. Una cosa che mi incuriosisce e che non ho avuto tempo di chiedere a Padre Amort: è stato mai attentato alla sua vita? Mai? La sua vita? Sì. Mai. Lui, quando il Cardinal Poletti, vicario di Roma nell'86, lo nominò esorcista, lui non sapeva nulla di questo mondo e si impaurì un po'. Andò nella Basilica di San Giovanni Laterano, si inginocchiò davanti al Santissimo e chiese alla Madonna di coprirlo col suo manto, di proteggerlo. E più volte sotto esorcismo Satana gli ha detto: a te non posso fare nulla perché il manto della Madonna ti copre e non posso raggiungersi. Ha ricevuto qualche sputo, qualche spintone, ma senza lasciare traccia. Ha ricevuto tante promesse di morte: stasera vengo nel tuo letto e ti uccido, stanotte vedi cosa ti faccio, ma lui sorridendo, ridendo dice: non mi è mai successo niente. E mi sembra, se non ho capito male, anche quando viene percosso, quelle poche volte viene percosso dalla persona che sta esorcizzando, non lascia mai, le percosse non lasciano mai traccia nei lividi. Credo di sì, non ci è sono come se mai... ci fosse una sorta di manto che lo protegge. La colluttazione c'è, ma poi è senza effetto dopo. Benedetto XVI, il pontificato di Benedetto XVI è un lungo esorcismo, lo dice il diavolo. Secondo te, quali sono, se ci sono, documenti o parole, omelie, angelus, che Benedetto XVI ha indirizzato in questo senso, cioè contro il diavolo? No, contro il diavolo ha usato, cioè ha parlato esplicitamente del diavolo in alcune occasioni, definendolo il nemico, colui contro il quale occorre lottare. Ma io penso che siano principalmente i momenti che lui ha dedicato all'adorazione eucaristica in pubblico, soprattutto quella che ha fatto con i bambini, per esempio coloro che dovevano prendere per la prima volta la comunione a Roma. Cioè sono quei momenti di forte preghiera con anche la presenza del Santissimo che lui ha voluto mettere in mezzo, momenti di grande silenzio in cui lui quasi non ha parlato, che probabilmente sono i più temuti. I più temuti dal diavolo. E non solo, perché il diavolo non solo teme l'Eucaristia, ma addirittura incita i suoi adepti, i suoi seguaci a rubarla. Vi anticipo soltanto brevemente la puntata di sabato prossimo, andremo in Sicilia. Qui c'è un fatto clamoroso: un vescovo diocesano ha ordinato a tutte le chiese di togliere l'Eucaristia, il Santissimo, dai tabernacoli perché spesso viene rubato. Non vi anticipo nulla di più, vi ringrazio di essere qui, ringrazio Paolo Rodari, ovviamente vi auguro una buona Pasqua. Continuate a seguirci, grazie.
Benvenuto al pubblico di Confini del Sacro per questa puntata speciale dedicata a padre Gabriele Amort, forse l'esorcista più noto al mondo. Tutta la sua vita è stata l'insegna di questo delicato ministero e noi che lo abbiamo conosciuto sappiamo con quanta dedizione lo faceva. Da quel lontano 1985, anno in cui è stato nominato esorcista ufficiale della diocesi di Roma, sono stati migliaia gli esorcismi da lui fatti, con oltre 600 richieste al giorno. Solo qualche tempo fa era stato insignito della medaglia della liberazione dal prefetto di Roma e dal ministro della difesa per il suo ruolo svolto nella lotta partigiana in Emilia. Noi in passato ci siamo occupati di esorcismi e preghiere di liberazione e ovviamente padre Amort è stata una voce indispensabile. Padre Amort, lo ricordiamo, ha fondato anche l'Associazione Internazionale degli Esorcisti, riconosciuta nel 2014 dalla Santa Sede. Il presidente dell'Associazione degli Esorcisti oggi è padre Francesco Bamonte, esorcista anche lui. Ecco cosa ci ha detto. Noi sacerdoti esorcisti di tutto il mondo siamo immensamente grati a Don Gabriele Amort per tutto quello che ha fatto riproponendo e valorizzando nella Chiesa il ministero degli esorcismi. Apparentemente burbero, in realtà era schietto e sincero con tutti e noi esorcisti siamo rimasti sempre profondamente ammirati per la sua grande spiritualità incarnata nell'intensa vita di preghiera. In particolare abbiamo ammirato il suo prodigarsi nell'accompagnare con grande umiltà, con grande fede e carità, coloro che erano tormentati dal maligno. Ci hanno edificati la premura e l'amore con cui sosteneva questi fratelli e queste sorelle sofferenti e come li incoraggiasse nel duro cammino della liberazione, così che essi ritrovavano fiducia in Dio e forza nella sua grazia. Eravamo ammirati per la sua capacità di sdrammatizzare le situazioni più critiche e creare un ambiente sereno durante gli esorcismi, comunicando calma in tutti e consolando i cuori più sofferenti. Ci ha anche colpiti nei momenti di relax e nei suoi colloqui amichevoli il suo personale senso di humor, la sua capacità di raccontare qualche aneddoto che si concludeva con una sonora risata che risollevava lo spirito dei presenti. Nei giorni successivi alle dimissioni di Benedetto XVI, padre Amort è venuto da noi in studio, qui a TV2000. Con lui abbiamo fatto il punto sulla situazione del Ministero dell'Esorcismo. Ci sono certe realtà, certi argomenti fondamentali nella vita umana di cui non si può non trattare, anche se il mondo d'oggi vorrebbe non parlarne. E infatti del diavolo si parla pochissimo. Si parla pochissimo. Perché secondo lei se ne parla troppo poco del diavolo? Se ne parla poco perché dà fastidio, se ne parla poco perché non ci si crede, se ne parla poco perché si pensa che sia inutile parlare del diavolo, mentre invece è straordinariamente utile, direi è assolutamente necessario. Io, Dio piacendo, in questi pochi minuti in cui siamo insieme cercheremo di darne anche i motivi. Cosa sono gli esorcismi? Sono quei poteri, quelle preghiere potenti che il Papa ci ha dato, e lui è Gesù Cristo che ha dato la potenza a questa preghiera, a queste preghiere, il potere di vincere Satana, di cacciare via Satana. Quando ha detto, Marco 16:17, coloro che credono in me, occorre fede in Gesù Cristo, se no non conta niente, nel mio nome cacceranno demoni. Con la forza del nome di Gesù, ognuno di noi ha il potere di cacciare i demoni. Aggiungo, sottolineo, ognuno di noi, non soltanto gli esorcisti. Allora, qual è la differenza però
Padre Amort, perché lei può fare come sacerdote esorcista delle cose e io laico, che non sono consacrato, non ho fatto il voto, non ho ricevuto il sacramento dell'ordine, non posso fare delle altre? Qual è la differenza? Anche lei, ateo, può cacciare demoni. La differenza è questa, che quando la Chiesa nel IV secolo in pratica ha istituito il sacramentale dell'esorcistato, che prima non esisteva, e tutti, uomini, donne, giovani, adulti, se la sentivano, cacciavano i demoni. E ancora adesso gli ortodossi non hanno mai accettato il sacramentale dell'esorcistato, ritengono che chi se la sente lo ritengono un carisma personale, chi se la sente può cacciare demoni, anche se in pratica la gente, quando ha bisogno di un esorcista, di cacciare demoni, si rivolge ai conventi. Tutti i conventi, tutti i monasteri hanno almeno un esorcista, e nella Chiesa ortodossa cercare un esorcista è come da noi andare in un santuario mariano e suonare il campanello per chiamare un confessore. È una cosa semplicissima, mentre da noi, purtroppo, per motivi che diremo, per secoli e secoli di abbandono, è diventato un problema di Stato. Quando uno ha bisogno di un esorcista, è diventato un problema di Stato andarlo a trovare. Pochi e molte volte mal preparati. Satana non ha solo il potere di cui si era tenuto conto prima, il potere di possedere le persone, il possesso di una persona, cosa straordinaria, che non è neppure l'attività principale del demonio. L'attività principale del demonio è tentare l'uomo al peccato, portarlo lontano da Dio e tirarselo all'inferno. Questa è l'opera principale del demonio, a cui tutti siamo soggetti. Tante volte mi hanno chiesto la mia memoria e la mariologia se anche la Madonna è stata tentata dal demonio. Certo, quando? Dalla nascita alla morte. È diverso dal peccato originale, ovviamente, la tentazione del demonio. Questa è l'azione ordinaria del demonio. Però il demonio ha anche questa azione straordinaria, eccezionale, di poter possedere le persone, e si era fermato il rituale degli esorcismi a liberare le persone che venivano possedute dal demonio, ossia in cui il demonio entrava con la sua forza spirituale. Il demonio è un essere spirituale, non è corporeo come noi, quindi non è un uomo che entra dentro un altro uomo, è una forza spirituale che entra dentro un uomo e lo comanda, perché quando il demonio possiede una persona, si serve delle membra della persona che va in trance, non è più padrona di sé, si serve della sua bocca per parlare. Ecco che può essere poliglotta, può dire le cose nascoste, segrete, si serve delle sue membra, ecco perché può acquistare una forza immensa, una forza assolutamente inumana, può fare cose che nessun altro potrebbe fare, per esempio camminare sui muri, per esempio strisciare per terra come una biscia. Lei le ha viste queste cose, Don Amort? Le ha viste queste cose? Le ho viste e le vedo da 27 anni. Sono 27 anni che a tempo pieno faccio esorcismi e queste cose le ho viste, anche se, ripeto, rare. La possessione totale del demonio su una persona è un fatto raro, che può dipendere da vari fattori che volendo potremmo anche dire. Però ci si era dimenticati che il demonio ha delle azioni
immensamente più vaste e che può esercitare su un sacco di persone, quindi non più solo la possessione diabolica, ma il disturbo diabolico, quello che noi chiamiamo la vessazione diabolica. Il demonio può disturbare sotto 1000 aspetti, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista del lavoro, da un punto di vista della salute, da un punto di vista sentimentale, può rompere matrimoni, può combinarne altri, eccetera. Da un punto di vista degli affari, anche dello stato di casa, può disturbare una costruzione, una casa, un animale, un oggetto. Ha tanti altri poteri che non sono soltanto il potere di possedere la persona. Oggi la gente non crede al diavolo, ma questi disturbi altro che se ci crede. Perché? Perché se li va a cercare e quindi sono diventati comunissimi. E la gente allora cosa fa? Va dai maghi, va dai cartomanti, da coloro che si autodefiniscono esorcisti o si autodefiniscono carismatici, mentre non hanno nessun carisma e nessun potere, dai fanfaroni, dai ciarlatani. E aggiungo, in mezzo a questa assemblea ci sono anche quelli veramente schiavi di Satana, ci sono maghi, cartomanti, eccetera, veramente schiavi di Satana che ottengono questi effetti negativi sulle persone. Tante persone hanno collaborato con Padre Amorth, ma forse quella che gli è stata più vicina è una signora, la signora Rosa, che per 25 anni è stata la sua assistente. Insieme a lei vediamo adesso la stanza degli esorcismi di Padre Amorth. Signora, buonasera. Grazie per averci ricevuto. Prego. Allora, signora Rosa, lei è la segretaria storica di Padre Gabriele Amorth, l'esorcista più famoso, insomma, nel mondo, se si parla di esorcismi, anche grazie all'intervento di Padre Amorth, sia personalmente che ovviamente tramite anche i suoi libri. Da quanti anni lei è stata segretaria di Padre Amorth? 27. Per 27 anni chi voleva andare da Padre Amorth passava inevitabilmente. Non tutte le volte. Però insomma, grosso modo, quante persone sono entrate da questa porta? Tante. Un numero? 5.000, 10.000? Non ne so dire il conto proprio perché sono state tantissime. Tantissime. E ad impatto, no, la prima volta che lei ricordi, no, la prima volta che ha scelto, poi vedremo perché ha scelto di fare questo mestiere, insomma di aiutare, di essere l'angelo custode di Padre Amorth, nonché anche la sua memoria storica. Spesso Padre Amorth a me personalmente ricordava il suo nome quando dimenticava qualcosa, gli devo chiedere alla signora Rosa perché me lo sono dimenticato. Le persone che venivano qui entravano in che modo? Parliamo di persone che pensavano? Persone che avevano dei problemi, volevano incontrare Don Gabriele. Giovani, vecchi e bambini? Di tutti. Tutti i tipi? Di tutti i tipi. Anche tutti i sessi, donne e uomini? E insieme vogliamo percorrere un po' questo viale, che è un po' un viale della speranza, no? Insieme per... Ma non è che era solo qui, abbiamo cambiato tantissimi posti, abbiamo iniziato qui. Questa è quindi la stanza di Don Amorth, no? Sì. Dove qua continua a ricevere, appunto diciamo prima, le persone. Ce la illustra? Cioè, lì chi si siede? Lì si siede il paziente. Il paziente si siede qui? Qui. Questa sedia? Noi che preghiamo, fratello Francesco che è il suo assiduo aiutante, si mette lì e noi
Siete qui. Quindi la persona che ha disturbi e che è in cura è sempre seduta qui. Sì. Prima di cominciare come avviene? Cioè, parliamo da dove scende? Viene da lì, da questa porta, entra, nella sua stanza scende. Sì, si inchina alla Madonnina, gli dice per 3 volte Ave Maria e poi inizia. Comincia con la persona interessata. Padre Amort ha vissuto quasi tutta la sua vita in uno stabile di Roma Sud, sede della congregazione della Società San Paolo. Viveva al secondo piano in una piccola stanza. Le nostre immagini in esclusiva. Migliaia sono state le persone sofferenti che sono state guarite grazie agli esorcismi di Padre Amort. Vi facciamo adesso sentire una breve testimonianza raccolta da noi per Vade Retro. Per 22 anni tu sei dovuta andare in modo costante dall'esorcista. L'esorcista, lo diciamo, è Don Gabriele Amort, sei stata una dei suoi primi casi, anche forse uno dei casi più forti, più violenti che Don Gabriele Amort ricorda. Ecco, Gabriella, ma la tua possessione diabolica ormai è finita, insomma, alla fine ce l'hai fatta ad uscire da questo tunnel. Sì. Cosa ricordi? Cosa ricordi con maggiore, con maggiore sensibilità? Cos'è che più ti ha dato fastidio? Cos'è che più ti ha pesato in questi numerosi anni di possessione diabolica? Beh, c'è da dire innanzitutto una grandissima sofferenza psicologica. Avevo sempre pensieri suicidi, quindi ero anche anoressica, non mangiavo nulla, potevo passare anche settimane senza toccare cibo e stranamente riuscivo a rimanerne in vita. Pesavo 35 kg. E quando ti sei accorta che comunque il tuo non era un disturbo fisico o psichico, ma un disturbo di altra natura, qual è stato il tuo primo pensiero? Insomma, credo che non sia bello pensare e sapere di essere posseduti dal diavolo. Beh, è cominciata questa situazione, ho cominciato a prendere coscienza quando sono stata a Medjugorje, sono andata in un pellegrinaggio a Medjugorje e a un certo punto ho sentito parlare nel 1987, e ho sentito parlare di padre Iozo e dissero che lui era un esorcista. E allora io sentii come dentro di me un qualcosa che mi diceva che avevo bisogno di questo sacerdote, ma mi fu impedito di andarci perché diciamo che in quel periodo viveva una situazione in cui non poteva essere facilmente raggiungibile, avvicinabile. Ma questo è l'inizio, no? Poi c'è l'incontro con Don Gabriele Amort. Molti anni, cioè molto tempo dopo, ecco. Ma quando c'è stato l'incontro con Don Gabriele Amort e c'è stato l'interrogatorio durante il rito esorcistico, no? E quando Don Amort ha chiesto e ordinato al diavolo chi eri, qual è stata la risposta che ricordi? Io ho detto sono Satana. Quindi Satana. Lo spirito che era in me ha detto sono Satana. Quindi Satana in persona possedeva momentaneamente il tuo corpo. Sì, ma io non mi rendevo conto effettivamente che io avevo questa possessione. Quando io ho chiesto appunto a Don Amort se era una possessione, lui mi ha detto sempre, me lo ha negato, perché giustamente non voleva farti preoccupare, non voleva perfetto. che ti angosciassi di più. Quindi è stato molto delicato. Moltissimo. Nel dirti, guarda, c'è un problema come un altro, insomma, no? Sì. Quindi non ti preoccupare, è un'infestazione.
C'era un legame profondo che univa Padre Amorth e Giovanni Paolo II e il Papa polacco era sensibile al ministero esorcistico, ce lo racconta lui stesso. C'era una ragazza del nord che veniva tutti i mesi a Roma per una settimana a ricevere esorcismi da me e da un altro esorcista di pomeriggio. Quindi per quella settimana tutti i pomeriggi noi la esorcizzavamo. Un mercoledì, essendo che noi la esorcizzavamo al pomeriggio, aveva il mattino libero, ha pensato di andare all'udienza generale in Piazza San Pietro. È andato, hanno visto le guardie che si comportava in maniera un po' strana, hanno pensato, beh, forse un po' malata, l'hanno messa in prima fila tra i malati. Quando il Papa è uscito ed è entrato in Piazza San Pietro, questa qui si è messa a urlare con una forza che io conoscevo bene, molto bene, e va sicuro una forza tremenda. Allora immediatamente sono corso da lei per bloccarla e portarla fuori. Ma Giovanni Paolo II se n'era accorto e allora ha detto: portatemela fuori, ma tenetemela, perché io dopo l'udienza pubblica le voglio parlare. Ha fatto l'udienza pubblica, poi è andato dalla Porta delle Campane in questa stanza riservata, in poche battute ha capito che tipo era, le ha fatto la diagnosi e la benedetta l'ha esorcitata. Padre Amorth non aveva peli sulla lingua, lo avevamo intervistato a seguito dei numerosi casi in cui donne nigeriane erano costrette a prostituirsi perché minacciate da riti voodoo. Il voodoo, penso che la gente ormai lo sappia, dal momento che purtroppo sta entrando anche in Italia, è una delle forme peggiori di maleficio diabolico dato in Africa. E quando c'è stato quell'orrendo episodio, forse il più orrendo episodio della storia umana, della tratta dei negri, proprio una cosa orribile, ecco che anche queste due forme di magia, la macumba e il voodoo, sono state importate in America, specie in America Latina, per cui macumba e voodoo in Brasile, in Argentina sono molto diffuse. Adesso purtroppo stanno entrando anche in Italia. Cos'è il voodoo? È una magia che attraverso Satana, perché lì c'è indirettamente o direttamente l'invocazione di Satana, si vuol fare del male agli altri. È per fare del male agli altri. Questo è il voodoo. Lei ha avuto mai casi di persone che si sono rivolte a lei perché erano... Purtroppo qualcuno comincia ad averne, ancora pochi, perché in Italia sta entrando appena adesso. Non c'era, non esisteva, solo in questi ultimi anni ne ho avuto qualche caso. In passato, sono 27 anni che io faccio l'esorcista a tempo pieno, in passato non ne avevo mai avuti, ho fatto migliaia di esorcismi, non ne avevo mai avuti di casi di macumba e di voodoo, adesso se ne ho qualcuno. E da cosa si differenziano rispetto agli altri malefici? Sono malefici tremendi che uno fa col gusto di fare del male agli altri e siccome adesso c'è di moda, venuto anche dal Giappone, ma soprattutto che si è sviluppato negli Stati Uniti, la lotta per depravare i bambini, ma c'è proprio veramente, ci sono dei giornaletti, dei fumetti, delle carte. I editori li prendono pensando sono per ragazzi, sono per bambini, saranno cose buone, e invece insegnano il satanismo.
insegnano il satanismo e anche questi qui sono direttamente oggetti per praticare il satanismo. Quindi sono cose orrende che dovrebbe lo Stato impedirle. Dovrebbe lo Stato impedirle, cioè che nello Stato queste cose non si sanno. Ci sono addirittura dei maghi che hanno le targhe, io faccio magia nera. Magia nera è fare del male agli altri. La magia è sempre il ricorso a Satana, quindi anche la cosiddetta magia bianca è sempre magia nera perché è sempre il ricorso a Satana. Però di per sé la magia bianca sarebbe diretta a togliere i mali. La magia nera a fare dei mali. E hanno tanto di targa, io faccio magia nera. Magia nera che può arrivare anche a fare la magia nera con fatture, con malefici mortali che portano le persone al suicidio. Questa è la forma a cui arriva anche la magia nera, di portare le persone al suicidio. Questa che stiamo per vedere è l'ultima sua intervista, era già provato dalla sofferenza. Non l'abbiamo mai mandato in onda e secondo noi rappresenta un po' il suo testamento spirituale. Il diavolo c'è, che è il nemico numero 1 di Dio. Dio ci vuole tutti in paradiso, il diavolo ci vuole tutti all'inferno. Quelli che dicono, e questa frase toccherà molti, quelli che dicono ad esempio io credo ma non sono praticante, sono con Satana. Sono con Satana. E vorrei che una volta a un convegno di vescovi ci fosse il coraggio di un cardinale che lo presiede e che dica alzi la mano chi di voi ha fatto esorcismi, e di mani alzate ce ne sarebbero ben poche, mentre invece dovrebbero essere tutte alzate, perché dato che il vescovo ha il potere unico, esclusivo di nominare gli esorcisti, dovrebbero essere praticissimi. Questo è il suo testamento. Desidero che questa frase, o con Cristo o con Satana, senza possibilità di via di mezzo, resti impresso a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltare questa chiacchierata. Siate con Gesù e tenetevi conto che non c'è un'altra via, se non si è con Gesù, che quella di essere con Satana. Questo speciale di Indagini ai confini del sacro, dedicato all'ultimo esorcista, dedicato a padre Gabriele Amort, finisce qui. Vi ricordo il nostro appuntamento ogni lunedì in seconda serata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Il profumo dell'incenso si alza come una preghiera dal nuovo altare della Basilica della Dormizione a Gerusalemme. La cerimonia solenne di consacrazione si è tenuta lo scorso 21 marzo, festa del transito di San Benedetto. È la prima volta che la Basilica viene usata per il culto da oltre 2 anni, quando sono cominciati i lavori di restauro dell'intero complesso, che dovrebbero concludersi entro Pentecoste, almeno per quanto riguarda la Basilica. It's so meaningful because the center of each monastery. È un momento molto significativo perché il centro di ogni monastero, se si legge la regola di San Benedetto, è Gesù Cristo e l'altare rappresenta Cristo stesso nel monastero. Per me è come un punto di partenza. La pietra d'angolo del monastero è stata posta, Cristo stesso. Ora è tempo di ricostruire il monastero dal punto di vista spirituale. And now it's time to rebuild the monastery also from the inner point. La messa e il rito di consacrazione dell'altare sono stati presieduti dal cardinale Rainer Maria Wölki, arcivescovo di Colonia e presidente di diritto dell'Associazione tedesca della Terra Santa, proprietaria del complesso, fondato dall'imperatore tedesco Guglielmo II a fine Ottocento.
Il rito si svolge nel cuore della messa all'inizio della liturgia eucaristica e prevede alcuni gesti molto evocativi. Dopo l'invocazione dei santi, il cardinale ha posto all'interno dell'altare, come in un sepolcro, alcune reliquie molto particolari, quelle di 11 apostoli provenienti da varie parti del mondo. In the Eastern churches, there's a tradition when Mary was Nelle chiese orientali c'è una tradizione. Quando Maria stava per morire, tutti gli apostoli sono tornati da tutti gli angoli della terra per essere presenti. Alla fine abbiamo 11 reliquie. Potremmo dire che abbiamo 11 apostoli all'interno dell'altare e forse è compito di ognuno di noi essere il 12° apostolo. to fill the role of the 12th apostle. Un significato sottolineato dalla consegna di 12 ceri ad altrettante maestranze che hanno lavorato al restauro della basilica, che li hanno collocati nei 12 pilastri che, come gli apostoli, sorreggono la chiesa. L'altare è stato chiuso con un pannello in mosaico e la mensa unta con l'olio crismale proveniente dalla diocesi tedesca di Fulda, diocesi di origine del nuovo abate padre Nicodemo Schnabel e luogo in cui si trova il sepolcro di San Bonifacio, apostolo della Germania. Si è svolto quindi il suggestivo momento dell'incensazione, al termine del quale l'altare è stato coperto e adornato a festa. Per la comunità dei Benedettini, che dal 1906 vive qui quasi ininterrottamente, il nuovo altare è anche una riconferma del voto di stabilità e della presenza in questa terra per tutti coloro che la abitano. We are here. Siamo qui e siamo qui come pietre vive. Siamo qui per aprire il cielo alle persone che vivono qui e ai pellegrini. Questa è l'abbazia della Dormizione, il luogo in cui tutti sono benvenuti. Apriamo davvero la nostra casa. Sogniamo e viviamo Gerusalemme come una città aperta. È un'immagine reale della Gerusalemme celeste, o almeno un piccolo seme della Gerusalemme celeste, dove speriamo di ritrovarci tutti uniti. Nonostante il terreno e le temperature difficili, la Valle del Kelt ha ospitato il primo incontro preparatorio della 32esima marcia francescana in Terra Santa, dal titolo Ai piedi del crocifisso. Oltre 80 giovani, provenienti da diverse città e villaggi della Terra Santa, si sono ritrovati per un cammino di fede e scoperta di sé. واحنا كشباب مسيحي في الأرض المقدسة Abbiamo un messaggio molto importante per i giovani cristiani che vivono in Terra Santa, un messaggio che riflette la nostra identità. La marcia francescana ci aiuta a gettare il seme nel cuore dei giovani affinché conoscano il loro compito e la loro vocazione. Cerchiamo di farli uscire dalla routine della vita quotidiana per vivere un'esperienza totalmente nuova con Gesù, che portano con loro dopo la marcia, un'esperienza di speranza e di preghiera, un'esperienza di vita e un'esperienza sociale. I partecipanti hanno vissuto un'esperienza che li ha aiutati a entrare in una relazione più profonda con se stessi e con Dio, attraverso la preghiera e la meditazione sulle parole di Cristo sulla croce. Qui nel deserto viviamo un clima di preghiera e meditazione. Se in futuro avrò l'opportunità di partecipare a questa marcia, lo farò sicuramente. Noi cristiani siamo pochi in questo paese, ma è bello conoscere i cristiani che vengono da Nazareth, da Betlemme e da tutte le parti. المسيحيين في الناصرة في بيت لحم في كل المناطق. كان نشاط خارج عن المألوف يعني احنا أبعدنا عن الحياة التكنولوجية. È un'attività fuori dal comune, camminare nel deserto, lontano dalla routine quotidiana e dalla vita tecnologica. Ci sono poche attività simili a Jenin che mettono in evidenza la nostra presenza cristiana. È stata un'esperienza fantastica, con 7 fasi di meditazione e spiegazione di ogni parola che Gesù disse sulla croce. تشرح لنا عن كلمة حكاها السيد المسيح على خشبة الصليب. تجربة كتير حلوة بتذكرنا كيف. Un'esperienza molto bella.
Ci ricorda come Gesù visse e digiunò 40 giorni nel deserto e noi non resistiamo a 3 ore di caldo. Questo ci insegna la pazienza e la forza e che tra 1000 difficoltà e le prove che viviamo possiamo superare qualsiasi cosa con la forza di Dio. Questa è stata la prima volta che ho partecipato alla marcia ed è stata un'esperienza che ha superato tutte le aspettative, con tante persone amichevoli, e credo che la meditazione spirituale in un gruppo sia molto importante, in particolare per la nostra generazione. Nonostante le sfide che la custodia di Terra Santa ha vissuto per secoli, i francescani continuano la loro missione per l'uomo. Con questa marcia accompagnano i giovani cristiani nella ricerca della propria identità, a trovare Dio e ricchezze spirituali che illuminano la vita. Un saluto e ben ritrovati con il TG di Trebi Meteo. Iniziamo con l'immagine da satellite che ci mostra un'Italia alle prese con l'alta pressione, anche se qualche velatura è in transito in queste ore al centro-sud, ma si tratta comunque di sterili annuvolamenti. Infatti questo campo di alta pressione, almeno fino alle porte del weekend, continuerà a stazionare sul nostro paese. I fronti atlantici quindi transiteranno molto a nord, influenzando solo marginalmente l'Italia, in particolare la fascia alpina. Nella giornata di venerdì potrà vedere qualche acquazzone, così come anche la Liguria. Le temperature si mantengono elevate, punte diurne attorno ai 18-20 gradi nella giornata di domani, ma anche nei prossimi giorni, quindi valori ben al di sopra delle medie del periodo. Qualche grado in meno solo sulla Liguria, dove qui domani insisteranno nuvole basse, con anche qualche goccia di pioggia per un ingresso un po' più umido atlantico, ma per il resto appunto la situazione resta stabile, almeno fino alle soglie del weekend, quando poi da domenica giungerà aria più fredda, un fronte freddo dal nord Europa, quindi aria artica che potrà transitare sul nostro paese, influenzando soprattutto il tempo del nord-est e della Lombardia nel corso di domenica, portando un passaggio di pioggia, acquazzoni e anche temporali, oltre a un sensibile calo delle temperature. Questo fronte poi nel corso della nuova settimana si muoverà verso il centro-sud, interessando soprattutto il versante adriatico e riportando anche la neve sotto i 1000 metri sull'Appennino. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Chi posso amare più di te, se non te che ti vivo immensamente per la tua grandezza spirituale? Dove posso incontrare tanta bontà ed umiltà se non in te che mi illumini d'infinita luce? O meraviglioso Maestro, nel pensarti, nel sognarti e nel crederti a volte piango di felicità. O meraviglioso Spirito,
quanto fibrilla il cuor mio per il gran bene che ci trasmetti. A volte soffrendo son contento, perché ritrovo finalmente la fede per affrontare la vita. E così vorrei rimanerti vicino con quella luce che esplorai oltre i confini terreni. Tornato indietro mi sentii diverso, troppo diverso, perché avrei preferito restare immerso in quella luce vera come tuo servo, o mio Signore. Chi può spiegare il vero silenzio? Facciamolo prima e poi lo capiremo, lo sentiremo nella sua essenza. Il silenzio è un puro stato di osservazione personale. Non è rimanere muti a riempire di concetti la nostra mente. Se comincio a fare considerazioni, costruendo concetti su diverse idee, genero immagini che sono condizionate dalle mie esperienze del passato, fissate nella mia memoria e nei comportamenti acquisiti. Questo non è silenzio interiore, è far migrare il chiasso esterno in me. Ciò inquina le mie genuine capacità di osservazione. Ottenere del silenzio interiore non è un esercizio facile se non siamo abituati a farlo. Inizialmente implica una forma di violenza su noi stessi, la quale genera uno sforzo che sottrae energia mentale. Quando notiamo che riusciamo ad essere osservatori passivi senza sforzo, allora comincia lo stato meditativo. Osservo il flusso dei pensieri, lascio che scorrano in me senza emettere un giudizio, che consiste nell'affermare se un pensiero è buono o cattivo, se è utile o inutile, eccetera. In questo silenzio interiore non solo riesco a staccarmi dai contenuti mentali, ma imparo ad osservare come funziona realmente la mia mente. Questo fatto è molto importante perché mi consente di continuare l'esplorazione con estremo interesse. Se riesco a comprendere gradualmente i miei meccanismi mentali, comprendo anche l'intera umanità alla quale appartengo, proprio perché ognuno di noi è il precipitato dell'intero universo. Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancot, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda.
è facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini. Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del Tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino. Vi siete mai chiesti da dove deriva il toponimo Farra di Sonzo? Beh, Farra deriva da Fara, una denominazione generica di origine longobarda con la quale si indicava un presidio militare composto da famiglie nobili per il controllo del proprio territorio. Dunque i Longobardi hanno lasciato in eredità il nome, ma anche i Romani, non credete, hanno lasciato in eredità una cosa molto importante, perché nella località della Mainizza avevano una stazio. Allora cosa fecero? Come posizione strategica costruirono un ponte che permetteva loro appunto di collegarsi con le terre dell'est. Di recente sono state rinvenute, grazie proprio agli abitanti della zona della località, queste pietre che ora sono esposte vicino alla chiesa della Mainizza. Passeggiando per il centro del paese si trova la settecentesca parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, distrutta durante la Prima Guerra Mondiale e riedificata nel 1923. Conserva affreschi del primo Novecento.
Accanto alla chiesa rimangono i resti dell'antica pieve medievale, all'interno della quale è stato restaurato di recente un affresco con Madonna con Bambino della seconda metà del Cinquecento. Se venite in località Colmello di Grotta vi troverete davanti a questo borgo rurale, un borgo antico risalente al 1700, dalla classica struttura a cortina chiusa. Questo edificio, questa struttura che vedete, è stata adibita a museo di documentazione della civiltà contadina friulana. All'interno del museo abbiamo una ricostruzione di un'antica cucina friulana con il classico fogolar, quindi l'ambiente dove si ritrovava la famiglia, ma abbiamo anche un'altra cucina dove troviamo invece la cucina in muratura ed era questo uno spazio che veniva utilizzato non solo per cucinare e per mangiare, era il cuore della casa, era il momento in cui la famiglia socializzava, si ritrovava la sera appunto per mangiare assieme, ma era anche il posto, soprattutto d'inverno, essendo l'unico luogo caldo della casa, riscaldato dal fuoco, dove si facevano anche altre attività. In questo caso noi abbiamo collocato un angolo dedicato al calzolaio e vediamo appunto che abbiamo Ivaldi al lavoro che ci fa vedere quello che era un'attività degli uomini di un tempo, mentre da questa parte abbiamo l'impagliatura delle sedie, che era invece un lavoro delle donne. Tra le altre 1000 incombenze avevano anche questa attività. All'interno del museo ci sono altre ricostruzioni d'ambiente come la camera da letto, la cantina oppure alcune botteghe artigiane, quindi mestieri legati direttamente al mondo contadino. Possono essere il bottaio, ad esempio il carraio o il fabbro. E altre sezioni che invece riguardano lavori che comunque venivano fatti all'interno della casa come l'allevamento del bacco da seta. Farra si estende tra pianura e collina, sorge sulle ultime propaggini del Coglio, quindi è un territorio privilegiato per la produzione di vino. Quali sono le proprietà di questo terreno che consentono di dare un vino così buono? A Farra di Isonzo ci sono due tipologie di DOC, denominazione di origine controllata. Il Friuli Isonzo, quindi la zona pianeggiante, e il Coglio invece, che è la collina, quindi un terreno totalmente diverso. Il primo terreno, quello dell'Isonzo, è un terreno sciolto, noi usiamo questa terminologia, di origine alluvionale con molta presenza di sassi, di molto sassoso. Invece questo in collina è un terreno ricco di marne, arenarie, un terreno anche molto più antico perché si fa risalire a 30-40 milioni di anni fa. Granato con riflessi rubini, soprattutto io li vedo qui nel fondo del bicchiere, però non manca anche un qualcosa di porpora, cioè veramente, io ho messo solo un pochino, ma però cioè denota che pur essendo un vino che indubbiamente ha avuto un certo invecchiamento, però ha già dal colore vivace, limpido, trasparente, che ci si legge attraverso, perché io lo vedo le mani, quindi indica già che ha anche una buona freschezza. Una delle particolarità che Farra offre è sicuramente il CAF, il Circolo Culturale Astronomico di Farra. Siamo tutti dei volontari e la nostra principale attività è divisa in due parti. La prima è la divulgazione astronomica rivolta alle scuole di tutti i tipi, dagli asili alle scuole medie superiori e dal pubblico che viene come curiosi o come gruppi più o meno organizzati ad ascoltare le conferenze, consultare biblioteche o per avere qualche informazione o sfruttare qualche osservazione particolare. La seconda attività è l'astrometria dei corpi minori del sistema solare, che equivale a dire misurare la posizione di
asteroidi e comete, inviarli ad un centro negli Stati Uniti che li coordina con quelli degli altri osservatori mondiali e li pubblica e li mette a disposizione della comunità scientifica. Molte strutture del paese sono dedicate a Riccardo Pitteri, poeta triestino che trascorse i suoi ultimi anni a Farra. Mio padre qui ospitava il poeta Riccardo Pitteri perché aveva anche la moglie che era una brava cantante, una brava soprano e l'accompagnava al pianoforte. Mio padre, che è stato allievo di Franz Lehár, ha messo su una piccola accademia. Venivano qui in questa stanza gli allievi delle scuole magistrali di Gradisca e facevano bella musica, chi con il mio padre col pianoforte, chi col flauto, chi col clarinetto, chi con il violino e il violoncello, una piccola accademia. Le patate vengono logicamente bollite, spellate, schiacciate. Nel frattempo abbiamo preparato le susine tagliate in 4 e marinate con della cannella e dello zucchero. Questa è la dose per 4 persone. Mettiamo un uovo, sono circa 300 grammi di patate, un uovo, farina. Abbiamo potuto scoprire anche una cittadina così graziosa, ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione è concluso. Allora io vi aspetto la prossima settimana da un'altra bella località. Non c'è niente di più bello e gratificante che essere il vero poeta della terra e della sua essenza. È il contadino il vero custode ed il saggio filosofo per il continuo arricchimento del serbatoio della vita. È il sommo guardiano, il cultore del quotidian pane dell'universo, il suo vero cuore ed anima spirituale. È il più sacro servitore della terra, il primo e più importante figlio per quel mirabile giardino da preservare, la terra, qual dono è più bello dello stare a contatto fino al tramonto con gli altri esseri viventi. E lui viene ripagato con le soddisfazioni più belle e pure, perché è frutto di sacrifici, di sudore e a volte di un gran dolore. Ma l'universo sa che quell'uomo è il suo primo interlocutore, il vero custode del giardino del Signore. Medjugorje, un villaggio che arriva a malapena a 3.000 abitanti. Non lo si trova sulla cartina geografica. Le più particolareggiate segnano appena Čitluk, di cui Medjugorje è frazione. Nessuno si prenderebbe cura di questo paese jugoslavo, nel cuore della Bosnia e Erzegovina, a 60 km dall'Adriatico, se non fosse teatro, dal 24 giugno 1981, di avvenimenti soprannaturali e di straordinarie apparizioni della Vergine. 6 ragazzi, da quel giorno, vivono un incontro quotidiano con la presenza misteriosa della Madonna. Da quel giorno è corsa voce di molti segni divini, di guarigioni, di fenomeni luminosi inspiegabili, ma soprattutto di un incredibile influsso sui cuori. Essi raccontano: Gospa, la signora, ci è apparsa, è la regina della pace, chiede la preghiera, il digiuno, la conversione. L'inizio delle apparizioni cade il 24 giugno 1981. Il primo
primo giorno i veggenti hanno visto la Madonna sul colle Podbro. Si sono spaventati e sono fuggiti. Provano nello stesso tempo gioia e paura. L'indomani si sono indirizzati nello stesso luogo, dove hanno rivisto la Madonna, che li ha chiamati con le mani, ed essi sono saliti sul colle in fretta, così che nessuno poteva seguirli. Dicono che si sentivano come se fossero portati da qualcuno. E in quel luogo e in quel giorno, il 25 giugno 1981, per la prima volta si sono incontrati da vicino con la Vergine. Per la prima volta la gente salì sul colle. Prima delle apparizioni tutta la gente qua era cattolica, ma in senso tradizionale, però pregava troppo poco. Difatti la gente dice adesso noi non abbiamo pregato neanche. Ho trovato nella cronaca alla fine dell'aprile 81, allora 2 mesi prima delle apparizioni, il parroco si lamentava. I ragazzi non conoscono che cosa è il rosario, dicono nelle famiglie, in una maggioranza delle famiglie non si prega, non conoscono che cos'è la venerazione della Madonna nel maggio, il mese del maggio. Allora proprio la preghiera era sparita, ma dopo le apparizioni la gente ha ripreso la fede. E secondo me è uno dei doni più grandi che ho visto che la Madonna ha lasciato qui è proprio la preghiera e il digiuno. È senza ombra di incertezza. D'altra parte, che il mistero si sveli, che il miracolo avvenga, che la Vergine si renda presente visibilmente nella storia, la Chiesa l'ha sempre riconosciuto. Anche accettando questi fatti, come per il passato, la Chiesa non ha mai inteso imporre un obbligo assoluto di assenso. Essa indica, come per Lourdes o per Fatima, che le apparizioni possono essere considerate autentiche. Appena fuori le case si inerpica un sentiero che porta al luogo dove sono avvenuti i primi incontri con la Vergine Maria. Alcuni pellegrini si avviano al luogo delle apparizioni. Questo è il luogo benedetto dove la Vergine lascerà anche un segno tangibile e documentabile della sua presenza. Forse è la prima volta che questo luogo viene ripreso, anche perché fino a non molto tempo fa era circondato dalle forze dell'ordine che impedivano a chiunque di avvicinarsi. Perdurando poi nel tempo queste apparizioni, la Vergine e i ragazzi, nei loro dialoghi, hanno stabilito di incontrarsi nella piccola sacrestia della chiesa parrocchiale nell'ora della recita del rosario. Sugli avvenimenti di Medjugorje regna ancora l'incertezza e l'attesa di un giudizio. La chiesa locale non si esprime. Il vescovo di Mostar non nasconde le sue perplessità. Di certo si può constatare che a Medjugorje agisce una forza che cambia i cuori. In Bosnia e Erzegovina, in tutta la Croazia e su fino all'Istria e alla Slovenia sta accadendo qualcosa di sorprendente. Il vescovo di Spalato ammette: in questo dopoguerra avevamo cercato di evangelizzare il nostro popolo. È valsa di più Medjugorje di tutti i precedenti sforzi, specialmente per i giovani. Tomislav aggiunge: veramente la gente è stata mossa dal di dentro ed è pronta a fare tutto per Dio. Qui tutte le famiglie digiunano il venerdì e nelle famiglie si prega in media un'ora ogni giorno. I vecchi e gli adulti affermano che i giovani pregano e digiunano molto di più.
Le chiese sono piene di gente, di giovani. La conversione della gente per noi è il fatto più sorprendente. Madonna ha mandato i messaggi all'umanità. Il primo messaggio è il messaggio principale, attorno a cui tutto ruota, è il messaggio della pace all'umanità. Maria, quella veggente che ieri avete visto, ha raccontato la sua terza giornata, dice, è apparsa la Madonna con le lacrime grosse, in sottofondo stava una croce nera spaventosa, la Madonna ripeteva piangendo pace, 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 riconciliatevi. Il messaggio della pace porta questo contenuto. Il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se il mondo vuole la salvezza, deve prendere la strada della pace. Però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuta per dire al mondo: Dio esiste. In Dio è la vita. Quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Ecco il messaggio della pace, spesso ripetuto anche un mese fa. La Madonna disse di nuovo, voglio ripetere di nuovo, la pace sta in crisi. Convertitevi, fatevi fratelli tra di voi, aumentate le preghiere e i digiuni. Per raggiungere la pace, la Madonna chiede la conversione. Anche questo messaggio si ripete quasi ogni giorno, spinge sempre i veggenti e l'umanità alla conversione. Per realizzare la conversione ci vogliono la preghiera e il digiuno. Nell'inizio la Madonna disse: voi avete dimenticato che con la preghiera e il digiuno potete allontanare anche le guerre, potete sospendere le leggi naturali. Padre Tomislav Vlasic è direttore spirituale dei 6 ragazzi di Medjugorje e responsabile della parrocchia dopo l'arresto e l'allontanamento del precedente parroco, padre Ioso. È il testimone più convinto e più convincente delle apparizioni della Vergine. All'inizio, dice padre Tomislav, pensavo di avere un atteggiamento aperto di fronte a questi fatti. In realtà ero come un fariseo che diceva fra sé: può darsi che l'apparizione sia vera, però io non ne ho bisogno. Ora invece riconosco il mio bisogno di ogni grazia del Signore, perché ogni giorno la vita allarga i suoi orizzonti e il Signore della vita non ha limiti. Insomma, la mia principale esperienza è stata quella di una più grande apertura a Dio. Mi sono poi accorto che se un uomo prende in seria considerazione quello che la Madonna dice, deve per forza accogliere tutto quello che dice il Vangelo. In questo luogo delle prime apparizioni abbiamo visto una fiamma grande che non bruciava. Anche i poliziotti sono corsi lì perché pensavano che fosse una provocazione. Però non hanno trovato altro che una guardia inginocchiata sul luogo delle apparizioni dove si vedeva la grande fiamma. Il segno che la Madonna lascerà sul luogo delle apparizioni qui a Medjugorje sarà dato per tutta l'umanità. Sarà visibile, palpabile, grande, permanente, con cui saranno legati molti miracoli, molte guarigioni. Dopo il segno, se il mondo non si converte, verrà la punizione. Secondo Miriam, tutto è possibile evitare con la conversione, con la penitenza, con le preghiere, però è difficile da aspettare che il tutto mondo si converta. Allora
la punizione, certa punizione dovrebbe venire, però noi con le preghiere, con la conversione possiamo diminuirla. Gli altri veggenti conoscono alcuni 8, altri 9 segreti. Tutti conoscono, tranne una, conoscono la data del segno visibile, il quale dovrebbe essere lasciato qui a Medjugorje. E tutti quanti dicono di averlo visto in una visione. Dicono che è bello e hanno una gioia grande per aspettarlo. Ivan dice in modo particolare che dopo il segno, quelli i quali si convertiranno prima avranno una gioia più grande, ma quelli i quali non si convertiranno, in modo particolare quelli i quali lotteranno contro Dio, dopo avranno un rimorso della coscienza e avranno delle difficoltà nella sua coscienza. Jacob, Maria, Licca, Ivanka, ogni sera verso le 18 entrano in chiesa. La gente è già presente nella navata centrale. I ragazzi entrano nella sagrestia delle apparizioni, iniziano la preghiera e immediatamente viene la signora. Parla con loro, li conforta, li sostiene, svela loro segreti, annuncia profezie per il mondo. Abbiamo le immagini straordinarie delle apparizioni del 25 e 26 novembre e dell'8 e 9 dicembre 1983. La prima non è completa, dal momento che il nostro operatore è stato sorpreso dalla semplicità e immediatezza dell'avvenimento. La seconda apparizione, quella del 26 novembre, è ripresa dall'inizio. Tra qualche istante dovremo vedere le immagini della prima apparizione. Queste immagini testimoniano con naturalezza la incomparabile avventura di esseri umani che dialogano con il mistero di Dio, che si rivela nella materna immagine della Vergine. С небесна свет имя Твое, доđi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zlame. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Ode.
Molj za nas. 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 In modo così detto tridimensionale, la vedono, sentono, parlano con lei, pregano, cantano, possono toccarla come tutte le altre persone e sentono proprio la sua presenza. Nel momento dell'apparizione dicono viene una luce, dalla luce viene la Madonna. E la Madonna levita su una nuvola, li saluta con un saluto, sia lodato Gesù Cristo, e continua a parlare, pregare con loro, affidare a loro i segreti, i messaggi, e alla fine li lascia con un saluto: restate in pace, angeli miei. Zdravá Maria, milosti plná, Gospodin s tobou, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Immagini più complete dell'apparizione del 26 novembre. Anche in questa circostanza i ragazzi parleranno con la Vergine e pregheranno all'unisono con Maria. Le immagini lasciano trasparire l'incontenibile gioia e la sovrumana esperienza di comunicare con il divino. L'ode finale che pronunziano è il commiato. Significa se ne va. È come se venisse loro strappato un tesoro che dona una letizia incontenibile. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje. Na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako
bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. Abbiamo ascoltato l'Ode. La Vergine se n'è andata. I veggenti si preparano ad entrare nella chiesa dove il popolo, questa volta, ha già terminato la recita del Rosario e come tutte le sere, insieme a tutti i pellegrini, reciteranno 7 volte Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. È come per la nostra mentalità un po' efficientistica, a parte che è difficile accettare così in modo immediato un avvenimento soprannaturale, ma soprattutto è difficile anche perché noi pensiamo che è l'uomo che fa, mentre qui abbiamo assistito al fatto che tutto viene dall'alto, abbiamo avuto come la coscienza di una presenza superiore. Ecco, volevo chiederle, questo fatto che Dio interviene, che cosa vuole, attraverso la Vergine, che cosa vuole insegnarci? Il messaggio principale di queste apparizioni è la pace all'umanità e tutti i messaggi praticamente ruotano attorno alla pace, la conversione, la preghiera e la conversione, il digiuno, la vita sacramentale sono proprio indirizzati in questo senso per raggiungere la pace. E i veggenti dicono che la Madonna disse il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se vuole essere salvato deve prendere la strada della pace, però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuto per dire al mondo Dio esiste, in Dio è la vita e quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Perciò
spesso ripete questo messaggio della pace, il messaggio della conversione. A proposito di quello che tu dici che è difficile accettare questo fatto soprannaturale, ci si vuole la grazia. Padre Tomislav, che segue da vicino questi veggenti, io vorrei chiedere innanzitutto cosa ha detto la Vergine Maria ai veggenti questa sera. Questa sera a Vitska, quella alla quale ha parlato di più, la Madonna ha continuato a raccontare la sua vita. Difatti da 7 gennaio di quest'anno la Madonna sta raccontando la sua vita a Vitska ogni sera. Agli altri ha raccontato alcuni episodi fino adesso. Altri 3 questa sera hanno fatto diverse domande per gli ammalati e hanno raccomandato gli ammalati. Non c'era niente di particolare. Durante l'apparizione avete sentito che i veggenti hanno pregato Padre nostro e gloria al Padre. Difatti la Madonna ha cominciato questa preghiera Padre nostro e noi abbiamo sentito che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, eccetera. Le immagini che ora vedremo riprendono l'apparizione dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. In questa circostanza la Vergine rivela a una veggente il 9° segreto. Ancora più evidente diventa l'estasi dei ragazzi, specie del piccolo Jacob, i cui occhi alla fine accompagnano la Vergine che si eleva davanti a lui. Отче наш, коли еси на небесima, свет се имя Твое, дойди кралевство Твое, буди воля.
Na nebesima sveće ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen. Del 9 dicembre, l'ultima di cui disponiamo le immagini, sono presenti alcuni medici che controllano il battito del polso e verificano le condizioni dei veggenti. Spesse volte, anche in passato, sono stati esaminati e interrogati da medici di diverso orientamento ideologico, ma non è mai stato riscontrato in essi nulla di anormale. U ime Otca, Istina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja. Koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Oh
fede dunque e la conversione, da chiedere con preghiera assidua e con la penitenza, è il messaggio principale che la Madonna continua a ripetere in straordinaria consonanza con le esigenze dell'anno santo della Redenzione. Ma cosa significa convertirsi? Che cosa questo ha implicato per i molti pellegrini che si sono recati a Medjugorje? Innanzitutto e fondamentalmente la ripresa di coscienza che il cristianesimo è un fatto, è la presenza nella storia del destino reso incontrabile. Noi in fondo siamo cresciuti in un ambiente intellettualistico, ci ha detto un pellegrino, nel quale siamo stati abituati a valutare e a prendere le distanze di fronte ad ogni fatto, invece che a lasciarci interpellare. E anche Cristo può restare un argomento di discorso più che rapporto personale, più che presenza nelle cui braccia ci si abbandona. Non meravigliatevi, ma voi siete proprio deboli perché pregate troppo poco. Al minimo ogni mattina e ogni sera pregate per mezz'ora. Altro tempo cercate durante la giornata e vi raccomando ogni giorno assistere alla messa quotidiana. A quelle persone le quali frequentano la scuola e vanno al lavoro, la Madonna disse al minimo di mattina e di sera per mezz'ora pregare. Durante la giornata non spegnete lo spirito della preghiera, cercate di trovare il tempo libero e in modo particolare di ritirarvi per qualche minuto nelle pause per mettervi in contatto con Dio. Una volta quando siamo stati in raduno ci disse: bene, avete cominciato a pregare 3 ore, però tutti guardate sugli orologi. Quando finire i vostri obblighi, come finirli? Ma vi dico subito, mai li finirete così bene. Offrite il vostro tempo a Dio, lasciate le vostre preoccupazioni, abbandonatevi a Dio e lasciatevi guidare dallo Spirito e dopo tutti i vostri doveri saranno fatti bene e del tempo ne avrete di più. Difatti il gruppo si è accorto presto che dopo c'è il tempo di più, perché prima perdevano il tempo, lo sciupavano. In modo particolare in quest'anno ha chiesto di pregare per il nostro Vescovo, per le autorità della Chiesa, perché lo Spirito Santo discenda sulla Chiesa in quest'anno giubilare. Per moltissimi il pellegrinaggio in Jugoslavia ha rappresentato una novità, meglio un approfondimento e una maggiore coscienza della strada su cui già siamo. Anzi, ha messo a nudo la nostra posizione di fronte alla fede, facendo scoprire superficialità, entusiasmi effimeri, mancanze di fedeltà, deviazioni dal cuore dell'esperienza, verso particolari non determinanti. Quei volti, quella chiesa, quella croce, ci ricordano un fatto, sono memoria di un fatto, il fatto decisivo della vita del mondo e della storia degli uomini. 2000 anni fa il mistero si è fatto visibile in Cristo, Redentore dell'uomo. Ancora oggi, dopo 2000 anni, Maria si assume il compito di ricordare agli uomini distratti e infelici del nostro tempo quell'avvenimento.
Da quasi 2 anni a quest'ora, come sapete bene, va in onda il racconto di una realtà parrocchiale o quello di un santuario della nostra bella Italia, espressione della fede e della devozione di una determinata comunità cristiana. Da oggi e per 5 puntate proveremo a fare di più. Seguiremo 5 giovani ragazzi di una parrocchia di Udine, mentre, accompagnati dal loro sacerdote, andranno alla scoperta di alcuni tra i principali santuari mariani del Friuli Venezia Giulia. Ma prima di partire, conosciamoli un po' meglio. Ciao ragazzi, com'è? Bene. Tutto a posto? Sì. Batti un 5, sì, già. Ha dormito Maggie? Con quell'altra? Con questa, sì, fagli vedere come Sono Maggie, ho 15 anni e frequento l'istituto Zanon, una scuola di economia e lingue, materie che mi piacciono molto, e frequento da questa parrocchia fin da quando sono piccola. Maggie ha un'esperienza di fede tutta particolare, è stata battezzata, si è avvicinata alla religione cristiana prima dei suoi genitori, lo ha fatto insieme ai suoi fratelli, è una persona molto profonda. I miei genitori hanno avuto il sacramento del battesimo quest'anno, a maggio, e quindi loro, essendo albanesi e avendo vissuto un'epoca in cui la religione non era diffusa, anzi era praticamente vietata, e per loro era una libertà individuale che avrei dovuto scegliere io e non che mi sarebbe stata imposta da loro. Gabriele è una di quelle persone che mi dà una grossa mano anche in parrocchia, una persona per me di fiducia, è una persona alla quale se affido un incarico so che me lo porta avanti. Mi chiamo Gabriele, ho 16 anni, vengo da Udine, conosco Don Beppe da circa 8 anni, abbiamo una bella amicizia insieme, mi piace suonare, suono la batteria e faccio una scuola di meccanica, sono motorista, quindi aggiusto la macchina in futuro. Mi chiamo Beppe, ho 53 anni, sono prete da 27, mi ritrovo in questa parrocchia del Buon Pastore che insieme ad altre 2 parrocchie costituisce una unità pastorale, sono qui da 8 anni. Faremo un pellegrinaggio in 3 santuari. Oggi cominciamo da quello più basso, poi ci sarà quello in mezzo, poi ci sarà quello più alto, 1700 metri, vedrete che cosa bella che sarà. E che senso ha fare un pellegrinaggio? Allora, la parola pellegrinaggio ha dentro 2 parole, diciamo così, la parola pellegrino e la parola viaggio. Il pellegrino è uno che gira, che parte, che non sa poi neanche dove troverà una locanda per riposarsi, dove troverà qualcosa da mangiare, eccetera, no? La bellezza del viaggio è qualcosa che ti fa mettere in cammino, ti fa mettere in movimento, come dirti, è qualcosa che ti fa scoprire cose che non ti aspettavi, no? E noi questo lo facciamo andando in 3 santuari e vedremo che cosa ci arriva in dono. Ragazzi, guardate laggiù il santuario, il primo santuario che raggiungeremo, il santuario della Madonna di Barbana, lì sull'isola, vedete la chiesa? Sono Giovanna, ho 15 anni, frequento la parrocchia da quando avevo 6 anni. Ho finito la prima superiore, vado al Copernico, liceo scientifico, e come sport, diciamo, sono un'acrobata del circo, se si può dire. Giovanna è una ragazza veramente speciale, una ragazza particolare, che però magari ha bisogno proprio, no, di relazionarsi con gli altri, di prendere fiducia negli altri, perché lei ha tantissimo da dare. Io sono convinto che Giovanna sia ricchissima e se vince un po' di paura, ecco, riesce veramente a donare perle preziose. Mi chiamo Sistus, ho 13 anni e sono nato a Udine, vengo dal Ghana. I miei genitori sono originari del Ghana e quest'anno ho fatto la terza media e il prossimo anno faccio la prima superiore, farò la prima superiore. Sistus è allegro, mette allegria, è contento, lui, diciamo, quando si muove balla, quando parla balla, è una persona così, serena, allegra.
Allora, io mi chiamo Leonardo, ho 15 anni, andrò il prossimo anno in prima superiore. Leonardo è una persona piuttosto taciturna, piuttosto silenzioso, però è capacissimo di cogliere le cose più profonde delle relazioni umane. Magari lui non te lo dimostra, non te lo dice, no? Però ha questa capacità. Ho un fratello che si chiama Lorenzo. Frequento la parrocchia da 6 anni e qua svolgo quasi tutte le attività che vengono proposte. Allora ragazzi, siamo arrivati a Grado, adesso tra poco dovremmo trovare la barca per andare verso Barbana, verso Santuario. Un po' camminiamo, un po' in barca, un po' in macchina, però comunque ci stiamo muovendo, no? Io sono convinto che il movimento esteriore poi comunque inevitabilmente, per fortuna dico io, fa fare un movimento anche interiore. Quando uno si sposta, vede situazioni, prova emozioni, comunque dentro succede qualcosa di bello, sempre. Allora ogni tanto è bene raggiungere questi luoghi, no? Che ci riportano dentro, ci riportano alla sostanza anche della nostra fede. E quindi siamo venuti qui per questo. Siamo qui in una zona di mare, sappiamo anche nel Vangelo quanti discorsi sono stati fatti su una barca o in riva al mare. Siamo qui in un santuario. Dicevo, è bello andare in un santuario, ogni tanto è bello incontrare altri cristiani, qua vengono persone da ogni parte del mondo. Però è bello ricordarsi una cosa, ragazzi, secondo me, che alla fin fine ognuno di noi è un santuario. Nel santuario del tuo cuore tu puoi incontrare Dio. It's all right. Cantiamo alla bianca soave Signora, che pace ci dona da Fatima ancora. Ave, ave, ave Maria, ave, Buongiorno e ben ritrovati cari amici. Sono contento, oggi siamo verso la metà del mese di marzo, durante questo tempo della Quaresima. Ogni tanto vengo a fare una visita partendo dal santuario della Madonna Missionaria, ecco faccio il mio giretto per vedere, per conoscere questi bei paesi, queste frazioni. Ecco, siamo nel comune di Nimis e vedete proprio
questa frazione che si chiama Torlano. Ed è bello proprio in questo momento, stanno suonando le campane, il suono melodioso delle campane. Siamo qui proprio davanti alla chiesa e davanti al grande campanile. Ed ecco il suono melodioso delle campane che ci invitano alla preghiera. Questa è la chiesa di Torlano. Ecco qui la chiesa e il suo grande campanile. Ascoltiamo il suono delle campane, questo alto campanile slanciato verso il cielo azzurro con qualche nube, ma oggi la giornata è gradevole. E ci soffermiamo magari per la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E mentre sfuma il suono delle campane, ecco, siamo qui davanti al monumento dei caduti di tutte le guerre. È bello in questo momento ricordare l'importanza di ritrovare la pace, di vivere nella pace. Le guerre non sono altro che provocano altre guerre, provocano altro dolore, altra sofferenza. Ascoltiamo l'invito di Papa Francesco che ci chiede di ritrovare la strada della pace. Ed ecco una targa qui proprio sul campanile dove è scritto Torlano ringrazia e non dimentica i tecnici veneziani. Certamente riguarda il discorso della ricostruzione del campanile e poi anche della chiesa. E qui, come vedete, sentiamo già profumo di primavera. Le piante sono state potate e ora sbocciano i primi fiori. Guardate che meraviglia della natura. Fra qualche settimana, oppure fra qualche mese, certo, anche la montagna si riempirà di verde, gli alberi acquisteranno il loro colore più naturale. E a proposito di primavera, guardate la meraviglia di questi fiori, di questo cespuglio con questi fiori splendidi. E come vedete dal campanile siamo ancora qui proprio nei pressi della chiesa di Torlano, frazione di Nimis.
Benvenuti nella Grecia meno conosciuta. Ci addentreremo nei sentieri meno battuti qui a Corfù e nelle montagne di Zagori, esplorando un lato meno noto del paese, fatto di agriturismo e sostenibilità. Corfù è conosciuta come l'isola di smeraldo della Grecia. Ricca di flora e fauna, è una delle isole greche più verdi. Ilari Paipeti è la fondatrice del Corfù Trail, un sentiero che attraversa tutta l'isola, tra paesaggi mozzafiato e villaggi rustici. Sembra un luogo di 30 o 40 anni fa, fuori dalle rotte più turistiche. È incontaminato, con una natura bellissima e varia. Si può andare in diverse parti di Corfù e il paesaggio cambia completamente. Il Corfù Trail collega tutte queste aree. Lungo il cammino sembra davvero di fare un salto indietro nel tempo. Qui è possibile incontrare compagni di viaggio inaspettati. You love your donkey. What's the donkey? Come si chiama? Lina. Calimera Lina. Bye bye. L'inizio della primavera, quando le piante cominciano a fiorire, è il momento ideale per un'escursione nel paese. Per gli amanti degli sport più estremi, nel sentiero si svolge ogni anno una Ultra Trail Run. A Corfù ci sono più di 4 milioni di ulivi e alcuni degli uliveti più antichi ed alti del mondo, molti dei quali ai bordi del sentiero che attraversa l'isola. La famiglia Daphnis produce olio d'oliva da oltre 100 anni. Lavoriamo con alberi che per noi sono monumenti naturali. Avete un modo particolare di coltivarli? Non continuiamo solo l'attività di famiglia, ma sviluppiamo l'intero modello di produzione. Seguiamo l'agricoltura biologica, rispettiamo la natura e l'ambiente. Il risultato è un olio d'oliva pluripremiato, noto per i suoi benefici sulla salute. Lo beva. Tutto? Yamas, come diciamo in Grecia. Ora un respiro profondo. È un'esplosione. Sì, è frizzante. È anche piccante. Decisamente. È considerato uno degli oli d'oliva più piccanti del mondo. Non me l'aspettavo. Il gusto, soprattutto l'amaro e il piccante, non è legato solo alla qualità, ma anche alla nostra salute. Lasciamo il sentiero di Corfù per spostarci nelle montagne di Zagori, nella Grecia settentrionale. Questa regione incontaminata, con i suoi pittoreschi villaggi in pietra, è uno dei segreti meglio custoditi della Grecia. Qui si trova la gola di Vikos, il canyon più stretto del mondo, e il fiume Voidomatis, considerato il più pulito d'Europa. Fino agli anni 50 non c'erano strade, ma solo ponti secolari e sentieri acciottolati che collegavano i 46 villaggi di pietra. Per gli escursionisti ci sono infiniti sentieri da esplorare. Lena e la sua famiglia sono all'avanguardia nel settore dell'agriturismo sostenibile. Invitano i visitatori a sperimentare l'autentica vita zagoriana e ad entrare in contatto con la terra. Tutto ciò che offriamo è la nostra vita quotidiana. La condividiamo con loro, dal prendersi cura degli animali al cucinare insieme, alle ricette tradizionali o alla tessitura. È bello per loro e anche per noi poter condividere. Stiamo per scoprire come cucinare una torta tradizionale, ma prima dobbiamo raccogliere gli ingredienti. Le donne si tramandano la ricetta di generazione in generazione. Katina, la suocera di Lena, ci mostra come stendere la sfoglia. Non sto premendo, lo sto facendo molto delicatamente. Poi la arrotolo, quindi faccio questo movimento. Potrei essere una donna di Zagori?
Nipoti in cattedra e nonni sui banchi. Succede al centro di formazione Moneta della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone vicino Milano, dove studenti dell'Istituto Scolastico Falcone Righi di Corsico, nell'ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro, insegnano agli over 60 a usare internet, le email, i social media. Gli alunni sono, nonostante siano molto più grandi di me, e la cosa mi faceva anche un po' strano, ho tenuto comunque la prima lezione, quindi devo dire che sono abbastanza bravi, comunque se la cavano bene, non ci sono particolari problemi. Poi è ovvio che comunque noi dobbiamo essere bravi a spiegare loro. Entusiastica l'adesione dei senior al corso, che si svolge ogni giovedì pomeriggio fino al 20 aprile. Per molti dei corsisti si tratta di apprendere proprio l'ABC del digitale. I ragazzi bravi, pazienti, proprio bravi, perché io non sono proprio a zero come computer, però... Sì, io sono un allievo per questo nuovo corso di internet, difficoltà che per me è un po' tutto arabo, perché essendo un po' anziano tutte queste nuove tecnologie mi hanno un po' preso, diciamo, in contropiede. I ragazzi sono stati adeguatamente preparati a svolgere le funzioni dei maestri. I ragazzi rispondono bene, c'è molto entusiasmo, ovviamente sono un po' a digiuno di quelli che sono un po' le tecniche e le basi per svolgere un progetto, quindi noi cerchiamo di passargli anche delle informazioni più aziendali, più vicine al mondo del lavoro, per permettergli ovviamente come PCTO, come alternanza scuola-lavoro, di avvicinarsi un pochino a quelli che sono i concetti anche del mondo del lavoro. La vostra visita, che avete definito un pellegrinaggio educativo, rappresenta un'occasione privilegiata per far progredire la cultura dell'incontro. La cultura dell'incontro, quella che abbatte i muri dell'indifferenza, per intenderci, e che permette di aprirci agli altri facendoci scoprire fratelli, fa da filo rosso all'udienza di Papa Francesco alla delegazione dei monaci buddisti di Taiwan, ricevuti per il loro pellegrinaggio educativo interreligioso nei luoghi sacri della Chiesa Cattolica. Un pellegrinaggio educativo nei luoghi sacri di una religione, come quello che voi state avvolgendo, può anche arricchire il nostro apprezzamento circa la peculiarità del suo approccio al divino. Nel suo discorso il pontefice ricorda la recente scomparsa del maestro Xing Yun, noto per il suo contributo al buddismo umanistico e maestro dell'ospitalità interreligiosa, per poi sottolineare l'importanza dell'educazione per far crescere nel mondo la fratellanza universale. I capolavori dell'arte religiosa che ci circondano in Vaticano e in tutta Roma riflettono la convinzione che in Gesù Cristo Dio stesso si è fatto pellegrino in questo mondo per amore della nostra famiglia umana. È un'emergenza umanitaria continua in Siria. A 12 anni dall'inizio del conflitto civile i numeri sono impressionanti. Stiamo parlando di persone, ovviamente. 11 milioni non hanno accesso all'acqua pulita corrente. Il 90% della popolazione vive sotto la soglia della povertà. 2 siriani su 3 dipendono dagli aiuti umanitari. I dati sono stati diffusi da Oxfam, la quale ha anche denunciato che la situazione più grave è ad Aleppo, dove 3 abitanti su 4 sono letteralmente senza cibo e molti si indebitano per sopravvivere. Aleppo è in quell'area della Siria colpita dal devastante terremoto del 6 febbraio scorso che ha aggravato la situazione di 9 milioni di persone. Secondo le Nazioni Unite, la Siria, a causa della guerra e del sisma, rimane una delle più grandi crisi di sfollamento al mondo, con 6,8 milioni di persone sfollate all'interno del paese e almeno 6,8 milioni che vivono come rifugiati al di fuori della Siria. La pandemia di Covid, iniziata nel 2020, inoltre ha aggravato l'inflazione e la svalutazione monetaria, mettendo in crisi l'approvvigionamento di carburante e facendo aumentare di 13 volte i prezzi del cibo negli ultimi 3 anni. Non si prevedono segnali di ribasso, ha segnalato con preoccupazione il Programma Alimentare Mondiale dell'ONU, il quale ha avvertito che la malnutrizione è in aumento con tassi mai visti prima di deficit di sviluppo e malnutrizione materna. Come se non bastasse, è in corso un'epidemia di colera. Il sistema scolastico è tracollato a tal punto da abbassare sensibilmente il livello di alfabetizzazione. La Siria, come si legge in un comunicato diffuso ieri dall'ONU in occasione del 12° anniversario dell'inizio della crisi, è una delle emergenze umanitarie di protezione più complesse al mondo. Ci andavamo tutte le mattine
L'ultima è stata questa, l'hanno trasformata in un negozio non sappiamo di che e adesso abbiamo un abbonamento online. È la crisi delle edicole, i giornali che diventano digitali e i chioschi che chiudono. Una passeggiata al centro di Roma dà forma ai risultati dell'ultima indagine della Confcommercio. Dalla capitale nel 2022 sono sparite 54 edicole, il numero più alto di tutta Italia. A Milano e Napoli 34, a Firenze 28. In tutto il paese nell'ultimo anno si è registrata una contrazione del 3,5%. C'è stato un calo fortemente avvertito, diciamo di un bel 60. Molte edicole a Roma stanno chiudendo, se uno si fa un giro per l'estate di Roma, io che sto qua vicino lo vedo. Noi, grazie diciamo ai sacrifici, alla tradizione, ma anche a dove stiamo, diciamo, viviamo una crisi un po' meno crisi. Più di un italiano su 3 va in edicola abitualmente, la maggior parte ha un punto vendita di fiducia. Per quasi la totalità dei clienti le edicole rappresentano un presidio sociale. Soprattutto nei piccoli quartieri si crea quel rapporto fra edicolante e cliente che va quasi oltre. Come potrebbero rinnovarsi in qualche modo? E come rinnovarsi? Abolendo il cellulare. Cosa causerebbe? Un'impossibilità a riuscire a fare una vita quasi normale, cioè quella vita che riesco a fare, che è uscire, andare a lavorare. Da quanto tempo non fai una vacanza? Da un bel po' di tempo. Perché non riesci a fare una vacanza? Ma perché? Perché mi rendo conto che dopo un po' non riesco più a stare in mezzo alla gente, divento insofferente, divento nervosa, mi dà fastidio il contatto con la gente. E quindi onde evitare di fare poi brutte figure, anche perché, ripeto, gli altri non sanno, e quindi onde evitare di avere umiliazioni su umiliazioni, preferisci a questo punto isolarti. E posso chiederti perché non hai una vita affettiva, perché non hai un uomo? Perché il diavolo non vuole questo. Il diavolo ovviamente, soprattutto con le donne, vuole il pieno possesso, non sopporta che ci sia affetto. Poi il diavolo non vuole amore, il diavolo quello che non sopporta è l'amore. Ma ci hai mai provato? Sì. E com'è andata? Male. Male nel senso? Male perché tutto diventava molto violento. C'era violenza, c'era rabbia nei confronti della persona che avevo accanto. Ovviamente senza giusta causa, immagino. Assolutamente senza giusta causa, ma tutto diventava estremizzato, dalla gelosia alla possessione di questa persona, l'ossessione anche di questa persona. Quindi poi mi sono resa conto e non riuscivo a capire in quel momento il perché di tutto questo. E poi mi sono resa conto che anche questa cosa, anche l'impossibilità di avere una relazione era dovuta al mio problema. Dormi tranquilla la notte? Riesci a dormire in modo sereno? Ultimamente abbastanza, però ci sono delle volte in cui... Cosa succede il giorno di Pasqua? Cosa è successo? Il giorno di Pasqua, generalmente Natale e Pasqua li ho sempre passati a letto negli ultimi anni. Perché ovviamente le feste, questi tipi di feste poi sono molto pesanti per chi vive questo problema. Perché sono pesanti? Cosa cambia il giorno della nascita del Signore o della sua resurrezione? Soprattutto il giorno della resurrezione diventa pesante, perché è il giorno in cui comunque il male è stato sconfitto. E quindi è come se ci fosse una sorta di vendetta nei tuoi confronti? È come se ci fosse una sorta di vendetta, sì. E questa vendetta come si traduce sul tuo corpo? Di blocco. Io gli ultimi Pasqua e Natale l'avevo passati a letto, bloccata, senza riuscire a muovermi, ma senza che nessuno si avvicinasse, perché c'era una profonda rabbia comunque. E violenza nei confronti di chiunque tentasse di avvicinarsi. Tu vivi da sola? No, vivo in famiglia. E cosa dicono i genitori? Vivono questo calvario, sono costretti anche loro a vivere questo calvario. Sicuramente questo è un percorso anche per loro di conversione, sta cercando di essere un percorso di conversione anche per loro, che si sono trovati in questa storia così, un po' come me, senza rendersene conto. Caterina, perché a te tutto questo? Bella domanda, non so rispondere. Perché ti sarei fatta un'idea, no? Perché un caso come questo, un problema insomma, diabolico anche così forte, è capitato a te e non ad altri?
Non lo so, io sicuramente errori nella vita ne ho fatti. Chi non li ha fatti? Tanti, tutti credo. Sicuramente un grosso errore, e questo è quello che consiglio a chi ascolta, di non fare, quello di allontanarsi dai sacramenti, allontanarsi dalla Chiesa, allontanarsi da Dio. Perché cito una bellissima frase che ha detto, mi sembra, nella sua prima omelia Papa Francesco, quando ha detto: chi prega prega Dio, chi non prega prega Satana. Ed è vero, è verissimo. Bisogna pregare, bisogna cercare di essere il più vicino possibili a Dio e non cercare, soprattutto come ho fatto io tanti anni fa, cercare la salvezza in altre cose, cercare altri escamotage, quali possono essere altre religioni. Maghi, cartomanti, filosofie orientali, sono tutte cose che non vengono da Dio, e tutto ciò che non viene da Dio viene dal male. Senti, ora ti facciamo vedere, visto che appunto è l'esorcismo, il cuore e la medicina di tutta questa situazione che ti accompagna ormai da ben 26 anni, il cuore dell'esorcismo è il famoso rituale, no? È un libro di preghiere con cui appunto il sacerdote esorcista, cioè l'unico che è autorizzato dal vescovo per problemi di questo tipo, deve leggere. Il punto è che il rituale che oggi viene usato è diverso rispetto al rituale che è stato creato e assemblato all'incirca nel 1600, e ci sono delle cose che cambiano molto. Vi facciamo vedere quali sono queste cose che cambiano rispetto al rituale di oggi. Exorcizzo te immundissime spiritus, omni incursio adversari, omne fantasma, omnis legio, in nomine Domini nostri Iesu Christi, eradicare et effugare ab hoc plasmate Dei. Ipse tibi imperat, qui te de supernis celorum in inferiora terra ed emergi precepit. Traduco: io t'esorcizzo spirito immondo e tutti i nemici invasori, tutti gli spiriti, ogni legione nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, che tu sia sradicato ed espulso da questa creatura di Dio. Te lo ordina colui che ti ha precipitato dall'alto dei cieli nelle profondità dell'inferno. Nell'antico rituale dell'esorcismo, cosa che invece nel nuovo rituale è molto più contenuta, vi sono tutta una serie di epiteti rivolti dal sacerdote a Satana nel momento in cui viene ingiunto a Satana di abbandonare il corpo dell'ossesso. Ne possiamo leggere una serie: Satana, nemico della fede, nemico del genere umano, portatore di morte, predatore della vita, corruttore della giustizia, radice del male, coacervo di vizi, seduttore degli uomini, traditore dei popoli, suscitatore di invidia, fonte di avarizia, causa di discordia, provocatore di tormenti. Questi sono alcuni degli epiteti che vengono rivolti a Satana in serie che si ripetono nella parte centrale del vecchio rito e che sono quasi assenti nel nuovo rito dell'esorcismo. Lo voglio ripetere, appunto il rituale è sostanzialmente una preghiera, una formula con cui il sacerdote chiede, ordina all'ossesso, o meglio allo spirito che in quel momento possiede la persona, di andarsene. Ecco Caterina, siamo agli ultimi minuti. Secondo te l'esorcismo è tenuto in buon conto, non dico solo della Chiesa ovviamente, che è l'unica che ci crede, ma anche da tutto il mondo professionale che gira e ruota intorno al fenomeno esorcistico, quindi parlo di medici, psicologi, farmacisti e quant'altro? Cioè, secondo te ci si crede all'esorcismo nonostante testimonianze come la tua? Secondo me ci si crede troppo poco. Io dico sempre, l'esorcismo è l'unica medicina che può salvare chi vive questo problema. Ovviamente non basta prenderne solo una pastiglia o una tantum, è un qualcosa che ovviamente dura nel tempo e ci vuole molto tempo perché faccia effetto. Ovviamente chi salva è Gesù Cristo. Ecco, non è nessun sacerdote.
però è vero che comunque ha dato il Ministero dell'Esorcismo proprio perché i suoi pastori salvassero, credo, per suo conto. Quindi è giusto che venga utilizzato di più e che soprattutto i sacerdoti stessi ci credano, perché spesso sono proprio loro che non credono alla potenza di quello che hanno, al bene che possono fare alle persone che vivono questo problema. Possono veramente salvare delle anime attraverso l'esorcismo, attraverso la carità, attraverso l'amore. Dovrebbero forse aprire un po' più le porte del loro cuore alle persone che vivono questo problema. E io vorrei solamente dire anche alle persone che soffrono, che stanno male, che sicuramente stanno anche peggio di me, di non arrendersi, di avere anche quel briciolo di speranza, ma di continuare ad averla, di andare avanti, di pregare per quanto è possibile, credere ancora in Dio, perché Dio esiste, perché se ci ha dato questa cosa umanamente non saremo mai in grado di sopportarla da soli, una croce del genere. Dio c'è, è vicino, magari non lo vediamo, ma Lui c'è. E solo non bisogna mai stare solamente attenti a non mettersi mai in mani sbagliate. È quello che diciamo. Perché spesso per la disperazione ci si mette in mani... Ci si rivolge a tutt'altro. A tutt'altro, o anche persone magari che ti vogliono aiutare, ma non hanno gli strumenti, perché l'unico a poter fare l'esorcismo è il sacerdote autorizzato dal vescovo. Gli altri possono combinare solamente guai. Grazie Caterina, grazie di questa tua precisa testimonianza e anche tra l'altro molto chiara. Io ricordo le repliche di Vada Retro il sabato alle 16:50 e la domenica alle 17:20. Continuate a seguirci e siamo ovviamente anche su Facebook e su Twitter. Grazie ancora a tutti e ovviamente l'augurio è per un buon fine settimana. Caro Padre, ti ringrazio per la tua bontà e la tua misericordia. Ti ringrazio per le battaglie che combatti per me, quelle che ho riconosciuto e quelle di cui non mi sono nemmeno accorto. Padre, chiedo la tua protezione e il tuo aiuto. Tu conosci le mie tribolazioni, Signore. Tu sai contro cosa sto combattendo e sai cosa sto affrontando. Io prego e ti supplico che tu apra la mia vista spirituale in modo che io possa agire con quella autorità che tu mi hai dato attraverso la tua parola, l'autorità che è nel tuo nome. Signore, fammi conoscere le tue vie, fa che io possa trovare familiarità con la tua presenza. Possa lo Spirito Santo suscitare sempre nel mio cuore il potere che mi hai dato come figlio di Dio, che crede ed è salvato da Gesù Cristo. Possa lo Spirito Santo ricordarmi sempre la mia identità nel regno di Dio, che tu sei mio Padre e io sono tuo figlio. E possa lo Spirito Santo ricordarmi le tue promesse, le promesse che mi hai lasciato con la tua parola, promesse che mi dicono che sono un figlio della luce, che mi dicono che sono benedetto al mattino e benedetto la sera, promesse che mi dicono che sarai sempre con me e che mi hai dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà danneggiarmi, perché il mio nome è scritto nei cieli. Padre, tu conosci la mia debolezza. Aiutami a camminare e a comportarmi come un figlio di Dio che conosce la propria identità. Possano tutte le mie vie essere gradite a te. Possa la mia fede essere gradita a te, Signore. La tua parola mi dice
che se mi affido a te, riconoscendo che tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido, tu mi libererai dal male e dai nemici e mi proteggerai sotto le tue ali, e la tua fedeltà sarà il mio scudo e la mia corazza. Signore, io adesso dichiaro che confido in te. Dichiaro oggi che confido in te, perché tu sei il mio rifugio e la mia fortezza. Signore, confido in te per la vittoria in ogni area della mia vita. Confido in te per una conversione. Confido in te, Padre, che sei nei cieli, per aiutarmi in questi momenti in cui potrebbe sembrare che il male abbia il sopravvento. Ma confiderò per sempre in te, perché sei il mio rifugio e la mia fortezza. Solo tu, Padre, sei il nostro Dio, il nostro rifugio e la nostra fortezza. Allora ho piena fiducia in te. Ho fiducia che qualunque cosa io possa desiderare, qualunque cosa io possa sognare e di cui ho bisogno, può essere trovata in te. Perché tu, Padre, conosci cosa è buono per me. Tu conosci i tempi della gioia e della sofferenza, i tempi del vivere e del morire, e io ho fiducia in te, anche quando non comprendo, perché tu hai creato ogni cosa e ami tutto ciò che hai creato e orienti le nostre vite verso l'incontro con te. Io credo che riponendo la mia fiducia in te non resterò deluso in eterno, perché tu sei un Dio compassionevole, perché non ti compiaci del male, perché tu sei un Dio fedele e porterai a compimento ogni tua promessa di salvezza. Ti ringrazio, Signore, di essere presente nella mia vita. Tu sei l'Altissimo, l'Onnipotente. Tu sei la pietra angolare della mia vita e io scelgo di contare su di te. In te trovo riparo nel tempo della tempesta, quando la vita diventa difficile. Padre, io invoco il dono dello Spirito Santo, il dono dello Spirito di tuo Figlio, Gesù Cristo, su di me e su ogni persona che porto nel cuore e su ogni persona che incontrerò, perché tu possa portare luce nelle nostre vite, perché tu possa sciogliere le tenebre, perché tu possa farti strada dentro di noi, perché tu possa diventare la nostra strada, perché tu possa essere la nostra verità e la nostra stessa vita. Gesù Cristo ci ha promesso che le porte degli inferi non prevarranno su di noi. Ti prego, Padre, che tu ci dia la tenacia per essere forti, per rimanere saldi e incrollabili nelle tempeste, perseveranti e radicati nella fede in Gesù Cristo. Aiutaci a camminare per fede e per amore e non seguendo le seduzioni della volgarità e della banalità e dell'arroganza e dell'egoismo. Il nostro sguardo resti fisso su di te, che sei il Dio della pace per chi ti ama, il Dio onnipotente per chi crede, il Dio che sposta le montagne per chi ha fede, il Dio della libertà per chi ti accoglie, il Dio della verità per chi ti ascolta, il Dio della misericordia per chi è misericordioso, il Dio che si lascia trovare da chi ti cerca, il Dio che ascolta chi lo prega. E noi abbiamo fiducia che indipendentemente dalle cose che accadono intorno a noi, indipendentemente da tutto ciò che può andare per il verso storto, tutto gioverà alla nostra salvezza, tutto collaborerà alla nostra crescita spirituale, perché confidiamo in te. E in questo momento ti chiediamo pace. Te la chiediamo nel nome di Gesù, il Re della pace,
e ti chiediamo di guidarci in questo momento, anche se potremmo non capire tutto ciò che sta accadendo, anche se dovessimo trovarci nell'incertezza. In mezzo a tutto questo, Signore, apri una strada nel deserto, una strada che ci conduca alla tua casa. E ora sono qui a chiedere il tuo aiuto. Non posso farcela da solo, non posso combattere questa battaglia da solo. E mentre ti prego, Signore, anche per tutte le persone che porto nel cuore e per tutte le persone che mi hanno chiesto di essere ricordate e per tutte le persone che pregano per me, qualunque sia la difficoltà contro cui stiamo lottando, resta al nostro fianco, Signore, nel nostro spirito, nella nostra mente, nei nostri corpi e su qualunque area della vita in cui incontriamo l'opposizione del male. Invoco il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Ti invoco, Signore Gesù. Sciogli questi nodi, dissolvi le tenebre, guariscici dalle infermità, risana le nostre ferite. Signore Gesù, tu ci hai invitati. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Noi cerchiamo il tuo volto, Signore Gesù. Le nostre anime hanno sete di te. E veniamo da te, Padre, e ci inchiniamo davanti a te chiedendo il tuo aiuto. Stiamo chiedendo il tuo intervento divino. Chiediamo il tuo spirito. Sii tu il nostro conforto in questo momento. In te noi speriamo. Nella tua parola noi confidiamo e sappiamo che chi si oppone a te non avrà prosperità e chi si oppone ai tuoi figli non avrà la tua benedizione. Ma noi dimoriamo presso di te, Signore Gesù. Padre, ti accolgo nel mio cuore e benedico il tuo santo nome. Tu stai al di sopra di ogni cosa e non c'è niente e nessuno che possa opporsi a te, e quindi invoco il tuo nome. Credo che rinnoverai la mia vita. Anche se ancora non riuscissi a vedere i segni della tua presenza accanto a me, credo per fede e so che tu sei al mio fianco e stai operando per il mio bene. Signore Gesù, ti prego, ti chiedo lo spirito di saggezza e di discernimento. In questo tempo aiutami a camminare con una mente illuminata dalla fede e non dall'arroganza o dall'orgoglio. Lampada ai miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ti prego, Signore, mostrami la strada che conduce al bene. Aiutami a riconoscere e a detestare gli inganni del nemico. Guidami sulla strada della giustizia, in modo che non abbia a deviare nei sentieri del male e che non cada negli abissi del vizio. Fai nascere in me il desiderio di cercarti, Signore, la voglia di essere una persona migliore, l'aspirazione per la purezza di cuore, l'amore per la verità. Avvicinati a me, Padre, e io mi avvicinerò a te. Vivifica il mio spirito affinché non cada nell'inganno del nemico. Prego per la luce che è Gesù Cristo, perché risplenda nella mia vita. Scaccia le tenebre. Tu sei venuto a portare fuoco sulla terra. Il tuo spirito è il fuoco potente e santo. Fa che questo fuoco arda in me, fuoco che divora gli spiriti della paura e della tristezza, fuoco che allontana le tenebre e porta la luce e accende il desiderio di pregare e di combattere per il bene. Ti ringrazio, Padre, per la tua fedeltà, perché so che tu non mi dimenticherai
né mi abbandonerai mai. Grazie per aver ascoltato la mia preghiera, Padre, e grazie per aver ascoltato tutte le persone che si sono unite a me mediante questa preghiera. Benedici le nostre vite, Signore Gesù. Riempi le nostre vite di pace. Dona a noi una pace profonda, la pace che viene da te. Noi cerchiamo te, Signore, cerchiamo te in ogni ambito della nostra vita. Ti ringraziamo per la tua misericordia. Noi confideremo in te perché sei un Dio misericordioso, perché non ci giudichi secondo le nostre colpe, ma secondo il tuo amore. Tu doni la libertà a chi ascolta i tuoi insegnamenti, a chi accetta le tue correzioni. Sia benedetto il tuo nome, Signore Gesù Cristo. Grazie, perché ci hai accolti come tuoi fratelli e sorelle. Grazie per il dono della tua vita. Grazie per il dono del tuo Spirito. Amen. Mai lasciarci sommergere dalla malinconia. Ricordiamoci che il Signore è amore onnipotente, per cui Egli può donarci sollievo fisico e spirituale quando vuole, se glielo chiediamo. Anche se apparentemente a volte non ci sembra così, Dio non si dimentica mai delle sue creature. Su questo dobbiamo essere fermi nella fede e nutrire in noi la fiducia nella sua divina bontà. Spesso siamo messi alla prova finché noi possiamo anche comprendere le nostre fragilità e per confidare solo in Lui. Il Signore conosce perfettamente le cause della nostra malinconia. Noi dobbiamo convincerci che Lui è il vero rimedio, anche se dobbiamo ricorrere ai mezzi umani. La malinconia è spesso dovuta alle varie preoccupazioni, ma chi si fida del Signore vive l'attimo e non si lascia condizionare dal passato o dal futuro. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. La prima tappa, Aquileia-Aiello, è lunga 16 km e mezzo. Si percorre in un territorio di campagna senza incontrare alcun dislivello. Dalla Basilica d'Aquileia si supera la via sacra per giungere alla vicina frazione di Monastero. Per strade di campagna, costeggiando l'argine del fiume Natissa, si superano le località di Borgo Sandrigo e Capo di Sopra. Attraversata la statale per Gorizia, si raggiunge il paese di Perteole per arrivare dopo 2 chilometri ad Aiello.
Ragazzo, dico a te, alzati. Bellissimo questo racconto del Vangelo che mostra la compassione di Gesù nei confronti di questa donna vedova che ha perso il suo unico figlio. E chissà se questo racconto in qualche modo non sia anche un'anticipazione di quello che sarebbe successo a Gesù e a sua mamma Maria. Anche Santa Maria infatti era rimasta vedova e ha visto il suo unico figlio morire, ma lo ha visto anche risuscitare. In qualche modo Gesù ha sentito compassione di questa donna di Nain, come poi avrebbe avuto compassione per sua mamma mentre si trovava ai piedi della croce. Ed è forse questo uno degli aspetti più interessanti di questo miracolo, che sebbene a ricevere il miracolo sia stato il fanciullo che era morto ed è stato risuscitato da Gesù, tutti noi però percepiamo che il miracolo non è stato fatto tanto per compassione verso il bambino morto, ma per compassione verso la madre. Il miracolo è stato fatto per la madre. Così noi potremmo dire che la promessa della risurrezione che Gesù ha fatto a tutti i credenti non serve solo a chi ha già concluso la sua vita terrena, a chi è già in paradiso, ma serve anche e soprattutto a tutti noi che siamo ancora qui su questa terra, perché ci consola, perché ci dà la speranza che un giorno potremo ritrovare le persone care che ci hanno lasciato. E succederà anche per noi qualcosa di simile a quello che oggi ci dice il Vangelo. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Migliaia di persone si credono o fatturate o invasate dal maligno, ma in realtà sono malate. Ma il diavolo gira attorno a noi cercando chi divorare. La sua presenza è indubbia in questo mondo. In 10 casi su 100 si nota la presenza del maligno, il quale può tentarci, vessarci, perseguitarci. Può anche infestarci sia personalmente che localmente. Può anche penetrare nelle nostre facoltà inferiori, ma mai nell'anima. In questi casi parliamo di disturbi minori. Quando il male è organizzato, quando ci sono delle messe nere o il culto satanico, attuati da individui che possono passare per galantuomini, che in apparenza non danno alcun sospetto di presenza diabolica, allora è in loro che opera il maligno. Alcuni medici vengono perché non sanno spiegare alcuni disturbi personali o dei pazienti. Vengono magistrati, militari, avvocati, professori, i quali pur essendo evoluti non sanno spiegarsi alcuni fenomeni strani. Ai non credenti vorrei dire che Satana è presente in questo mondo. Gesù diceva che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno, però Cristo ha vinto il maligno ed è Lui che porta la salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vi saluto e vi abbraccio, la vostra piccola matita del cuore. Ben trovato al nostro pubblico, al nostro appuntamento, al nostro settimanale di informazione sul mondo dell'occulto e sul satanismo. Anche oggi vogliamo tornare a parlare dei contatti con l'aldilà e abbiamo pensato ad un nuovo modo per parlarne. E il nostro nuovo modo per parlarne è l'ospite che adesso vi andremo
a presentare. Questo perché? Perché nonostante abbiamo già parlato e quindi abbiamo già dedicato ampio spazio a dei fenomeni controversi come quello dello spiritismo, vogliamo ritornarne a far chiarezza e lo vogliamo fare in modo anche originale. Perché originale? Presento il nostro ospite, il padre Paolo Berti, grazie per essere qui. Padre Berti, lei fa l'autostoppista di mestiere o di missione? Che vuol dire fare l'autostoppista? L'autostoppista vuol dire cercare di avvicinare quella fascia di persone che non è più raggiungibile in altra maniera. E sappiamo che coloro che frequentano le nostre comunità parrocchiali girano attorno a percentuali come il 14, 15, in certe regioni si può arrivare al 20%. Una grande parte non partecipa più, però tuttavia ha qualche fondamento di fede, o perché dietro c'è la famiglia, o perché dietro c'è la moglie, o perché dietro c'è un passato. Si tratta di raggiungere queste persone e le dobbiamo raggiungere quando loro hanno il tempo di poterci dare la possibilità di raggiungerle. E l'uomo di oggi non è come l'uomo di ieri, che era nei ritmi della stagione, per cui c'era il tempo, per cui era disponibile a tutto. Un po' più frenetica la vita adesso. È frenetica, l'uomo si alza la mattina, deve prendere il metro, no, eccetera, il treno, arrivare al posto di lavoro, lavorare, ritornare a casa stanco, rifare circa a volte un'ora di cammino, e ritorna a casa, mangia, ci sono i problemi dei figli, la moglie, tutto quanto, e poi alla fine si mette davanti al televisore per dimenticare qualche cosa e poi va a letto. E il giorno dopo è esattamente la stessa cosa. Se lo avvicini in autostop, chiedendogli umilmente un passaggio, intanto gli dai l'opportunità di avere accanto a sé uno che forse ha desiderato sempre avere, un uomo della Chiesa, un sacerdote, un frate, al quale rivolgere delle domande intime, che sa di poter domandare e dal quale sa di poter ricevere delle risposte autorevoli. E soprattutto sa anche che non ci saranno conseguenze, non ci vedremo più. Quindi non deve temere, ripercussioni, giudizi, e quindi si apre profondamente ed esprime il suo cuore. Quanti chilometri ha percorso? Io ho percorso, facendo i conti, ho circa 80.000 chilometri, 2 volte il giro del mondo. In quanti anni? 17, 18, 20 anni. Ne ha viste un po' di cotte e di crude, immagino, no? Ho visto di tutto e devo ringraziare questa esperienza perché mi ha dato la possibilità, direi più di una laurea. Giovanni Paolo II diceva che l'essere stato tra gli operai gli era valso più di una laurea, e per me l'autostop mi è valso più di una laurea, perché mi ha posto a contatto con molte problematiche, e a volte mi lasciavano anche spiazzato, però mi costringevano poi allo studio, mi costringevano alla verifica, ad entrare in biblioteca, a consultare. Poi pian pianino mi sono fatto il mio gruzzoletto e adesso mi muovo con una certa facilità. I primi tempi ammetto che sono stati piuttosto duri e uscivo fuori come un vascello cannoneggiato, però reggevo ugualmente, però ero pieno di difficoltà. Padre, perché la Chiesa vieta e condanna lo spiritismo? Cioè la Chiesa vieta e condanna lo spiritismo perché ha delle ragioni. Le ragioni innanzitutto sono dottrinali. Il primo approccio che la Chiesa fa con questi fenomeni, o anche fenomeni di visioni, apparizioni, è sempre un approccio dottrinale. Prima di addentrarsi nei fenomeni vede se ciò che viene detto collima con la professione della fede, con il credo. Quando vede che ciò non collima, nel mondo dello spiritismo era tutto un disastro, contro i sacramenti, la Chiesa, l'istituzione, e chi più ne ha e più ne mette. E questo qui già bastava. Poi c'era l'esperienza delle notizie che giungevano da queste sedute spiritiche, stati di allucinazione,
anormali, mobili che si muovevano. E l'allucinazione produceva che un volume diventasse più piccolo, poi diventava più grande, allucinazione. Io ho incontrato uno spiritista il quale, sempre un po' nel buio, a un certo momento ha visto che le gambe di uno si erano ritirate, erano rimasti i pantaloni, un'allucinazione. E lui si rimproverava che non aveva legato i pantaloni per verificare se questo era vero. Ma dico che non l'avrebbe mai fatto, perché il clima era quello della suggestione e dell'allucinazione. Molti sono diventati anche pazzi quando hanno visto mobili che si muovevano e situazioni del genere, non sono riusciti più a capire la realtà, l'ordinarietà della realtà. Si sono trovati di fronte a una creazione misterica, animata da forze occulte che venivano chiamate spiriti, che venivano invocati nello spiritismo, diciamo, forte, venivano invocati per ottenere risposte anche quanto alle questioni più pratiche, no? Alle questioni economiche, sentimentali, eccetera. Però anche, padre, se permette, anche per semplice devozione dei defunti. Cioè, chi si avvicina allo spiritismo lo fa anche per sentire se i propri cari sono in paradiso, in purgatorio. C'era anche questo aspetto nel pronunciamento che venne fatto nel 1917, quindi non oggi, già allora in pieno esplosione. Nel 1917 parliamo di 40-50 milioni di spiritisti nel mondo, quindi un fenomeno enorme, dove si presenta anche, se era possibile, partecipare a sedute che hanno l'apparenza di onestà e di pietà. Quindi un contatto con le anime dei disincarnati, perché una delle caratteristiche dello spiritismo è quello della reincarnazione. Anche chi cerca di sentire il proprio caro estinto. Questo del caro istinto è un qualche cosa che ho trovato anche in autostop, è un fenomeno più diffuso, non è una realtà che faccia parte di un movimento o di un gruppo, il quale è sempre un'aggregazione di fenomeni. Io ho trovato molte volte, voglio raccontare proprio questo caso che mi è capitato a Pompei, in chiesa, durante una missione al popolo, una donna si è avvicinata e mi ha detto che suo marito era morto e che durante la giornata e anche alla sera, anche durante la notte, sentiva delle carezze, sentiva la sua voce, quando era a letto sentiva dei colpetti di gomito e lei era tutta quanta entusiasmata da questo fatto. E me ne ha parlato e io gli ho detto, dice, guardi che non può essere l'anima di suo marito, perché l'anima è teologia solida, è la forma sostanziale del corpo dell'uomo. Per cui una volta che è uscita dal corpo non ha le capacità di un angelo, rimane sempre un'anima destinata a un corpo, per cui noi professiamo la risurrezione della carne come reintegrazione dell'identità personale dell'essere umano. Quindi non è un'anima, non è suo marito. Questo è un inganno del diavolo, il quale si ripromette di partire da poco per poi lentamente arrivare a molto. Mi ha creduto? Niente affatto. Assolutamente non mi ha creduto. E va bene, senti, ma che cosa devo dirti? Io ti ho detto quello che dovevo dirti e poi dopo basta. 5 giorni dopo l'ho rincontrata questa donna in chiesa e ha voluto di nuovo parlarmi. Dice, padre, è successo questo. È successo che al solito ho sentito le carezze, le parole dolci e poi a un certo momento ho detto, diciamo un Padre Nostro, e ho sentito un urlo disumano e violento e satanico. Mio marito il rosario lo diceva da vivo. E come mai da morto non lo diceva? Signora, che cosa le avevo detto io prima? E lei non mi ha creduto. Ha voluto toccare con mano. L'anima, e qui ce lo dice San Tommaso, se qualcuno vuole andare a vedere,
nel De Spiritualibus Creaturis ad 9, ad 4 o nella Summa Teologica numero 19, Questio 76 ad 5, chiaramente trova quello che io vi sto dicendo, che l'anima è la forma sostanziale del corpo, lo dice anche il catechismo della Chiesa cattolica, per cui quando va in cielo l'anima viene portata o dagli angeli o viene portata direttamente da Dio. Potrebbe anche in assoluto che un'anima dal cielo potrebbe avvenire vicino a noi, ma sarebbe un fatto assoluto e non nell'ordinaria amministrazione. Non lo vogliamo escludere. Però la normalità è che chi è in paradiso è nella gioia del paradiso e non ha bisogno di avvicinarci, perché già ci sono i messaggeri che connettono il tempo, il momento presente con il tempo eterno, e sono gli angeli. Già ci sono gli angeli che ci stanno accanto e non c'è bisogno che un'anima si muova. E quando a un santo appare il Santo Antonio, no? E la devota, eccetera, è un angelo che fa questa forma e si presenta come tale. E questo fatto è molto noto. Noi sappiamo che a Padre Pio compariva il vescovo che lo rimproverava, compariva il direttore spirituale, compariva il padre provinciale. E chi erano questi qui? Il padre provinciale? Erano i demoni che cercavano di ingannarlo, perché il demonio ha queste capacità e noi le abbiamo controllate queste cose. La teologia della Chiesa le ha catalogate, le ha studiate sull'esperienza viva dei santi. Esatto. Padre Paolo, però tante persone hanno appunto si avvicinano a quello che è la evocazione dei defunti tramite una tecnica che, ricordiamo, è la metafonia, perché spesso sono state vittime loro e i loro familiari di morti tragiche. Sì. Noi questa volta però vogliamo invece farvi vedere una storia molto commovente di due genitori che purtroppo hanno perso in modo drammatico il proprio figlio. Il figlio è stato ucciso dalla sabbia mentre giocava sulla spiaggia e loro sono usciti dalla disperazione non grazie a tecniche di evocazione o al proprio figlio che si presentava con delle voci o quant'altro, ma esclusivamente sono riusciti a superare questa disperazione esclusivamente con l'aiuto del Vangelo. Sentiamo la loro storia. La mattina vedi tuo figlio, il pomeriggio non c'è più. Lo vedi disteso e che succede? Pianto, disperazione, tutto quello che è umano viene fuori. Però dopo che cosa ti aiuta a vincere quella difficoltà, quella grossa difficoltà? Un altro figlio per fortuna c'è, allora il pensiero corre subito all'altro figlio. Vedi tuo figlio, pensi a Gesù, risorto, dopo 3 giorni, dice Andrea non potrà venire via da dove ora è andato, però c'è il suo corpo. Potranno usare le sue valvole, potranno usare i suoi organi, quello che c'è potrà rivivere e forse questa è la nostra risurrezione. Allora Andrea donerà gli organi e nacque in quel momento l'idea di donare gli organi. Io in quei giorni, dalla mamma di un amico di Andrea, ebbi in dono un libro che poi ho riletto e riletto. E parla della storia di un medico giovane di Roma che scomparve, e però ecco, dopo la sua morte i suoi genitori hanno avuto modo di dialogare con lui nei modi più strani. C'era la mamma che si metteva con una penna in mano e venivano fuori delle frasi, delle parole, scritture, però io in alcune di quelle frasi ci ho ritrovato qualcosa di autentico, che era mio. Dico, guarda, qui è solo uno che ha provato questo dolore che può
forse esprimersi in questo modo, con questa successione di parole che però ti fanno capire dove sta, in quale angolo nascosto di te si trovava quella espressione, la ritrovi scritta in quel libro. Guarda, sembra un caso, però finisce lì. La curiosità di andare in giro, e so che poi ho scoperto che qui a Grosseto c'è uno dei personaggi più famosi in Italia, che registra con magnetofoni eccetera le voci che vengono. Dico, guarda, ce l'ho pure in casa, si potrebbe andare a fare una visita e scoprire se è vero o ci sono i soliti trucchi, no? Non ti è venuta nemmeno la pallida idea di andarla a cercare. Mi dispiace per quelli che ci cascano, cioè per quello disperato, così come la mamma di una nostra amica, gli muore il marito, sbatte la porta della chiesa, si allontana, non partecipa più, dimentica tutto quello che c'è stato nel passato perché se la piglia con lui che si è preso il marito. Io penso che sia una cosa soprannaturale quella, io penso che nessuno abbia mai sentito, tranne che l'apparizione di Gesù, ma lui era Gesù. Io non ho visto mai venire, eppure ne ho parenti, ne ho persi diversi, per cui non ho visto mai nessuno presentarsi e farsi sentire niente. Io ho vissuto una cosa particolare andando alla Verna. C'è un percorso dove il santo, San Francesco, si mette in un angolino di una roccia dove è rimasto aggrappato. Lì la roccia ti fa vedere addirittura la sagoma del corpo e sotto c'è un precipizio, c'è un abisso che è tremendo. Ci vedi anche il falchetto che ci vola, no? A una certa altezza, poi tutto verde, però giù t'affacci, fa paura, è un baratro. Dico, guarda, lui si è aggrappato a sta roccia, lì c'è un precipizio, lì non c'è fine, quella è la mia disperazione. Lui si è aggrappato a sta roccia, la mia roccia quale può essere? E per me c'è Dio e basta, mi sono aggrappato a lui. E il falchetto che svolazzava, dice, guarda le due ali del falco, per me sono la fede e la speranza. La fede mi aiuta a superare il momento e la speranza è quella di rivedere mio figlio, così come rivedrò i miei cari, tutti, quando ci sarò pure io di là. Quindi, Padre Paolo, la fede e la speranza poi alla fine, insomma, sono le uniche vie di salvezza anche per superare un dolore così atroce, la perdita di un figlio. Certo. E quindi senza ricorrere a tecniche, a strumenti, a cose complicate per parlare con i defunti. Non c'è affatto bisogno, perché la fede nell'aldilà, nell'immortalità dell'anima, nell'esistenza di un premio o anche di un castigo, è cosa affermata dalla Sacra Scrittura. Non c'è bisogno di sapere altro. Noi sappiamo che il premio è la visione beatifica di Dio, perché lo vedremo così come Egli è. Ci basta questo. Noi saremo in compagnia dei nostri cari, saremo in compagnia delle schiere angeliche. Non c'è bisogno di sapere nient'altro. È già stato detto tutto. Quello che potevamo sapere. E il Signore ci ha detto quello che era necessario sapere. E perché allora volere forzare con voci di curiosità quello che non ci è dato di sapere? Quello che ci ha detto Cristo è più che sufficiente. Anche se queste voci si dovessero presentare spontaneamente? A volte, appunto, come diceva il caso di Pompei, spontaneamente il fatto non è stato evocato, non è stato sollecitato, avviene. E beh, c'è da ricorrere a quello che vi dicevo prima.
che l'anima è la forma sostanziale del corpo. E qualche volta, anche qui nel pronunciamento così che è stato o anima o spirito, no? C'è questo discorso, ma a parte il fatto che non è magistero infallibile questo qui, comunque diciamo che non può essere assolutamente, perché è definito teologicamente che l'anima è la forma sostanziale del corpo e che quando è separata non ha le caratteristiche di un angelo, per cui può muovere, può accendere un registratore, può muovere il dischetto sulla tavola parlante, o può avere effetti sul televisore, oppure cominciare a far suonare il telefono, oppure far muovere la matita, la quale in scrittura automatica, eccetera. Questo assolutamente non lo può fare, perché sarebbe di natura che esubera la natura dell'anima, che è fatta per informare il corpo. Ed è per questo che il mondo dello spiritismo ha bisogno della reincarnazione. Della reincarnazione perché il disincarnato ha le capacità, in definitiva, non dell'anima, ma ha le capacità di un angelo. E quindi le capacità di toccare, le capacità di muovere, le capacità, è vero, di fare luminescenze, eccetera, cosa che l'anima, che è spirituale, è vero, non possiede assolutamente. Ecco, la Chiesa così si è posta in una posizione di condanna senza entrare nella fenomenologia dello spiritismo. Non interessa non è la ritualità. Non è entrato dentro perché, per una ragione semplice, per due punti. Primo, perché allora voleva che fosse la scienza che facesse il suo cammino. L'esperienza di Galileo, no? Sì. Insomma, non ci ha fatto molta pubblicità. E quindi lasciamo che la scienza faccia il suo dovere. E in effetti la scienza ha fatto il suo dovere. Ad esempio quel discorso mitico che continua ad andare avanti, che noi sfruttiamo soltanto il 10% delle cellule del nostro cervello, è crollato miseramente. È un mito che non esiste. Se qualcuno vuole andare a vedere, vada su Wikipedia e metta cervello 10%, non funziona, e trova un articolo veramente degno veramente di una posizione neutra e scientifica, ed è in effetti così. La telepatia, anche quella, non ha funzionato in laboratorio scientifico, e come non ha funzionato la rabdomanzia, che pure è una realtà estremamente diffusa. È vero, selezionati 500 individui in Germania, selezionati poi di questi 42 attraverso dialoghi per vedere la normalità, eccetera. Tutti quanti hanno detto che avrebbero eseguito, c'erano dei tubi in verticale e in orizzontale dove scorreva l'acqua, 36 hanno fatto cilecca. Quindi insomma... soltanto 6 casualmente. Ma questo qui mi fa pensare a molte cose. Come mai quando il fatto è sottoposto a un esame scientifico rigoroso, con un protocollo che viene fatto firmare dagli aderenti, cioè guardate che l'esperienza è fatta in questa maniera, siete d'accordo? Le condizioni del laboratorio sono queste, per cui non potete invocare che ci sono delle condizioni svantaggevoli del laboratorio. Siete sicuri al 100% di riuscire? Sì. Allora lo firmate, per piacere. Avendolo firmato non è successo proprio nulla. Una parte zero, la grande maggioranza, e una parte ha avuto soltanto un successo casuale. Quindi la scienza ha portato avanti molte cose, ha tolto sabbia sotto le fondamenta della parapsicologia, a dire la verità. Però? Poi rimane il problema di spiegare certe cose veramente grandi. E qui la Chiesa si trova di fronte a un altro paletto, che è un paletto pastorale. Esatto. E qui veniamo al nocciolo, insomma, della questione. Il fatto pastorale è questo, che la Chiesa sta attenta a non produrre il diavolismo, il tutto diavolo, che è un guaio enorme, perché a un certo momento dappertutto il diavolo. È un'epidemia, e per cui la Chiesa sta molto attenta, ne parla ma non in maniera esagerata.
ne parla per mettere in avviso le persone, per cui questi due paletti fanno sì che nei pronunciamenti non salti mai fuori questo discorso del diavolo. Salta fuori però nel catechismo della Chiesa Cattolica riguardo alla magia, ai malefici, e dove si parla proprio esplicitamente del demonio. Adesso qui non vorrei metterci troppo tempo a tirare fuori... che cosa dice? Vabbè. Il catechismo della Chiesa Cattolica è consultabile, il catechismo quindi... della Chiesa Cattolica lo potete consultare. Io adesso mi ero preparato molto bene in tutto, ma non riesco a tirare fuori la pagina. Qual è il problema? Cioè la Chiesa condanna queste pratiche? La Chiesa condanna queste pratiche come pericolose e come portatrici di eresie. Un'eresia che noi riscontriamo costantemente o come rumore di fondo, o come fatto esplicito. Ecco, mi riferisco qua al caso, ecco, a un caso... Di metafonia? Sì, di metafonia, ecco, in cui Agnese Moneta, c'è un libro, Tu sei tornato, edizioni Fasut, 1991. Quindi siamo all'inizio. Ecco, all'inizio proprio di questo gruppo, c'è questo libro che è pubblico e quindi può essere citato senza... Ecco, voi direte, e questo è il suo figlio, Franci, no? Lo chiamava Franci, voi direte che la libertà dovrebbe essere un patrimonio dell'uomo, ma non è vero, perché l'essenza umana è costretta a vivere in un involucro di carne. Tutto ciò è dovuto alla legge del karma. Qui siamo perfettamente in campo reincarnazionista, in campo induista, in campo buddista, la legge del karma, la legge della reincarnazione. La fermo un secondo, padre Paolo, sì, perché ci stiamo addentrando dentro questa fenomenologia particolare, soprattutto anche in questa poca chiarezza su fenomeni come quelli di metafonia, come quelli di evocazione dei defunti. Però vogliamo guardare a questi fenomeni in modo positivo, come? Raccontandovi brevemente la storia di un personaggio molto noto che era un noto spiritista e alla fine è stato definito, è stato proclamato dalla Chiesa Cattolica beato. Parliamo del fondatore del santuario di Pompei. Guardiamo insieme brevemente la sua storia. Da sacerdote dello spiritismo ad apostolo del rosario, da tecnico di fenomeni paranormali agli altari della Chiesa Cattolica, il beato Bartolo Longo, cui si deve la fondazione del santuario di Pompei, era, prima della conversione, un assiduo spiritista. Da giovane studente di giurisprudenza, infatti, fu conquistato dallo spirito anticlericale che in quegli anni dominava l'Ateneo napoletano al punto di partecipare a manifestazioni contro il clero ed il Papa. Dubbioso sulla religione, si lasciò attrarre dallo spiritismo, allora molto praticato a Napoli fino a diventarne sacerdote vero e proprio. Bartolo Longo dunque lascia la Chiesa scegliendo il paranormale. Comincia a partecipare assiduamente a sedute spiritiche, questo il suo racconto. Durante una seduta rimasi solo con il medium, racconta, e sentii sibilii di serpenti, stridi di donne e poi visioni di draghi e cose spaventose. Ma come gli si presentavano gli spiriti? È sempre il beato Bartolo Longo a raccontare. Si mimetizzavano sotto le spoglie dell'arcangelo Michele, mi imponevano di recitare i salmi, di digiunare rigorosamente e volevano che portassi il suo nome come segno di protezione scritto in testa a tutte le mie carte, portato sul cuore e scritto in cifra rossa, racchiuso in un triangolo sopra pergamena. Ma questi spiriti o presunti angeli non volevano sentir parlare della Madonna e si sconcertavano appena la si nominava. Nello spiritismo Bartolo Longo pensò di trovare tutte le risposte ai suoi dubbi, al punto che ne divenne talmente dipendente da non poterne più fare a meno. Non solo, oltre all'allontanamento dal cristianesimo, lo spiritismo ed i prolungati digiuni cui si assoggettava per acquistare sempre nuova sensibilità nelle oscure trame portarono Bartolo Longo a danneggiare la propria salute fisica e mentale, fiaccandogli irrimediabilmente l'apparato digerente ed in particolare l'intestino. Poi la svolta, la speranza. I richiami della coscienza e la protezione della Madonna lo fecero fuggire dalle pratiche spiritiche per condurlo sulla via dell'eroismo cristiano. Padre Paolo, si può quindi fuggire dallo spiritismo? Alla grande. Bartolo Longo insegna. Alla grande, perché basterebbe che in una seduta spiritica uno dicesse viva l'Immacolata Concezione e subito si accorgerebbe quello che c'è.
Ho un caso in autostop, perché l'autostop mi ha fatto da università, dove ho incontrato uno che faceva lo spiritismo, ma era la moglie più che altro, lui era trascinato, lui era un bonaccione, un bonario. Dopo avermi detto che anche noi preti lo facciamo, no? Perché poi bisogna dire anche questo, no? Perché ci sono alcuni sacerdoti che magari c'è qualcuno in buona fede. C'è qualcuno che ha seguito, ma non è esatto. Ma c'è bisogno di generalizzare per dire normale, anche la Chiesa dice. E allora mi raccontò che una volta gli spiriti non venivano, nonostante che ci fosse la medium, la madre, la moglie, lui stesso, eccetera, non venivano. E non vennero per 3 giorni e alla fine, quando vennero, domandarono il perché. E il perché era questo, c'è da sorprendersi. Il perché è questo, perché lui ha caricato in autostop un prete. Cioè lei? No, non ero io, era un caso antecedente. E io gli ho detto, la prossima volta che fai la seduta, digli Immacolata Concezione, viva l'Immacolata Concezione, e poi vedrai che cosa succederà. Cioè lì non c'è Dio e non ci sono le anime sante e non ci sono neanche le anime dannate, perché dall'inferno non si esce, perché l'anima è la forma sostanziale, lo ripeto per l'ennesima volta, del corpo. E non può muovere le cose, non può far scattare un registratore, non può dare vita a immagini dentro a un video. E dicevo prima, riguardo la reincarnazione, la quale pone dei problemi. Molti movimenti professano la risurrezione della carne, è consolatorio pensare di rivedere il proprio figlio in carne e ossa, ma non sanno che la reincarnazione è esattamente contraria, non è compatibile con la risurrezione. Mi spiego. Quale sarà mai il corpo che dovrà risorgere? Il primo, il secondo, il terzo, il quarto o il quinto? Qual è il più meritevole? È l'ultimo? Ma forse no, perché è più meritevole il primo, perché la fatica maggiore nella vita d'assesi è il primo. E dunque qual è? Ma il dramma si ripercuote addirittura sulla famiglia. Ma questo figlio è il mio o procede da un'altra famiglia? È un'altra ancora prima? Non se ne esce. Non se ne esce. È vero che si cerca di evitare questi approfondimenti e si bada soltanto sul fatto consolatorio che ci tocchi, eccetera, eccetera. Ma non c'è bisogno di questo, perché espone al male. Cristo ha detto che c'è la vita eterna. Cristo, non c'è bisogno di nuove conferme. Non c'è bisogno di nuove conferme. Lui stesso si è incarnato una sola volta, non si è reincarnato, perché secondo la teoria induista e quindi anche di riflesso buddista, perché è un ramo, sì, è vero, ci sarebbe questo, la reincarnazione del Bodhisattva. Il Bodhisattva è un salvatore, uno che è arrivato al nirvana ed è in cielo, o meglio, stemperato nel Brahma perché è panteista, ma per misericordia si reincarna. Ora Cristo non si è reincarnato, non ha bisogno affatto di reincarnarsi, è risorto ed è salito al cielo, perché l'essere umano è composto di anima e di corpo, non è come un bruco che passa da un ramo a un altro di una pianta. Il corpo è uno solo e l'anima è per il mio corpo, è stata creata all'istante da Dio, non è preesistente, creata all'istante da Dio per informare il mio corpo per il quale io vivo. Allora se non si ha questa chiarezza, cioè vedete questi messaggi che hanno come sfondo la reincarnazione, sono devastanti per la famiglia.
Hvaljeni su si Marija, se vas lijepo pozdravljam, draga braćo i sestre, draga djeco Marina. Lijep pozdrav svima vama slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje. S ovog svetog i blagoslovljenog mjesta pozdravljam i sve vas štovatelje, majke i kraljice mira diljem svijeta. I danas nas je ovdje u Međugorju okupila naša Bogomajka. Okupila nas je ona koja je izabrana i odabrana da bude majka našega Spasitelja i Otkupitelja Isusa Krista. Neka nam njezina majčinska ljubav s kojom nas je pod križem prihvatila za svoju djecu i da nas pomogne u ovom vremenu, da im iznademo vjerovati, da im iznademo ljubiti i klanjati se Isusu Kristu, Spasitelju i Otkupitelju svega svijeta. I danas molimo za sve one koji se preporučuju naše molitve. Molimo za sve naše teške bolesnike, za sve medicinsko osoblje, za sve stare, nemoćne, osamljene, žalošćene i za sve umiruće, da mir i ljubav Isusa Krista ispuni sve nas. I započnimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerovanje i glagove kredo. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegova jedinog Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onom će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Ave, Ave, Ave Maria. Molit ćemo radosno tajstva Gospine krunice, gdje predrahim gehajmise misteriji gaudiozi. Prvo radosno tajstvo anđeo Gabriel navješta Mariji da će začeti i roditi Sina Božjega. Di prekinigu l'anunciazione. Marija je sa svojim da Bogu, njegovoj riječi, njegovoj ljubavi promijenila lice ove zemlje. Brati i sestro, pokušajmo i mi sa svojim da promijeniti svoje srce i svoj život. Nećemo promijeniti lice zemlje, ali možemo sebe, svoju obitelj, svoje oko sebe, da bi svi zajedno slijedili i ljubili onoga kojega je Marija prihvatila u svoje srce, u svoje prečisto krilo i postala naša Bogomajka. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođe kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea. Drugo radosno tajstvo, Marija ide u pohode svetoj Elizabeti bez uba, Elizabet la vizita Elizabeta. Nebeska majka je i ovdje u Međugorju, kao i na svim mjestima svojih ukazanja, svojom majčinskom ljubavlju i blizinom tolika srca otvorila svome Sinu Isusu Kristu. Otvorila je ona srca koja su dopustila da ih ta ljubav majčinska oblikuje, da ih pripravi za susret s njezinim Sinom. Zato, brati i sestro, molimo za sve koji su se zatvorili pred Božjom riječi i pred Božjom ljubavi, da ih Marijina blizina pomogne, ojača, kako bi oni se pomirili sa svojim Bogom, vratili se na put spasa. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Treće radosno tajstvo, rođenje Isusovo u Betlehemu, di Geburt unseres Herrn in Betlehem, la città di Gesù. Kristovo rođenje u Betlehemu povezalo je nebo sa zemljom i zemlju s nebom. Neka ta beskrajna Kristova ljubav koja se za nas rodila od prečiste djevice i nas poveže s nebom, naša srca i naše živote. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Jesus, I believe. Jesus, I believe. Jesus, I believe. I believe in you. Četvrto radosno tajstvo prikazanje Isusa u hramu Darbringungen Templa, prezentazione di Gesù. Povjerimo i danas našoj nebeskoj majci sve one koji plaču i tuguju zbog smrti svojih najbližih u obitelji. I molimo našu nebesku majku koja je utjeha žalostnih, da i svojom majčinskom ljubavlju utješi i okrijepi i sve i prikaže svome Sinu Isusu Kristu, koji je uskrsnuće i naš život vječni. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Peto radosno tajstvo, Josip i Marija pronalaze Isusa u hramu, a u finu Gesù in tempio ritrovamento di Gesù. Molimo s majkom za svu našu izgubljenu braću i sestre, koji su se udaljili od Božje ljubavi i Božje riječi, dopustili su da grijeh kraljuje njihovim srcima i životima, da im ovo sveto i milosno vrijeme pomogne da shvate promašaj svojega života i da se okrenu prema Kristu, njegovom svetom i blagoslovljenom križu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. O Kriste, Domine Jezu, o Kriste, Domine Jezu, o Kriste, Domine Jezu, o Kriste, Domine Jezu. Nastavljamo moliti žalosna tajstva Gospine krunice di Schmerzhaften Geheimnisse Misteri Dolorosi. Prvo žalosno tajstvo, Isuse znoji krvavim znojem za nas. Di Todesangst in Garten l'agonia di Gesù. Molimo svoga Spasitelja s našom nebeskom majkom i danas, da nas njegova ljubav okrijepi, ojača i preobrazi u svjedoke njegove istine. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Drugo žalostno tajstvo, Isus je bičavan gajzanu glaplađalacione ti Gesù. Molimo o svetom i milosrdnom vremenu, beskrajno Kristovo milosrđe za sve majke koje podižu svoju ubojitu ruku na svoje nerođeno dijete. Molimo za sve njih, da i Duh Sveti prosvjetli da ne učinu to, jer ubistvom svoga vlastitog djeteta ubijaju svoju životnu sreću i radost života. Bog, koji je bogat milosrđem, sve nas poziva da znademo uvijek reći poput Marije da životu, da Bogu u našem životu. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Sred te se pećine Marija javi, Izraelske visine svak je pozdravi. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Treće žalosno tajstvo, Isus je okrunjen trnovom krunom. Credo ne donne la coronazione con spine. Molimo s našom nebeskom majkom i danas, ovom svetom i milosnom korizmenom vremenu, i dopustimo da nas Kristova ljubav očisti, okrijepi, ojača, kako bi sigurnim koracima kročili prema zori spasenja, prema zori uskrsa. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše.
naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. A sada u milosrdnom času spustimo se na koljena, na ovo sveto i blagoslovljeno tlo, svoje majci, svoje kraljici mira i kraljici svete krunice, otvorimo svoje srce i zahvalimo za sve primljene milosti na svetom mjestu u našem i njezinom Međugorju Silenciju. Došli smo ti, majko draga,
sa si strana ove zemlje, dolje smo ti jade svoje i u njima svoje želje. Pogledaj nas, utješi nas, svoje ruke stavi na nas, svome Sinu preporuči, Majko mira moli za nas. Četvrto žalosno tajstvo, Isus nosi svoj teški križ za nas. Jēzus stregza in Gesù porta la sua croce. Molimo svoga Spasitelja, Isusa Krista, da nas nikada ništa ne rastavi od njegove ljubavi. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Ti si mir naš, Ti si mir naš, Ti si mir naš, Ti si mir naš.
tu sei pace, tu sei pace, tu sei pace. Peto žalosno tajstvo, Isus raspet umire na križu. Jezus stirbt am Kreuz, Gesù muore sulla croce. Molimo za milost, za čvrstu i nepokolebljivu vjeru, da možemo uvijek vjerovati i to svijetu svjedočiti, da Isus Krist i naše uskrsnuće i naš vječni život. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Sveta Marijo, sveta Bogorodice, sveta Djevo Djevica, Majko Kristova. Moli, moli za nas. Majko Božje milosti, Majko prebistra, Majko prečista, Majko neoskvrnjena,
oskvrnjena. Moli, moli za nas. Majko nepovrijeđena, majko ljubezna, majko divna, majko dobrog savjeta. Moli, moli za nas. Majko stvoriteljeva, majko spasiteljeva, majko crkve, majko naša. Moli, moli za nas. Djevice premudra, djevice časna, djevice hvale dostojna, djevice moguća. Moli, moli za nas. Djevice milostiva, djevice vjerna, ogledalo pravde, prijestolje mudrosti. Moli, moli za nas. Uzroče naše radosti, posudo duhovna, posudo poštovana, posudo uzorna pobožnosti. Moli, moli za nas. Ružo tajstvena, torenju Davidov, tornju bjelokosni, kućo zlatna. Moli, moli za nas. Škrinjo zavjetna, vrata nebeska, zvijezdo jutarnja, zdravlje bolesnih. Moli, moli za nas. Utočište grešnika, utjeho žalosnih, pomoćnice kršćana, kraljice anđela. Moli, moli za nas. Kraljice patrijarha, kraljice proroka, kraljice apostola, kraljice mučenika. Moli, moli za nas. Kraljice priznavalaca, kraljice djevica, kraljice sviju svetih, kraljice bez grijeha začeta. Moli, moli za nas. Kraljice na nebo uznesena, kraljice svete krunice, kraljice obitelji, kraljice mira. Moli, moli za nas.
molitva Duhu Svetom. Preghiera allo Spirito Santo, vieni o Spirito Creatore. Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempi della tua grazia i cuori che hai creato. O dolce Consolatore, dono del Padre Altissimo, acqua viva, fuoco amore, santo crisma dell'anima. Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore, irradia i tuoi 7 doni, suscita in noi la parola. Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore, sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, la tua guida invincibile ci liberi dal male. Luce d'eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo amore. Amen. Manda il tuo Spirito, Signore, e rinnoverai la faccia della terra. Preghiamo. O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i credenti alla conoscenza piena della verità, donaci di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di godere sempre del suo conforto per Cristo nostro Signore. Amen. Pošalji Duha svojega i postaće. I obnovit ćeš lice zemlje. Pomolimo se. Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučao srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vas da radujemo po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Cari pellegrini, buonasera. È iniziata la traduzione simultanea in italiano. Adesso inizia la Santa Messa, dopodiché segue benedizione degli oggetti sacri, preghiera di guarigione e terza parte del Rosario. La parrocchia vi ricorda gentilmente di lasciare le vostre offerte per il servizio della traduzione simultanea al nostro ufficio informazioni. La parrocchia vi ringrazia.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Draga braćo i sestre, Cari fratelli e sorelle, navodi se Vangelo secondo Giovanni troviamo 7 miracoli che Gesù ha compiuto e sono scritti per noi affinché crediamo che Gesù è il Cristo, Messia, che ci ha salvati dal peccato. Tutte le volte quando ci raduniamo alla messa domenicale noi professiamo questa fede, la fede nella messianità di Cristo. Spesso succede che nella vita quotidiana, soprattutto quando ci troviamo in difficoltà, problemi o malattie, la nostra fede entra in una crisi e cominciamo a dubitare in Dio e nella sua onnipotenza. All'inizio di questa Santa Messa raccogliamoci, apriamo il nostro cuore al Signore, riconosciamo i nostri peccati e pentiamoci per essi. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Pomolimo se. Preghiamo. Gospodine Bože naš, Vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché con la tua grazia possiamo camminare sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a consegnarsi alla morte per la vita del mondo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio, parola di Dio. se grijeha budeš spominjao, Gospode,
tko će opstati? Ako se grijeha budeš spominjao, Gospode, tko će opstati? Dal profondo a te, o grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Grijeha budeš spominjao, Gospode, tko će opstati? Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Se grijeha budeš spominjao, Gospode, tko će opstati? Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te il perdono, così avremo il tuo timore. Ako se grijeha budeš spominjao, Gospode, tko će opstati? Più che le sentille nell'aurora, Israele attende il Signore, perché con il Signore la misericordia è grande e con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Se grijeha budeš spominjao, Gospode, tko će opstati? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Slava tebi, Kriste Bože, Kralju slave vječite. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo le sorelle di Lazzaro mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà.
Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, e lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di ciò che egli aveva compiuto credettero in lui. Parola del Signore. Braćo i sestre, Fratelli e sorelle, evo već 3. nedjelju zaredom già terza domenica ascoltiamo bogate odlomke iz i Ivana. brani del Vangelo benissimo e teologicamente molto profondi. 2 domeniche fa abbiamo ascoltato il brano che parla dell'incontro tra Gesù e la donna samaritana. Il messaggio è che Gesù è sorgente di vita, di acqua viva. Domenica scorsa, quando ha guarito il cieco, ci è stato detto che Gesù è la luce del mondo e che con lo suo sguardo guardiamo il prossimo e il mondo intero. E le letture bibliche di oggi e soprattutto il brano del Vangelo secondo Giovanni sottolinea la fede nella vittoria della vita sulla morte. Dio qui si mostra come Dio di vita e Gesù è la nostra risurrezione. Anche se il tema del Vangelo d'oggi è la risurrezione di Lazzaro, il culmine del brano è la rivelazione, l'autorivelazione di Gesù e la professione di fede di Marta in Cristo, Figlio di Dio. Se ascoltiamo bene questo testo biblico, se riflettiamo su esso, vediamo che Giovanni non parla nulla di Lazzaro, non dice quanto ha vissuto dopo essere stato risuscitato, non dice come era la sua vita. Lazzaro, possiamo dire che Lazzaro è un sudario, una tela.
sulla quale è presentata la gloria di Dio. In tutta questa storia di Lazzaro, Gesù desidera sottolineare non la risurrezione di Lazzaro, ma glorificazione di Dio e del Figlio di Dio. La prima cosa interessante del Vangelo d'oggi si mostra nel fatto che Marta, che conosceva Gesù benissimo, in lui non vede Cristo. Lei in Cristo non vede Figlio di Dio, ma un semplice amico. Perciò nel discorso con Gesù, lei dice: io so che il mio fratello risusciterà nell'ultimo giorno. E Gesù le risponde: io sono la risurrezione e la vita. In questo è nascosto un messaggio per noi credenti. Noi non riconosciamo Gesù nella nostra vita. Anche se andiamo regolarmente a messa, viviamo la vita sacramentale, qualche volta, quando ci colpisce la morte o la malattia, tanto facilmente perdiamo la vicinanza di Gesù, crediamo di essere soli, abbandonati. Spesso ci domandiamo perché una morte prematura di un bambino, morte del marito, della moglie, padre, madre, amico. Non sono forse molti come Marta e Maria nelle situazioni simili? Non rivolgono a Gesù Salvatore le parole: il Signore, se tu fossi stato qui, mio padre, mio fratello, mio marito non sarebbe morto. E qui si mostra la forza della nostra fede in Gesù che ha vinto la morte. Dopo che ha detto a Marta che Lui è la risurrezione e la vita e che nessuno di loro che crede in Lui non morirà mai, Gesù pone a Marta una domanda chiara. La domanda: credi questo? Credi in questo che tu hai visto? Questa è la domanda di tutte le domande. È la domanda sopra ogni altra domanda nella vita di ogni uomo. E la domanda potrebbe essere anche questa: tu credi che nel tuo sepolcro finisce tutto? Oppure hai speranza che dopo la morte la tua vita sarà trasformata? Abbiamo sentito che Marta ha professato la sua fede, che poi è stata confermata perché suo fratello è stato risuscitato. La sua fede è esempio, esortazione per ciascuno di noi. Rivolgendosi a Marta, Gesù pone la domanda a ciascuno di noi: credi questo? Proprio questo santo tempo di Quaresima in cui ci troviamo è tempo in cui crediamo, in cui proviamo la forza della nostra fede. La fede si vive nel tempo attuale, nel momento attuale. Questo tempo di Quaresima non è un tempo di attesa, ma è il tempo di grazia. San Paolo dice alla comunità nel Corinto: ora è il tempo di grazia, ora è il momento della salvezza. Domandiamoci, fratelli e sorelle, questo adesso, ora, quando verrà nella nostra vita? Ora è il tempo di Dio. Dio non conosce il passato, nemmeno il futuro. Lui è ora. Questo ora è l'unico tempo che noi possiamo usare. Ciò che era non possiamo mai e non potremo mai cambiare ciò che avviene
è qualcosa che non esiste ancora. Spesso succede che noi cristiani a volte viviamo nel passato e ripiangiamo certe situazioni di vita, le occasioni omesse, e spesso succede che immaginiamo un futuro tanto incerto, ma una cosa è certa: vivendo nel passato o immaginando il futuro, noi perdiamo il presente tanto prezioso. In un certo modo siamo avvolti dal sudario di Lazzaro. Un'altra cosa interessante del Vangelo è il discorso sulla morte. L'uomo del tempo moderno, cioè ciascuno di noi, poco volentieri e rare volte parla della morte. Si evita il pensiero della morte. Non vogliamo parlare, non ci piace parlare della morte, non incontriamo le morti, non si riflette sulla morte. Anche se la morte non è desiderata, è tanto presente nella nostra vita. Nel cuore del cristianesimo sta la vittoria sulla morte. Gesù Cristo sulla sua croce è entrato nella morte e ha vinto la morte di dentro, perciò l'uomo credente guarda la morte come un passaggio attraverso un ponte che lo porta in una vita migliore, la vita della vicinanza totale di Dio. Alla fine, cosa significa la risurrezione di Lazzaro? In un certo senso è il risveglio dal sogno di morte. Rappresenta gli occhi riaperti, entrata nel mondo, inizio di una vita nuova, vita di grazia. Tutti noi siamo Lazzaro, che deve alzarsi, uscire dal suo sepolcro, uscire dal sepolcro di una fede tiepida, superficiale, uscire dal sepolcro dell'indifferenza, a volte disperazione. Le parole di Gesù, Lazzaro, vieni fuori, è una chiamata rivolta a ciascuno di noi di togliere il sudario, di togliere la pietra dal nostro cuore e di andare avanti, liberi, la pienezza di vita, perché questa vita ci è stata donata per viverla e non per viverla a metà. Amen. Adesso professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Pomolimo se Bogu svome Ocu koji nam se... Fratelli, Gesù è fatto segno di contraddizione, ma noi ci dichiariamo apertamente per Lui. Per mezzo suo rivolgiamo la nostra preghiera al Padre. Za tvoju crkvu. Per coloro che sono sottoposti a ingiuste sofferenze, non si sentano abbandonati da Dio, preghiamo. Perché il mistero della persona di Gesù, la cui presenza nel mondo è sempre segno di contraddizione, ci affascini e attiri, poiché solo accostandosi a Lui è possibile conoscerlo, preghiamo. Perché la parola di Gesù non trovi una barriera nei cuori induriti, ma sia accettata nell'umiltà e nella debolezza, in cui si manifesta la potenza di Dio, preghiamo. Perché questi giorni che ci fanno rivivere il dramma progressivo della passione di Cristo siano vissuti da noi come un'esperienza viva del suo mistero, preghiamo. Perché Dio, superiore ad ogni autorità, liberi i suoi fedeli e tutti gli uomini perseguitati dalle sofferenze causate loro dai potenti, ingiusti e tirannici, preghiamo. Perché il Signore, che ben conosce quanto l'uomo sia asservito alla menzogna, al male e alla morte, intervenga a liberarlo e a metterlo sulla via della piena comunione con Lui, preghiamo. Signore, Tu hai voluto nascondere la Tua dignità di Messia perché Ti potessero riconoscere soltanto coloro che sanno andare al di là delle apparenze. Liberaci dai pregiudizi che ci impediscono di prestare orecchio al Tuo messaggio e rivelaci la Sua eterna novità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Milosrđe Tvoje veće nego moje sve krivine. Tvoja milost pustit neće, skrušen grešnik da pogine. Tvoja milost pustit neće, skrušen grešnik da pogine. Molite, braćo i sestre, da moje... Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Svemogući... Dio Onnipotente, esaudisci la nostra preghiera e dona ai Tuoi fedeli che hai illuminato con gli insegnamenti della fede cristiana
di essere purificati dalla forza di questo sacrificio per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Vero uomo come noi, egli pianse l'amico Lazzaro. Dio Eterno lo richiamò dal sepolcro. Oggi estende a tutta l'umanità la sua misericordia e con i santi misteri ci fa passare dalla morte alla vita. Per mezzo di Lui ti adorano le schiere degli angeli e dei santi e contemplano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode. Dok pjevamo zajedničkim klicanjem. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra, gloria Tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Uistinu, Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Tajna vjere. Mistero della fede. Slaveći dakle spomen smrt i Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, i nostri vescovi, Peta Realdo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnus Dei, che vitolis peccata munedi, miserere nobis. Agnus Dei, che vitolis peccata munedi, miserere nobis. Agnus Dei, che vitolis peccata munedi, dona nobis pacem. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Segue la Santa Comunione, uscite dalle vostre panche, fate le file, giratevi gli uni verso gli altri. Voi che siete fuori della Chiesa, avvicinatevi alle parti laterali della Chiesa.
sveta Gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave. Ja sam kruh živi koji je sišao s neba. Tko bude je od ovoga kruha živjet će uvijek. O sveta Gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave. O sveta Gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave. Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Otcu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po meni. O sveta Gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave. Kad god blagujete ovaj kruh i pijete kalež, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. O sveta Gozbo, na kojoj se Krist blaguje, slavi se spomen muke njegove, duša se napunja milosti i daje nam se zalog buduće slave.
se sjetiš svoga križa, svoje muke. Moj Isuse, otvaram ti usta svoja, da sve čuješ što mi želi duša moja. Moj Isuse, otkrivam ti srce svoje, prijestolje da sveto nađeš u njem svoje. Moj Isuse, uzdižem ti bolne oči, zvijezdo moja svijetli meni u toj noći. Pomolimo se. Preghiamo. Dio Onnipotente, fa che rimaniamo sempre membra vive di Cristo, noi che comunichiamo al suo corpo e al suo sangue. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dopo la messa preghiamo ancora credo, sete pater ave gloria, segue benedizione degli oggetti sacri, preghiera di guarigione e terza parte del rosario. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Preghiamo inginocchiati. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Zdravo Mario, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Kraljice, Regina della pace, prega per noi. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, expes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Blagoslov nabožnih predmeta. Benedizione degli oggetti sacri nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio ci ha scelti per la santità, Lui sia con tutti voi. Poslušajmo riječi Svetog Evanđelja. Ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Svemogući vječni Bože. Dio onnipotente ed eterno che ci affidi le risorse e le energie del creato perché ci aiutiamo l'un l'altro in operosa concordia. Benedici noi l'opera delle nostre mani e questi oggetti e fa che riconoscendo in te il sommo bene instauriamo rapporti di amicizia e di fraternità. A braću ljude obogaćuju iskrenom ljubavlju. Per Cristo nostro Signore. Amen. La pace di Dio che sorpassa ogni sentimento custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio, del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Hvala Kriste.
Molitva za zdravlje duše. La preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Gospodine Isuse, Signore Gesù, i večeras smo pred Tobom. anche stasera siamo davanti a Te. Tu ci hai creati. Mi smo Tvoja ljubljena stvorenja. Noi siamo le Tue creature amate, i Tuoi figli amati. Gospodine, dao si nam naše tijelo. Signore, ci hai dato il Tuo corpo affinché sia dimora per la nostra anima. Questo corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Signore, Tu stesso hai preso il corpo, ti sei incarnato per mezzo del Tuo Figlio Gesù. Per mezzo di questo corpo sei diventato uguale a noi in tutto, tranne nel peccato. Po tome znamo koliko ljubiš čovjeka. Proprio per questo sappiamo quanto Tu ami l'uomo, il nostro corpo, spirito e anima. Ti si, Gospodine Isuse, Anche Tu, Signore Gesù, sei in questo corpo i bol, i patnju, e hai vissuto nel corpo la sofferenza, il dolore, la pena. Hai sperimentato il dolore fisico po tome si htio biti jednak svima nama. e hai voluto essere uguale a noi. Hvala Ti, Gospodine, što si se poistovjetio sa svima nama. Grazie, Signore, perché Ti sei fatto uguale a tutti noi. Ti sei identificato con tutti coloro che soffrono, provano il dolore del corpo e dell'anima. Olakšaj naše boli, olakšaj naše patnje, Aiutaci nei nostri dolori, nelle nostre sofferenze, in tutto ciò che portiamo nella nostra vita. Gospodine Isuse, i Ti si u svojoj smrtnoj muci izrekao: Signore Gesù, Tu nella Tua agonia di morte hai detto che lo spirito è forte, ma il corpo è debole. Osjećaju da je tijelo slabo. Tanti Nose neku bolest na di noi sentono il loro corpo tanto debole, svoje drage sentono e provano una malattia o nei cuori portano genitori ammalati, fratelli, sorelle, amici ammalati. Potrebna nam je Tvoja pomoć u našim bolima, u našim patnjama. Abbiamo bisogno del Tuo aiuto nei nostri dolori, nelle nostre sofferenze. Tu, Signore, sei il nostro medico, medico dei nostri cuori spezzati,
medico della nostra anima e del nostro corpo. Crediamo che tu ci puoi guarire. Naše tijelo i našu dušu. Crediamo che puoi guarire il nostro corpo e la nostra anima. Sei rimasto con noi fino alla fine del mondo. Ti preghiamo, accresci in noi la fede. Fa che crediamo in te, nostro Creatore, nostro Redentore, nostro Maestro e Medico. Grazie, Signore, per il dono della fede. Grazie per la speranza. Grazie per l'amore con il quale ci ami immensamente. Thank you, Jesus. 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 Gospodine Isuse, Signore Gesù, ispuni nas svojom svetom prisutnošću. riempici con la tua santa presenza, guariscici con il tuo amore, Zacijeli rane naše svojom ljubavlju. risana le nostre ferite con il tuo amore. Il tuo amore ci ha creati. Tvoja ljubav nas ispunja i večeras. Il tuo amore ci colma anche stasera. Il tuo amore, Signore, rinnova il nostro corpo Našu snagu e il nostro spirito, la forza za nošenje svoga životnog križa. per la vita, per poter portare la croce della nostra vita. Il tuo amore ci guarisce. Liječi i ozdravlja sve naše Guarisce e risana tutte le nostre ferite, tutte le ferite che portiamo nell'anima e nel corpo. Gospodine, čez Signore, tvojom ljubavi. desideriamo, sospiriamo il tuo amore, te, Jer ti si sama ljubav. perché tu sei amore puro. Gospodine, večeras Signore, otvaramo vrata svoga srca stasera ti apriamo le porte del nostro cuore. u svom životu. Desideriamo te nella nostra vita, desideriamo amarti, Želimo živjeti desideriamo uronjeni u vivere immersi nel tuo amore, kao dijete u krilu očevu. come I mi ovdje okupljeni il bambino tra le braccia del Padre. Noi, radunati qui, ci buttiamo tra le tue braccia paterne. Gospodine, Signore, ispuni nas svojom ljubav. riempici con il tuo amore. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gospodin s vama. Il Signore sia con voi.
vaše obitelji, voi, vostre famiglie e tutti coloro po zagovoru blažene djevice Marije, che sono nella vostra preghiera, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso segue preghiera della terza parte del Rosario, la traduzione simultanea è terminata. U prvom slavnom tajstvu razmišljamo kako je Gospodin naš Isus Krist treći dan uskrsnuo od mrtvih. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedu nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Mio Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing
drugom slavnom tajstvu razmišljamo kako je Gospodin naš Isus Krist uzašao na nebo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. U trećem slavnom tajstvu razmišljamo kako je Duh Sveti sišao na apostole i blaženu Djevicu Mariju. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Hodinu smrti našej. Amen. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, v hodinu smrti našej. Amen. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Tá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdráva z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš. Tá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. O môj Isuse, oprosti nám naše grijehe, očuvaj nás od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. U četvrtom slavnom tajstvu razmišljamo kako je blažena djevica Marija uznesena dušom i tijelom na nebo. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. U petom slavnom tajstvu razmišljamo kako je blažena djevica Marija okrunjena za kraljicu neba i zemlje. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa. Kraljice mira, blagoslivljajmo Gospodina. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta
gruppo che hai detto di domani, invece sono loro? Che Michele mi ha detto che domani c'è un gruppo di 50. Facciamo una cosa, mo mi sento con Sor Bernarda. Mi sembra strano che domani c'è un gruppo di 50. Però chiediglielo tu. A posto. Perché avete il cricevazzo la mattina? Valjeni Isus i Marija, sve vas lijepo pozdravljam, draga braćo i sestre, draga djeco Marina. Lijep pozdrav svima vama slušateljima Radio Postaje Mir Međugorje, svog svetog i blagoslovljenog mjesta pozdravljam i sve vas štovatelje, majke i kraljice mira diljem svijeta. Ljubav majke ispunja, krijepi i jača djecu. Zato i mi dolazimo ovdje u Međugorje k svojoj majci i svojoj kraljici, da nas okrijepi, ojača, utješi, da nam pomogne kako slijediti, kako ljubiti, kako se klanjati Kristu Spasitelju i Otkupitelju svega svijeta. Zato svoja srca otvorimo toj ljubavi koja je na križu. Otvorimo svoje srca majci koja je s nama i koja nas vodi putem spasenja. Molimo za sve one koji su daleko od Boga, da bi i oni spoznali i prepoznali ovu ljubav koja visi na križu za spasenje svega svijeta. I danas molimo za sve one koji se preporučuju naše molitve. Molimo za sve naše teške bolesnike, za sve medicinsko osoblje, za sve stare, nemoćne, osamljene, užalošćene, za sve umiruće, da mir i ljubav Isusa Krista ispuni sve nas. I započnimo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerovanje, glaube, credo. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegova jedinog Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijom Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od on će doći suditi žive i mrtve.
Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, u općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Molit ćemo radosna tajstva Gospine krunice, di Freudrachen Geheimnisse Mysteri Gaudiosi, Isuse Kriste, Spasitelju naš. Prvo radosno tajstvo, navještenje Marino, prekindium de Maria Annunciazione. Majko koja si prihvatila Krista u svoj život, koja si svoju ljubav darovala vječnoj ljubavi Spasitelju svega svijeta, pomozi, Majko, i nama, da im iznademo na svom životnom putu i u svome kršćanskom životu ljubav darovati Kristu, ljubav darovati bratu čovjeku, onima koji su potrebni naše ljubavi. O ti, Majko, budi naš primjer, ti koja si puna milosti, ti po čijim srcem je 9 mjeseci kucalo srce Božjega Sina. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Še na početku, tako i sada je vas, da i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja
i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Gospodine, pomozi nam da te više ljubimo. Gospodine, pomozi nam da te više ljubimo. Drugo radosno tajstvo, Marija ide u pohode svetoj Elizabeti bez zuba, Elizabet la vizita Elizabeta. O majko i kraljice naša, i mi te danas pozdravljamo i kličemo tebi, o kraljice naša i majko naša. Ti svojom majčinskom blizinom i ljubavlju, s kojom ispunjaš srca međugorskih hodočasnika, pomozi, majko, da uvijek bude mjesto našem srcu i našem životu za Isusa Krista, Spasitelja i Otkupitelja svega svijeta. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti i među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti i među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdrava Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada je vasta i vijek vijekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Daruj nam mir u našim
srcima, Isuse, daruj nam mir, daruj nam mir u našim srcima, Isuse. Ostani tu, Gospodine, ostani tu, Gospodine, i Tvoj mir u nama. Treće radosno tajstvo rođenja Isusa u Betlehemu, di Geburt unseres Herrn in Betlehem, la nascita di Gesù. U Betlehemu nije bilo mjesta u svratištu, nije bilo mjesta za Isusa Krista u srcima tih ljudi. I danas Krist nailazi na tolika zatvorena srca, ne žele prihvatiti njegovu ljubav, ne žele prihvatiti njegovu majku, njezinu poruku, njezinu ljubav. Molimo s majkom koja nam je Krista rodila i darovala svijetu za spasitelja, da se njegovoj ljubavi, njegovoj dobroti i njegovom miru otvori svako ljudsko srce, da osjeti svu ljepotu i dobrotu biti dijete Božje. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedu nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdrav Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke,
sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vasta i vijek vjekova. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Still like never before, oh my soul, I worship Your name. Četvrto radosno tajstvo prikazanje Isusa u hramu Darbringu in templo a presentazione di Gesù. Svjetlo na prosvjetljenje naroda i slava puka Izraelova. Starac Šimun sve to prepoznao u tom malom Marinom sinu, u tom malom djetetu velikom i svesilnom Bogu. Dao Bog da i mi prepoznamo Marinom sinu, svoga spasitelja, svoga otkupitelja, da i nama bude i on izvor radosti, sreće i mira. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Majko Božja, moli za nas griješinke, sada je na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.